come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo dal cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Protesi alla gioia pasquale, sulle orme di Cristo Signore, seguiamo l'austero cammino della Santa Quaresima. La legge e i profeti annunziarono dai 40 giorni il mistero. Gesù consacrò nel deserto questo tempo di grazia. Sia parca e frugale la mensa, sia sobria la lingua ed il cuore. Fratelli, è tempo di ascoltare la voce dello Spirito. Forti nella fede vigiliamo contro le insidie del nemico. Ai servi fedeli è promessa la corona di gloria. Sia lode al Padre Onnipotente, a Figlio Gesù Redentore, allo Spirito Santo amore, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi in mio aiuto, Signore. Signore, giudica chi mi accusa, combatti chi mi combatte. Afferra i tuoi scudi e sorgi in mio aiuto. Di all'anima mia, sono io la tua salvezza. Io invece esulterò nel Signore, per la gioia della sua salvezza. Tutte le mie ossa dicano: chi è come te, Signore, che liberi il debole dal più forte, il misero e il povero dal predatore. Sorgevano testimoni violenti, mi interrogavano mi rendevano male per bene, una desolazione per la mia vita. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorgi in mio aiuto, Signore. Giudica la mia causa, Signore, difendimi con la tua forza. Io
quando erano malati vestivo di sacco, mi affliggevo col digiuno, riecheggiava nel mio petto la mia preghiera. Mi angustiavo come per l'amico, per il fratello, come in lutto per la madre, mi prostravo nel dolore. Ma essi godono della mia caduta, si radunano contro di me per colpirmi all'improvviso. Mi dilaniano senza possa, mi mettono alla prova scherno su scherno, contro di me digrignano i denti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Giudica la mia causa, Signore, difendimi con la tua forza. Celebrerò la tua giustizia, Signore, canterò la tua lode per sempre. Fino a quando, Signore, starai a guardare? Libera la mia vita dalla loro violenza, dalle zanne dei leoni, l'unico mio bene. Ti loderò nella grande assemblea, ti celebrerò in mezzo a un popolo numeroso. Non esultino su di me i miei nemici, non strizzi l'occhio chi mi odia senza motivo. Signore, tu hai visto, non tacere. Dio, da me non stare lontano. Destati e svegliati per il mio giudizio. Per la mia causa, Signore mio Dio. Esulti e gioisca chi ama il mio diritto. Dica sempre grande è il Signore, che vuole la pace del suo servo. La mia lingua celebrerà la tua giustizia, canterà la tua lode per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Celebrerò la tua giustizia, Signore, canterò la tua lode per sempre. Ritornate al Signore vostro Dio. Egli è buono e perdona. Dalla lettera agli Ebrei. Se la perfezione ci fosse stata per mezzo del sacerdozio levitico, sotto di esso, infatti, il popolo ha ricevuto la legge. Che bisogno c'era che sorgesse un sacerdote differente alla maniera di Melchisedec, che non venisse detto sacerdote alla maniera di Aarone? Infatti, se viene mutato il sacerdozio, avviene necessariamente anche un mutamento nella legge. Ora, l'individuo di cui si dicono tali, cos'è membro di un'altra tribù, della quale nessuno mai fu addetto all'altare. È noto infatti che il Signore nostro è germogliato da Giuda e che riferendosi a questa tribù Mosè non disse nulla riguardo al sacerdozio. Ciò risulta ancora più evidente dal momento che sorge, a somiglianza di Melchisedec, un sacerdote differente, che non è diventato tale per ragione di una prescrizione carnale, ma per la potenza di una vita indefettibile. Gli è resa infatti questa testimonianza: tu sei sacerdote in eterno alla maniera di Melchisedec. Sia così l'abrogazione di un ordinamento precedente a causa della sua debolezza e inutilità, poiché la legge non ha portato nulla alla perfezione, e l'introduzione di una speranza migliore, grazie alla quale ci avviciniamo a Dio.
Inoltre, ciò non avvenne senza giuramento. Quelli infatti diventavano sacerdoti senza giuramento. Costui, al contrario, con un giuramento di colui che gli ha detto: il Signore ha giurato e non si pentirà, tu sei sacerdote per sempre. Per questo Gesù è diventato garante di un'alleanza migliore. Inoltre, quelli sono diventati sacerdoti in gran numero, perché la morte impediva loro di durare a lungo. Egli invece, poiché resta per sempre, possiede un sacerdozio che non tramonta. Perciò può salvare perfettamente quelli che per mezzo di lui si accostano a Dio, essendo egli sempre vivo per intercedere a loro favore. Tale era infatti il sommo sacerdote che ci accorreva, santo, innocente, senza macchia, separato dai peccatori ed elevato sopra i cieli, che non ha bisogno ogni giorno, come gli altri sommi sacerdoti, di offrire sacrifici prima per i propri peccati e poi per quelli del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per tutte, offrendo se stesso. La legge infatti costituisce sommi sacerdoti uomini soggetti a debolezza, ma la parola del giuramento, posteriore alla legge, costituisce tale il Figlio reso perfetto in eterno. Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela conferì colui che le disse: tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. I figli di Levi diventavano sacerdoti senza giuramento, Gesù al contrario con un giuramento di colui che gli ha detto: tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Dal trattato sulla fede in Pietro di San Fulgenzio di Ruspe Vescovo. Nei sacrifici delle vittime materiali che la stessa Santissima Trinità, solo vero Dio del Nuovo e Vecchio Testamento, comandava venissero offerti dai nostri padri, veniva prefigurato il grandissimo dono di quel sacrificio con cui l'unico Figlio di Dio avrebbe offerto misericordiosamente se stesso per noi. Egli infatti, secondo l'insegnamento dell'Apostolo, ha dato se stesso per noi offrendosi a Dio in sacrificio di suave odore. Egli è vero Dio e vero Pontefice, che è entrato per noi nel santuario non con il sangue di tori e di capri, ma con il suo sangue. E questo stava a significare allora quel pontefice che ogni anno entrava nel Santo dei Santi con il sangue delle vittime. Questi dunque è colui che in se stesso solo offrì tutto quello che sapeva essere necessario per il compimento della nostra redenzione. Egli che è tempo stesso sacerdote, sacrificio, Dio e tempio, sacerdote per mezzo del quale siamo riconciliati, sacrificio che riconcilia, Dio a cui siamo riconciliati, tempio in cui siamo riconciliati. Tuttavia, come sacrificio, come sacerdote, sacrificio e tempio era un uomo e solo, perché Dio operava queste cose in quanto uomo. Invece come Dio non era una persona sola,
perché il Verbo realizzava le medesime cose con il Padre e lo Spirito Santo. Credi dunque con fede saldissima e non dubitare affatto che lo stesso unigenito Dio, Verbo fatto uomo, si è offerto per noi in sacrificio e vittima a Dio in odore di suavità. A Lui insieme, al Padre e allo Spirito Santo, al tempo dell'Antico Testamento, venivano sacrificati animali dai patriarchi, dai profeti e dai sacerdoti. E a Lui ora, cioè al tempo del Nuovo Testamento, con il Padre e lo Spirito Santo, con i quali è un solo Dio, la Santa Chiesa Cattolica non cessa di offrire in ogni parte della terra il sacrificio del pane e del vino, nella fede e nell'amore. Nelle antiche vittime materiali veniva significati e la carne di Cristo che Egli senza peccato avrebbe offerto per i nostri peccati e il suo sangue che avrebbe versato in remissione dei nostri peccati. In questo sacrificio poi c'è il ringraziamento e il memoriale della carne di Cristo, offerta per noi, e del sangue che lo stesso Dio sparse per noi. Di questo sangue San Paolo dice negli Atti degli Apostoli: vegliate su voi stessi e su tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha posti come vescovi a pascere la Chiesa del Signore, che Egli sia acquistata con il suo sangue. In quei sacrifici si rappresentava con figure ciò che sarebbe stato donato a noi. In questo sacrificio invece si mostra all'evidenza ciò che ci è stato già donato. In quei sacrifici veniva preannunziato il Figlio di Dio che doveva essere ucciso per gli empi. In questo lo sia annunzia già ucciso per gli empi, secondo quanto attesta l'Apostolo. Quando ancora eravamo peccatori, Cristo nel tempo stabilito morì per gli empi. E quando eravamo nemici, siamo stati riconciliati con Dio per la morte del Figlio suo. Voi un tempo eravate stranieri e nemici, con la mente intenta alle opere cattive. Ora Dio vi ha riconciliati con il sacrificio del corpo di Cristo per presentarvi santi, immacolati e irreprensibili al suo cospetto. Io l'ho stabilito come strumento di espiazione, permesso della fede nel suo sangue. Per presentarvi santi, immacolati e irreprensibili al suo cospetto. Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore. Pietà di me, o Dio. Del mio peccato. Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato, riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te
perciò sei giusto quando parli, retto nel tuo giudizio. Ecco, nella colpa sono stato generato, nel peccato mi ha concepito mia madre, ma tu vuoi la sincerità del cuore e nell'intimo mi insegni la sapienza. Purificami con isopo e sarò mondato, lavami e sarò più bianco della neve, fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. Distogli lo sguardo dai miei peccati, cancella tutte le mie colpe, crea in me, oh Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Rendimi la gioia di essere salvato, sostieni in me un animo generoso. Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. Liberami dal sangue di Dio, mia salvezza. La mia lingua esalterà la tua giustizia. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode, poiché non gradisci il sacrificio e se offri olocausti non li accetti. Uno spirito contrito e sacrificio a Dio, un cuore affranto e umiliato, tuo Dio non disprezzi. Nel tuo amore fa grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. Allora gradirai i sacrifici prescritti, l'olocausto e l'intera oblazione. Allora immoleranno vittime sopra il tuo altare. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu gradisci il sacrificio del giusto sopra il tuo altare, Signore. Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo. Veramente tu sei un Dio misterioso, Dio di Israele e Salvatore. Saranno confusi e svergognati quanti si infuriarono contro di lui. Se ne andranno con ignominia i fabbricanti di idoli. Israele sarà salvato dal Signore con salvezza perenne. Non patirete confusione o vergogna per i secoli eterni. Poiché così dice il Signore che ha creato i cieli, Egli il Dio che ha plasmato e fatto la terra e l'ha resa stabile. La creata non come orrida regione,
ma l'ha plasmata perché fosse abitata. Io sono il Signore, non ce n'è un altro. Io non ho parlato in segreto, in un angolo oscuro della terra. Non ho detto alla discendenza di Giacobbe, cercatemi in un'orrida regione. Io sono il Signore che parlo con giustizia, che annunzio cose rette. Radunatevi e venite, avvicinatevi tutti insieme, superstiti delle nazioni. Non hanno intelligenza quelli che portano un idolo da loro scolpito e pregano un Dio che non può salvare. Manifestate e portate le prove, consigliatevi pure insieme. Chi ha fatto sentire ciò da molto tempo? Chi le ha predetto fin da allora? Non sono forse io il Signore? Fuori di me non c'è altro Dio, fuori di me non c'è Dio giusto e Salvatore. Volgetevi a me e sarete salvi, paesi tutti della terra, perché io sono Dio, non c'è un altro. Lo giuro su me stesso, la verità esce dalla mia bocca, una parola irrevocabile. Davanti a me si piegherà ogni ginocchio, per me giurerà ogni lingua. Solo nel Signore si trovano vittoria e potenza. Verso di Lui verranno coperti di vergogna quanti fremevano d'ira contro di Lui. Nel Signore saranno vittoriosi e si glorieranno tutti i discendenti di Israele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Tu sei la gloria, Signore, tu la giustizia del tuo popolo. Venite al Signore con canti di gioia. acclamate al Signore voi tutti della terra, servite il Signore nella gioia, presentatevi a Lui con esultanza. Riconoscete che il Signore è Dio. Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo. Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode. Lodatelo, benedite il suo nome. Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia, la sua fedeltà per ogni generazione. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Venite al Signore con canti di gioia. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà innalzato, onorato, esaltato grandemente. Come molti si stupirono di lui, tanto era sfigurato per essere d'uomo. Il suo aspetto è diversa la sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meraviglieranno di lui molte genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essi raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
L'agnello immolato per noi è degno di onore e gloria. L'agnello immolato per noi è degno di onore e gloria. Colui che ci ha redenti con il suo sangue È degno di onore e gloria. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. L'agnello immolato per noi è degno di onore e gloria. Le opere che ho compiuto sono sotto i vostri occhi. Per quale di esse volete lapidarmi? Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo. Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti da un tempo, salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano. Così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza, del giuramento fatto ad Abramo nostro padre, di concederci liberati dalle mani dei nemici, Di servirlo senza timore in santità e giustizia, al suo cospetto per tutti i nostri giorni. E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza, nella remissione dei suoi peccati, grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte, e dirigere i nostri passi sulla via della pace. gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Le opere che ho compiuto sono sotto i vostri occhi. Per quale di essi volete lapidarmi? Rendiamo grazie al Signore che morendo in croce per noi ci ha ridato la vita e rivolgiamo a Lui la nostra umile preghiera. Per il mistero della tua morte, donaci la vita, Signore. Maestro e Salvatore, che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede e con la tua gloriosa passione hai fatto di noi una nuova creatura. Fa che non cadiamo nella palude dei nostri peccati
Insegnaci a togliere qualcosa alla nostra mensa, per soccorrere i fratelli che sono privi del necessario. Pan che riceviamo dalle tue mani questo giorno, per restituirlo a te, ricco di opere di carità fraterna. piega la tua volontà alle nostre menti, orgogliose e ribelli. Donaci un cuore grande e generoso. Padre nostro, Che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. La tentazione, ma liberaci dal male. Perdona, Signore, i nostri peccati e nella tua misericordia spezza le catene che ci tengono prigionieri a causa delle nostre colpe e guidaci alla libertà che Cristo ci ha conquistata. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia da sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del Regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto ti offro, Maria, le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. O Maria concepita senza peccato, prega per noi che a te ricordiamo e per quanti a te non ricorrono, in particolare per i nemici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
accanto a pagina 114. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Dio della speranza che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla messa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico a te sempre, Vergine Maria, gli angeli e i santi, voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Perdona, o Signore, le colpe del tuo popolo, e poiché la nostra debolezza ci ha resi schiavi del peccato, la tua misericordia converta a te i nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso.
Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Angoscia ti invoco, salvami, Signore. Mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi? Gli risposero i giudei: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Disse loro Gesù: non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero, e in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore.
Nella parola del Signore di oggi possiamo vedere come le reazioni, i sentimenti dei giudei attraverso Cristo non sono molto buone, molto belle. Così come nella prima lettura troviamo reazioni di calunnia, di resistenza davanti al profeta e alla parola che lui trasmette, anche nel Vangelo troviamo sentimenti di odio. I giudei volendo proprio uccidere e lapidare Gesù. Come hanno fatto i giudei con i profeti, così reagiscono anche con Gesù. Come profeta lancerà una chiamata alla conversione e sarà respinto. Un nuovo volto di Dio e verrà sputato. Una nuova fraternità e sarà abbandonato. Gesù non è stato condannato a morte come Giovanni Battista perché predicava la giustizia e nemmeno perché i suoi miracoli preoccupavano i potenti, ma piuttosto perché si dichiarava figlio di Dio. E per la legge di Mosè una simile affermazione meritava la morte. Ma la bellezza di questo fatto è che Gesù non è un uomo che si fa Dio, ma Dio che si fa uomo. E durante tutta la vita il suo solo desiderio era di donarci suo Padre. Sia al profeta Geremia, sia al Figlio di Dio, non è risparmiato un cammino di maturazione nella sofferenza per rimanere fedeli alla loro storia e alla loro missione. Anzi, il momento della persecuzione si offre loro come occasione di esprimere, non solo a parole, tutta la fiducia che il cuore ha saputo coltivare nella silenziosa manifestazione di un Dio sempre presente, eppure mai pienamente visibile. Loro ci offrono un esempio: come trasformare la paura, la desillusione, l'angoscia in un atteggiamento di speranza. In questi ultimi giorni, prima della Passione, avviciniamoci con fede amorosa e piena a colui che il Padre ha consacrato e ha mandato nel mondo e chiediamo allo Spirito Santo di immergerci in questa realtà. A Dio, roccia e liberatore del suo popolo, Padre di provvidenza e amico degli uomini, ricordiamo con fede e insieme diciamo: ricolmaci, o Dio, della tua speranza. Ricolmaci, o Dio, della tua speranza. Signore, all'inizio di questo terzo millennio, la vita nuova di Cristo non ha ancora pervaso le culture e conquistato tutti i cuori. Per questo ti preghiamo. Ricolmaci, o Dio, della tua speranza. Signore, i cristiani si mostrano a volte tiepidi testimoni del Vangelo e la meta del Regno appare ancora molto lontana. Per questo ti preghiamo. Ricolmaci, o Dio, della tua speranza. Signore, molte ingiustizie e violenze rendono inquieta la famiglia umana e sembra che gli sforzi di pacificarla non diano frutti duraturi. Per questo ti preghiamo. Ricolmaci, o Dio, della tua speranza. Signore, spesso ci manca il coraggio di prendere le difese di chi è perseguitato, stimato un niente e messo a tacere con la violenza.
Per questo ti preghiamo. Ricolmaci, o Dio, nella tua speranza. Signore, a volte ci sembra che le prove della vita siano superiori alle nostre forze e perdiamo il contatto con te. Per questo ti preghiamo. Ricolmaci, o Dio, nella tua speranza. O Dio, che sei nostro scudo e nostra salvezza, e in Gesù Cristo ci liberi per sempre dal peccato e dalla morte, rendici confidenti e saldi nella prova, perché rendiamo testimonianza al mondo della tua bontà e misericordia. Per Cristo nostro Signore. Canto a pagina 143. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Poi di tutta la sua Santa Chiesa. Donaci, Dio misericordioso, di servire degnamente al tuo altare e di ricevere salvezza dall'assidua partecipazione alla tua mensa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità.
Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe e suo sposo, con gli Apostoli, con San Francesco e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo Spirito. Cambiatevi il dono della pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua messa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. canto a pagina 120.
Preghiamo. Non ci abbandoni, o Signore, la continua protezione del sacrificio che abbiamo ricevuto e allontani sempre da noi ogni male, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Concedi, Dio Onnipotente, ai tuoi fedeli che invocano la grazia della tua protezione, di essere liberati da ogni male e di servirti con animo fiducioso, per Cristo nostro Signore. Amen. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Canto, pagina 123. Sia lodato Gesù Cristo. Ciao amici miei, eccoci qui al Vangelo di oggi con Fra Stefano, il Vangelo del giorno venerdì 31 marzo, San Beniamino. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Preghiamo. O Dio, che in questo tempo concedi alla tua Chiesa di imitare la Beata Vergine Maria nella contemplazione della passione di Cristo, donaci per sua intercessione di conformarci sempre più al tuo Figlio unigenito e di giungere alla pienezza della sua grazia. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i Giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi? Gli risposero i Giudei:
Non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Disse loro Gesù: non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio. Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Gesù viene accusato di essere un bestemmiatore, che potrebbe sembrare un'assurdità, ma in realtà è la cosa più normale che poteva accadere. Quando infatti siamo convinti di conoscere Dio e abbiamo una fede robusta e ben strutturata, e si presenta a noi un tale che ci dice che finora non abbiamo capito niente e che è Lui il Figlio di Dio e che ci rivela chi è Dio veramente, qual è la reazione spontanea se non quella di prenderlo per un pazzo, per un eretico, per un esaltato? Noi siamo facilitati nel riconoscere che Gesù è il Figlio di Dio, perché siamo arrivati alla fede dopo la sua risurrezione, dopo che Lui ha manifestato la sua gloria, e perché siamo nati all'interno di una tradizione religiosa cristiana. Ma se fossimo nati in un paese islamico, che cosa penseremmo di Gesù? Quando la nostra fede, quanto la nostra fede esprime veramente la maturità di chi ha riconosciuto che Gesù è il Figlio di Dio, o è invece solo l'eredità di una tradizione religiosa in cui siamo cresciuti? Non rilassiamoci dunque dicendo siamo cristiani e perciò siamo già in possesso della verità. Non è così automatico, perché essere cristiani autenticamente è una grande sfida e la prova dell'autenticità della nostra fede passa attraverso l'accettazione della croce di Gesù. Per vivere il cristianesimo in modo radicale non dobbiamo diventare fondamentalisti, ma dobbiamo aprire il nostro cuore a una rivelazione di amore e di misericordia che supera ogni nostra rigidità, che supera ogni nostra piccolezza. Per essere cristiani è necessario, indispensabile, avere un cuore aperto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E do il benvenuto a chi ci segue da poco e clicca per iscriverti subito e a unirti alla comunità per restare sempre aggiornato e favorire la diffusione del Vangelo. Ti auguro di cuore una buona giornata e un carissimo saluto. Ciao ciao e abbi cura di te.
Novena a San Vincenzo Ferreri. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di sapienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di sempre faticare per salvarmi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di intelletto che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di intendere le illustrazioni che mi vengono da Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di consiglio che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di camminare secondo i consigli evangelici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di fortezza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di esser forte contro i miei spirituali nemici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della scienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di ottenere la scienza dei santi, che è il sapere amare Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della pietà che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi la grazia di esercitarmi volentieri negli impieghi della pietà cristiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono del timore che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di temere i giudizi di Dio e camminare in tal modo nella strada dei divini precetti, che in quel giorno estremo del mondo sia collocato alla destra del Giudice eterno, mio Redentore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Siano lodati Gesù, Maria e San Vincenzo oggi e sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Novena a San Vincenzo Ferreri. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di sapienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di sempre faticare per salvarmi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi.
O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di intelletto che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di intendere le illustrazioni che mi vengono da Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di consiglio che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di camminare secondo i consigli evangelici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono di fortezza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di esser forte contro i miei spirituali nemici. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della scienza che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di ottenere la scienza dei santi, che è il sapere amare Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono della pietà che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi la grazia di esercitarmi volentieri negli impieghi della pietà cristiana. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. O glorioso mio protettore San Vincenzo, vi prego per il dono del timore che aveste dallo Spirito Santo ad impetrarmi grazia di temere i giudizi di Dio e camminare in tal modo nella strada dei divini precetti che in quel giorno estremo del mondo sia collocato alla destra del Giudice eterno, mio Redentore e mio Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Siano lodati Gesù, Maria e San Vincenzo, oggi e sempre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Vincenzo Ferreri, prega per noi. Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria, ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.
ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza.
Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare, Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità, e per amore tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Oggi si festeggia San Amos, il primo profeta scrittore i cui vaticini costituiscono per noi il primo documento del profetismo e sono anche una preziosa fonte di notizie sulla sua vita, sulle sue abitudini, sulle abitudini del suo popolo, 7 secoli e mezzo prima di Cristo, pensate. Auguri allora a tutti coloro che portano questo nome, il nome biblico, che oggi ovviamente stanno numericamente diminuendo. La sua fu una voce scomoda, come quella di tutti i profeti di ogni tempo, per tanti uomini per bene della terra di Giuda che avevano la presunzione di aver assolto ai doveri civili e religiosi per il solo fatto di pagare le decime e di lasciar cadere una tintinnante moneta nel vassoio del Tempio. Il male peggiore denunciato dal profeta Amos sta proprio nella presunzione, la presunzione di aver assolto ai propri doveri religiosi con una offerta, cioè con un culto esteriore che copre una vita disordinata, disordinata moralmente e socialmente. Amos, dunque, nome che in ebraico significa uomo forte, uomo robusto. È uno dei più antichi tra i profeti minori dell'Antico Testamento. Noto questo profeta per aver attaccato violentemente l'ingiustizia sociale e aver ammonito il popolo a temere il giudizio di Dio nel giorno del Signore. I notabili sferzati da Amos conobbero infatti sventura e deportazione quando il regno del nord venne abbattuto nell'anno 722 a.C. dagli Assiri. Amos è il primo profeta scrittore, lo abbiamo già detto, i suoi vaticini raccolti nell'omonimo libro dell'Antico Testamento costituiscono il più antico documento del profetismo. Egli rappresenta così una preziosa fonte di notizie sulle abitudini del suo popolo, 7 secoli e mezzo prima di Cristo. Ricordiamo che predicò tra l'anno 762 e il 750 avanti Cristo, in seguito a una precisa chiamata divina che lo aveva strappato dal suo villaggio. Il villaggio si chiamava Tecos, situato vicino a Betlemme, e dalle sue occupazioni come agricoltore e allevatore di greggi. In quel tempo il re Geroboamo II aveva allargato i confini di Israele. In quelle terre le facili vittorie avevano esasperato una situazione sociale già molto disordinata. Infatti, da una parte c'erano i ricchi, gli avidi di guadagni e di potere, e dall'altra c'era una marea di gente, di emarginati e di poveri, sfruttati da mercanti, da magistrati e da funzionari disonesti. Al sentimento religioso che nei secoli si era tramandato, alimentato dall'antica alleanza, era ormai subentrata l'esaltazione presuntuosa dell'uomo e del suo potere sulle cose e sulle persone. Ecco, contro questa mentalità, per così dire, laica e l'osservanza puramente formale della legge, il profeta Amos levò la sua voce
e la levò profetizzando sventure. E gli diceva: poiché voi spogliate il povero e gli estorcete gravosi tributi sul grano, le case di pietra squadrate che avete fabbricato, non le abiterete, né berrete il vino delle belle vigne che avete piantate. Poi Amos, come spinto dalla forza di Dio e dalla speranza, invitava tutti alla conversione e diceva: cercate il bene e non il male, se volete vivere. Instaurate la giustizia in tribunale e allora forse, ripeteva Amos, forse il Signore avrà pietà di tutti voi. Contro i ricchi Amos ha avuto parole veramente terribili. Di esse enumerò le malefatte come le truffe sul piano commerciale, lo sfruttamento dei poveri, l'usura, come si legge nel libro di Amos. Sono oppressori dei giusti, incettatori di ricompense e respingono i poveri nei tribunali. Su letti di avorio e sdraiati, sui loro divani mangiano gli agnelli delle greggi, i vitelli cresciuti nella stalla. Il suo era un linguaggio forte, davvero forte, che faceva di questo coraggioso profeta il difensore, dicevamo, dei deboli e degli oppressi. Egli proponeva la scelta tra una esistenza con Dio e una esistenza senza Dio. Questa era la ragione delle sue profezie, una voce davvero scomoda, quella del profeta Amos. Dopo aver compiuto la sua missione profetica, rientrò nel suo villaggio. Lì, secondo la tradizione, Amos sarebbe stato ucciso, come tutti i profeti, con un colpo alla tempia dal figlio del sacerdote Amasia, che mal sopportava le sue profezie. Con quel gesto omicida tacque una voce scomoda, particolarmente severa contro l'ipocrisia dei sacerdoti, coloro che Amos riteneva essere una delle cause della generale corruzione dei costumi. Amos non ha soltanto profetizzato castighi, ma ha annunciato che Dio risparmierà il suo popolo e che ne perpetuerà la progenie. Uno spiraglio dunque di speranza nelle sue profezie, speranza che successivamente verrà sviluppato dagli altri profeti, soprattutto dai profeti maggiori. Un velato accenno alla redenzione che Cristo realizzerà con il sacrificio della propria vita. E allora noi nel giorno della festa del profeta Amos ci rivolgiamo al Signore con questa preghiera. Paci il tuo popolo con la tua verga, il gregge della tua eredità, che dimora isolato in una foresta in mezzo a prati ubertosi. Pascolino in Basan e in Galad, come ai tempi antichi. Come quando uscisti dall'Egitto, facci vedere le tue meraviglie. Le nazioni vedranno e arrossiranno, nonostante tutta la loro potenza. Porteranno la mano alla bocca, le loro orecchie resteranno sorde. Leccheranno la polvere come il serpente, come i rettili sopra la terra. Usciranno tremanti dai loro nascondigli, spaventati e atterriti davanti a te. Quale Dio è come te, che perdona la colpa e rimette il peccato? Non conserva per sempre la sua ira e invece si compiace della benevolenza. Egli avrà ancora pietà di noi, calpesterà le nostre colpe e getterà nei gorghi del mare tutti i nostri peccati. Sii fedele verso Giacobbe, conserva il tuo favore ad Abramo, come hai giurato ai nostri padri, fin dai giorni lontani. Amen.
Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, nella meditazione di ieri ho accennato alla riparazione. Dobbiamo riparare i peccati e consolare il cuore di Gesù. Oggi continuiamo con questo tema ascoltando una bellissima pagina scritta dal padre Giuseppe Tommaselli. Egli mette sulle labbra di Gesù queste parole che descrivono la vita semplice e feconda delle anime vittime, ovvero di tutte quelle anime chiamate ad unire la loro sofferenza a quella di Gesù per la salvezza di tanti poveri peccatori. Tutti i battezzati sono chiamati ad unire la loro sofferenza a quella del Redentore, ma alcune anime hanno ricevuto questa missione in modo specialissimo. Così scriveva il padre Tommaselli. È bene che tu conosca la condotta che tengo con le anime ostie. Tieni presente che io sono il più buono dei padri. Dapprima soglio dare alle mie vittime una grande gioia e molta calma spirituale. In tal modo lego fortemente a me il loro debole cuore. In seguito metto alla prova l'amore, sottraendo la gioia e dando luogo all'aridità dello spirito. La vittima comincia a sentire tedio e amarezza e non sa trovarne la causa. Credendo di dare motivo a questo stato di cose, si affligge di più. Crede allora di essere lontana da me, che io l'abbia abbandonata, e invece è proprio quello il tempo in cui le sono più vicino. In tale prova la vittima stia tranquilla. Se non sente gusto nella preghiera, anzi noia, preghi lo stesso. Se avverte ripugnanza a compiere opere buone, le faccia ugualmente. Più ripugnanza ha a fare il bene, più mi piace la prova di amore. Tale stato di agonia spirituale quante anime salva. La luce che tolgo alla vittima la do ai peccatori. La freddezza dell'anima ostia serve a riscaldare i cuori induriti. Un solo atto di amore compiuto quando la vittima si sente sola ripara moltissime ingratitudini di altre anime. Conviene dunque rinnovare, anzi moltiplicare gli atti e le proteste di amore. Il dire durante la prova dolorosa, Gesù, si faccia la tua volontà, vale più di un lungo rosario recitato con fervore. L'anima ostia, dopo essere stata provata, avverte un grande risveglio spirituale. Più dura è stata la prova, più grande il cumulo di grazie. Ridò alla mia prediletta la calma e la gioia e anche un aumento di fervore e di lumi. Mi faccio sentire molto vicino, in qualche modo cerco di disobbligarmi dell'aiuto ricevuto per salvare i peccatori. L'agricoltore ha interesse di far fruttare molto la pianta e perciò la pota. Anche io bramo che l'anima ostia frutti assai, perciò non la lascio a lungo nelle dolcezze spirituali. Dopo qualche tregua ricomincia la prova. Sarà un'incomprensione, una persona molesta con cui bisogna convivere, un disturbo fisico oppure un periodo di forti tentazioni. Conosco la mia condotta. La vittima non si scoraggi, mi lasci lavorare, perché io so far bene le cose. Quelle tentazioni superate nella prova danno la forza ai peccatori di abbandonare il male. Quelle umiliazioni subite riparano gli insulti fatti a me dai cattivi. Le noie fisiche servono a riparare le immodestie e le impurità. Tutto viene utilizzato. Allorché dunque tu sarai nella calma, preparati alla prova. Quando sarai nella sofferenza, aspetta che ritorni la calma. Non stancarti in questa via. Il demonio odia le mie vittime perché gli rubano le prede
e tenta di scoraggiarle per farle tornare indietro. Suggerisce: come potrai resistere a tante prove? La vita è così lunga. Tu resisterai all'insidia diabolica dicendo: io soffro oggi, non so se il domani sarà per me, non voglio pensare all'avvenire, basta ad ogni giorno il suo affanno. Coloro che perseverano in questa via d'amore sono la mia delizia, comprenderanno in paradiso la loro fortuna. E così, cari fratelli e sorelle, siamo giunti al termine della meditazione. È molto utile riflettere che la luce che ci viene tolta al momento della prova interiore viene donata al peccatore che brancola nel buio e che il fervore sensibile che ci viene meno viene dato al pigro che non vuole camminare. Per così dire, siamo lasciati da Gesù nel deserto, mentre Lui va in cerca della pecorella smarrita. Un'ultima riflessione. Quando siamo nel fervore sensibile, prepariamoci alla prova, e quando siamo nella prova, abbiamo pazienza e pensiamo che prima o poi la prova finirà e tornerà a splendere il sole nella nostra anima. E ora, cari fratelli e sorelle, termino con la benedizione. Per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe, vi benedica il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, dopo la devozione che abbiamo a Gesù e a Maria, la più eccellente, la più salutare che vi sia è quella che ogni cristiano deve avere per San Giuseppe. Egli è il più degno del nostro rispetto e dei nostri omaggi. San Francesco di Sales chiama San Giuseppe lo sposo dell'amore, il gran patriarca, l'uomo scelto da Dio a preferenza di tutti per rendere al Figlio di Dio i più teneri e più amorevoli servizi. San Bernardo lo chiama vicario di Dio Padre e dello Spirito Santo presso il Verbo fatto uomo. Altri santi lo chiamano il depositario dei divini segreti, il dispensatore del pane celeste, il tesoriere della casa di Dio, il pastore dell'agnello, dominatore della terra. Per sostenere degnamente un compito tanto importante, San Giuseppe ha ricevuto una grande quantità di grazie speciali. Egli passò la gran parte della sua vita in un'intima unione con Gesù e Maria. Fu il solo che abbia avuto l'inestimabile grazia di morire fra le loro braccia. Egli gode in cielo di una gloria e di un potere proporzionati alla sua dignità e alle ammirabili sue virtù. Non c'è devozione più grata e più gloriosa al Divin Salvatore di quella che si ha per i santi che hanno avuto più attinenza con la sua adorabile persona. Se dunque amiamo davvero Gesù, se vogliamo piacergli, dobbiamo avere una grande devozione per San Giuseppe. Dal trono che essi occupano nel più alto dei cieli
Gesù e Maria vogliono in certo modo continuare a servire San Giuseppe con l'invito che essi fanno a tutti i cristiani di onorarlo di un culto particolare. Il mutuo affetto che univa Gesù, Maria e Giuseppe faceva della Santa Famiglia un cuor solo e un'anima sola, e così sarà della devozione che li riunirà tutti e tre nel nostro cuore. La devozione a San Giuseppe è uno dei mezzi più potenti per progredire nella vita interiore, perché questa devozione, ben intesa, ben praticata, non può mancare di allontanarci dal peccato e di condurci alla perfezione evangelica. Persuasi che non si onorano degnamente i santi se non imitandoli, diventeremo umili, casti, dolci, fedeli al silenzio e allo spirito di orazione, come San Giuseppe. Si noterà nella nostra condotta la stessa conformità alla volontà di Dio che vi fu in San Giuseppe. Inoltre, impareremo da questo gran santo ad amare teneramente Maria. Egli, infatti, è il modello di tutti coloro che vogliono consacrare e donare la propria vita alla Madonna. Impariamo da lui a parlare familiarmente con la Madonna in ogni momento della nostra giornata e a confidare in lei. Da San Giuseppe impariamo a non operare se non per Gesù, a vivere nascosti in Lui. In questo modo vivremo su questa terra la vita più soave e più beata, e l'intercessione onnipotente di San Giuseppe ci otterrà la morte più dolce e soave. Poiché San Giuseppe è stato giudicato degno di essere dato come sposo di Maria Vergine e ad aver parte con lei ai più santi misteri, possiamo benissimo rivolgerci a lui con queste parole. Ave, o Giuseppe, pieno di grazia, Gesù e Maria sono con te. Tu sei benedetto fra gli uomini e benedetto è il frutto del grembo immacolato della tua casta sposa, Maria. San Giuseppe, padre putativo di Gesù, Vergine sposo di Maria, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E così, cari fratelli e sorelle, siamo giunti al termine del mese di San Giuseppe. Facciamo in modo che la grazia di questo mese non passi invano, ma che sia l'occasione per crescere sempre di più nell'amore e nella confidenza verso questo gran santo. Invochiamolo con fiducia e sperimenteremo sempre il suo aiuto. Vogliamo ora concludere questo mese giuseppino nel modo migliore, consacrando a Lui la nostra vita, mettendoci completamente nelle sue braccia paterne e supplicandolo di volerci dirigere e condurre alle vette più alte dell'amore di Dio. O glorioso San Giuseppe, degno fra tutti i santi di essere venerato, amato e invocato, per l'eccellenza delle tue virtù, per l'eminenza della tua gloria e il potere della tua intercessione, oggi, alla presenza dell'adorabile Trinità e alla presenza di Gesù e di Maria, tua casta sposa e mia tenera madre, io mi consacro a te e ti prendo per mio protettore e mio Padre. Propongo fermamente di non dimenticarti mai, di onorarti tutti i giorni della mia vita e di fare tutto ciò che sarà in mio potere per ispirare la devozione verso di te a tutte le persone che potrò. Degnati, ti supplico, o amato mio Padre, di concedermi la tua speciale protezione e di ricevermi nel numero dei tuoi più devoti servi. Assistimi in tutte le mie azioni, sii propizio presso Gesù e Maria, e non mi abbandonare nell'ora della mia morte. Amen. E per intercessione della Beata Vergine Maria di San Giuseppe vi benedica e vi custodisca il Signore Onnipotente e vi liberi da ogni male,
nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siano lodati Gesù, Maria e Giuseppe. Monsignor Nutarelli, 90 anni dall'incoronazione di Rosa Mistica, cosa rappresenta questa figura per Cormons e per tutta la comunità della zona? Rosa Mistica è un punto di riferimento non solo per le nostre 4 comunità chiamate a collaborare insieme, Cormons, Borgnano, Brazzano ed Olegna, ma è un punto di riferimento per tante comunità, persone, famiglie che si recano in questo santuario per trovare conforto, per trovare la speranza o ritrovare. In questo ottavario particolare, in questo anno 2021, a 90 anni dall'incoronazione, abbiamo deciso, in accordo con le suore della Provvidenza, che ringrazio, che sono custodi di questa immagine, di portarla in Duomo. Per tanti motivi, un po' per ricordare l'incoronazione di 90 anni fa e anche per più che mai affidare le nostre comunità, le persone, le famiglie a Rosa Mistica in questo tempo di pandemia, ricordando in particolare le persone che ci hanno lasciato a causa del virus e coloro che in questo momento sono in ospedale, stanno lottando. Maria diventa colei che ci sta accanto, avvocata nostra, qui Rosa Mistica.
L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco l'ancella del Signore. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. E il Verbo si è fatto carne. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Prega per noi, Santa Madre di Dio. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, Signore. Tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Trinità d'amore. Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Manda il tuo Spirito, Signore. Venga, o Padre, il tuo Santo Spirito e ci trasformi interiormente con i suoi doni. Crei in noi un cuore nuovo perché possiamo piacere a te e compiere il tuo disegno di salvezza. Per Cristo nostro Signore. Gesù, Giuseppe e Maria.
Ecco il mio servo avrà successo, sarà innalzato, onorato, esaltato grandemente, come molti si stupiranno di lui. Tanto era raffigurato per essere d'uomo, il suo aspetto è diverso di sua forma da quella dei figli dell'uomo. Così si meravigliavano di lui molti genti. I re davanti a lui si chiuderanno la bocca, poiché vedranno un fatto mai ad essere raccontato e comprenderanno ciò che mai avevano udito.
Rendiamo grazie al Signore che morendo in croce per noi ci ha ridato la vita e rivolgiamo a Lui la nostra umile preghiera. Maestro e Salvatore, che ci hai illuminati con gli insegnamenti della fede e con la tua gloriosa passione hai fatto di noi una nuova creatura. Insegnaci a togliere qualcosa alla nostra mensa. Fa che riceviamo dalle tue mani questo giorno. Piega alla tua volontà le nostre menti orgogliose e ribelli. Padre nostro, che sei Perdona, Signore, i nostri peccati e nella tua misericordia spezza le catene che ci tengono prigionieri a causa delle nostre colpe e guidaci alla libertà che Cristo ci ha conquistata. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per poter degnamente ascoltare la parola di Dio, perché guidi la nostra vita e ci aiuti a perfezionarsi sul modello di Cristo come cristiani, umilmente riconosciamo i nostri peccati. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison. Signore, che ti sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Perdona, o Signore, le colpe del tuo popolo e poiché la nostra debolezza ci ha resi schiavi del peccato, la tua misericordia converta a te i nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno,
così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo, invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, già mi avvolgevano i lacci dell'inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi? Gli risposero i giudei: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Disse loro Gesù: non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto, voi siete dei? Ora se essa ha chiamato dei coloro i quali è rivolta la parola di Dio e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite, tu bestemmi, perché ho detto che sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio non credetemi, ma se le compie, anche se non credeste a me, credete alle opere perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima battezzava Giovanni, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui è vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore. Il profeta Geremia indubbiamente sa
che si andrà in esilio a Babilonia e naturalmente dice che il Signore prova il giusto che vede il cuore e la mente e affida al Signore la sua causa. È un po' Geremia come Giona, che naturalmente pur nella disgrazia, pieno di piaghe, non ha perso, nonostante gli amici dicessero che abbandonasse Dio, non l'ha abbandonato, perché il Signore non abbandona i suoi fedeli, anzi, quando sono coerenti con il suo amore, allora li premia. Perché, vedete, molte volte anche a noi fa più comodo pensare a un Dio con la bilancia che giudica e punisce. Un Dio che perdona va bene quando va per noi, non per gli altri. Alle volte siamo anche noi un po' così infedeli. E naturalmente per i giudei, sentendo il Vangelo che abbiamo appena ascoltato, la divinità di Cristo come uomo è difficile, perché noi abbiamo sempre detto, e lo diciamo ancora, Padre onnipotente, ma l'onnipotenza di Dio si rivela quando sa perdonare, quando sa girar pagina. E allora provate a pensare quante opere buone ha fatto Cristo descritte nel Vangelo. E anche noi quando ci comportiamo come Gesù, amare in famiglia quando le cose vanno un po' difficili, quella è mostrare il volto di Dio. Perché? Perché un sasso che non lanciamo contro nessuno è il volto di Dio. Una parola alle volte taciuta, un giudizio ingeneroso non espresso è il volto di Dio. E naturalmente mostra il volto umano di Dio. E dobbiamo aver presente quello che il Signore dice alla fine del Vangelo di Matteo: ogni volta che avete fatto agli altri questo nel mio nome, l'avete fatto a me, in bene e in male. Siamo noi il volto di Dio per l'umanità di oggi. Procuriamo che sia sempre un volto sorridente, splendente, misericordioso, e allora non saremo delusi. Chi ama brucia, è il fuoco dell'amore e la preghiera, è un dono di cui siamo tanto riconoscenti a Dio, è un dovere che vogliamo compiere ogni giorno con impegno e con gioia. Purificaci, o Signore. Purificaci, o Signore. Le tribolazioni di Geremia sembrano non finire mai. Difficoltà e prove sono il suo pane quotidiano. Troppe volte noi ci siamo ribellati e abbiamo posto a Dio tanti perché. Siamo stati insipienti e sentiamo bisogno di perdono. Per questo preghiamo. Purificaci, o Signore. Geremia aveva virtù robusta e sentiva sempre il Signore al suo fianco. Noi invece lo abbiamo giudicato assente
insensibile e impotente. Siamo stati ciechi e con pentimento preghiamo. Purificaci, o Signore. Il Vangelo ha accennato ai tentativi di eliminare il Salvatore. È facile condannare i giudei, eppure anche noi, in diverse occasioni, gli abbiamo dato l'ostracismo della nostra vita. Ora in umiltà preghiamo. Purificaci, o Signore. Gesù che si sottrae ai suoi avversari è la loro più dura condanna. Ci siamo tristemente illusi di poter vivere ed agire senza Cristo. Ora con l'animo del figlio al prodigo preghiamo. Purificaci, o Signore. Tutti i defunti siano ammessi alla celeste dimora di Dio, dove potranno goderlo ed amarlo per sempre. Preghiamo. Purificaci, o Signore. O Salvatore Gesù, sulle meschinità e le errate interpretazioni degli uomini tuoi contemporanei, ti ergesti come aquila divina dal volo ardito. Prenditi cura anche di noi, innalza e immergi le nostre anime nel braciere ardente che è il cuore del Padre. Per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, o fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Donaci, Dio misericordioso, di servire degnamente al tuo altare e di ricevere salvezza dall'assidua partecipazione alla tua mensa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria e nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode ed esultanti cantiamo.
veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri, i diaconi e tutto il santo popolo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e in particolare di Michela, Armando e Bruno, Antonio, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con gli Apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E anche noi, obbedienti alle indicazioni del Signore Gesù, possiamo pregare. Padre nostro, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donnale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Abbi pietà di noi, Agnello di Dio che togli i peccati del mondo. Abbi pietà di noi, Agnello di Dio che togli. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
protezione del sacrificio che abbiamo ricevuto e allontani sempre da noi ogni male, per Cristo nostro Signore. Amen. E per il nostro Papa Francesco, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, prega per noi peccatori, adesso e l'ora della nostra morte. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo in pace.
Ciao, mi chiamo Sophie e fino a qualche mese fa vivevo a Hong Kong, una metropoli di 7 milioni di abitanti. Mi sono sposata con Max, un italiano che ho conosciuto 3 anni fa mentre girava un documentario proprio qui a Hong Kong, e dopo il matrimonio, via, sono partita per l'Italia. È tutto così diverso qui. Per questo ho capito che devo viaggiare un po' per conoscere la mia nuova terra. Una mia amica per lavoro conosce un sacco di bei posti e così ogni weekend partiamo alla scoperta dei paesi del Friuli Venezia Giulia, divertendoci tra l'altro un mondo. Una cosa importante, questa non è la mia voce. Così la mia amica mi presterà la sua voce. Che bello! Partiamo la mattina presto. Vogliamo arrivare a Sella Nevea il primo possibile per goderci questa bellissima giornata di sole. Oggi, per la prima volta, vedrò la neve. Hong Kong si trova sul tropico del Cancro e le temperature minime raggiungono i 10 gradi, perciò dalle mie parti vedere una nevicata è praticamente impossibile. La prima tappa è l'ufficio del turismo di Sella Nevea, che è vicino al piazzale dove ci sono gli impianti di risalita. Cosa posso fare oggi? Qui ogni domenica per tutto l'anno organizzano delle escursioni con gli sci, le ciaspe, lunghe camminate per fotografare gli animali del parco naturale. Si può prendere anche un canotto per visitare un lago sotterraneo. Accanto all'ufficio c'è un parco avventura dove si fa uno sport chiamato Tarzaning, che consiste nello spostarsi tra gli alberi attraverso passerelle, ponti sospesi, ponti tibetani, come Tarzan o Indiana Jones per intenderci. Alle pareti c'è una bellissima gigantografia del Montasio, 2753 metri di altezza, la cima più alta delle Alpi Giulie orientali. Che buffo, ho detto, un monte che ha il nome di un formaggio. Poi mi hanno spiegato che è proprio qui, nelle Malghe, che viene prodotto artigianalmente il famoso Montasio. Prendo un po' di dépliant e un libro che mi incuriosisce non poco ed esco a vedere la neve. Ma è fantastica! Morbidissima! Salto e mi butto a terra tra le risate dei miei amici. Dopo che mi sono divertita a rotolare sulla neve, prendiamo la funivia per salire in quota. Fin dal 1930, Sella Nevea era conosciuta come località sciistica, ma già più di un secolo prima i ricchi venivano a soggiornare nei mesi estivi, perché nel 1879 fu inaugurata la ferrovia e Sella Nevea era raggiungibile da tutto il regno. Solo nel 1970 viene inaugurata la funivia, e guardando a che altezza stiamo salendo, mi chiedo, ma come facevano ad arrivare fino in cima?
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Dalla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes, preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che ci seguite dalle vostre case attraverso TV 2000 e il sito internet del santuario. Preghiamo per noi, per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera, preghiamo per Papa Francesco, per gli ammalati e per quanti ci sono stati segnalati anche via email o via telefono. Affidiamo tutti a Maria, l'Immacolata Concezione. Ci guida nella preghiera la contemplazione dei misteri dolorosi. Primo mistero: Gesù prega e suda sangue nell'orto degli ulivi. Con Maria pronunciamo il nostro sì negli orti dei nostri Getsemani. Il nostro cuore diverrà allora un altare dove Gesù celebrerà continuamente la messa dell'amore. Egli, nello spazio aperto del nostro sì doloroso, farà germogliare la pace, la gioia, la libertà. Il nostro cuore si trasformerà allora nella dimora di quell'oceano di pace che è la Santissima Trinità. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù mio, perdona le nostre colpe. Specialmente le più bisognose. Secondo mistero, Gesù viene flagellato dai soldati. Gesù non risponde più con le parole, ma con la parola eloquente e disarmato dell'amore donato. Egli risponde al rifiuto della folla e alla fuga di Pilato con l'amore fino alla fine. Egli si fece flagellare. Ogni battitura è stata un grido d'amore e di perdono. Ti amo, ti perdono. Quel perdono che trova un meraviglioso pronunciamento sulla croce. Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero, Gesù viene coronato di spine e condannato a morte. Ogni spina della corona postagli sul capo è il segno che Gesù è venuto per servirci, vale a dire per donarci il meglio che ogni uomo potrà mai desiderare e ricevere nella propria vita luce, calore, pienezza, dolcezza, tenerezza, il mistero cioè dell'amore di Dio. Facciamoci strumenti di pace e di amore verso ogni uomo. Accogliamo le spine delle umiliazioni, delle incomprensioni e delle fatiche che possono scaturire dal nostro farci servi della parola. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimettiamo i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci da specialmente. Quarto mistero, Gesù sale al Calvario portando la croce.
Gesù è abbandonato completamente dagli uomini, rifiutato da coloro a cui aveva donato tanto amore nella sua missione, da coloro a cui aveva fatto tanto del bene, guarendo malati, risuscitando morti, donando il pane della parola di verità e il pane del nutrimento fisico. Non c'è solitudine, non c'è emarginazione allora che non sia guardata con intensissimo amore e tenerezza da Dio, che non venga da Dio fatta sua, che non sia poi trasformata in un incontro con Lui stesso. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quinto mistero, Gesù muore in croce. Guardiamo Maria che sotto la croce rinnova il suo sì alla volontà di Dio e con lei percorriamo la strada del nostro Calvario. Lei ci aiuterà ad accogliere il mistero e a essere illuminati e trasfigurati da essa. Da parte sua, Maria ha fatto la sua parte di credente, accogliendo il mistero dell'agire di Dio nella sua vita, attraverso la meditazione, la preghiera
e l'abbandono a Lui. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal popolo infedele, portaci al cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Preghiamo per il Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Regina Celi, letare, alleluia. Qui acque meruisti portare, alleluia.
resurrexit sicut dicit. Alleluia, ora pro nobis Deum. Alleluia. Maria, donna del cammino, desideriamo metterci in viaggio con te verso la montagna per portare il frutto del nostro sì alle tante Elisabetta che incontreremo nel nostro cammino. Con te desideriamo salire a Betlemme, casa del pane, perché il Signore ci trasformi in pane spezzato per amore di ogni uomo. Con te desideriamo salire a Gerusalemme, la città santa, affinché il Signore renda le nostre persone, le nostre famiglie, templi dello Spirito Santo, sempre più limpidi e trasparenti dell'amore trinitario. Maria, accompagnaci sulle strade dei nostri calvari e donaci la forza di stare diritti davanti alla croce come altari graditi a Dio, nei quali si celebra il mistero del suo amore. Maria, ci affidiamo a te e ti ringraziamo, perché sappiamo che il nostro cammino con te non si ferma sotto la croce, ma prosegue fino al giardino della risurrezione, dove il tuo Figlio e nostro Signore Gesù Cristo ci rivolgerà le meravigliose parole: rallegrati, sono risorto come aveva promesso. Grazie Maria, grazie Gesù. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Madre della Consolazione, Santa Bernardetta, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Vaundi Bernardetta, fu sceglia cerca, con due bambinette che il gelo fa tremar. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. E buonasera a tutti.
Dalla Santa Casa di Loreto trasmettiamo ora la Santa Messa quotidiana. Con le vostre candele offerte alla Madonna di Loreto. Preghiamo in comunione con ognuno di voi che vi unite a noi in questa celebrazione e affidiamo alla Vergine Lauretana tutte le vostre intenzioni. Abbi pietà di me, o Signore, sono nell'affanno. Liberami dalla mano dei miei nemici e dei miei persecutori. Signore, che io non debba vergognarmi per averti invocato. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano sempre con voi. E con il tuo spirito. Un'altra volta vogliamo pregare questa messa anche per la salute del nostro Santo Padre, il Papa Francesco. Mettiamo lui nella mano del Signore perché lui gli consegni la forza e la grazia per poter uscire di questo momento difficile. Riconosciamo essere peccatori e invochiamo con fiducia il perdono e la misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi, e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà. Signore pietà. Cristo pietà. Cristo pietà. Signore pietà. Signore pietà. Preghiamo. Perdona, o Signore, le colpe del tuo popolo, e poiché la nostra debolezza ci ha resi schiavi del peccato, la tua misericordia converta a te i nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, poiché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Ti amo, Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore.
mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali. Già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, a Lui, ai Suoi orecchi, giunse il mio grido. Nell'angoscia ti invoco, salvami, Signore. Lode e onore a te, Signore Gesù. Lode e onore a te, Signore Gesù. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi? Gli risposero i giudei: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu, che sei uomo, ti fai Dio. Disse loro Gesù: non è forse scritto nella vostra legge: io ho detto, voi siete dei. Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: tu bestemmi, perché ho detto, sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessuno segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. La parola di Dio oggi ci insegna come la fede ci aiuta nei momenti difficili. Noi abbiamo ascoltato un brano che parla del profeta Geremia in una situazione difficile, dove i suoi persecutori cercano di catturarlo, cercano di accusarlo e di farlo, come che loro dicono, perire. Ma il profeta c'è la fede. Il profeta ha fiducia totale nel Padre, nel Signore. E nella mano di Dio lui consegna la sua situazione, quella occasione. E la consegna non come uno che c'è dubbio, no. La fede che lui c'è è una fede profonda. E lui abbandonasi nella mano del Signore. Lui si dona totalmente al Signore. Ecco la mia situazione, Signore. Prendila per te. Lui fa anche una preghiera e ci insegna giustamente questo. Nei momenti difficili
noi bisogna sapere pregare. Ma questo pregare non è chiedere che Dio subito risolva tutti i nostri problemi. Tutte le occasioni difficili della vita vengono risolte. No. Pregare è giustamente manifestare la fiducia in Dio e lasciare nelle sue mani quello che accade a noi. Però non è dopo questo, dopo la preghiera, incrociare i bracci e non fare nulla. No, anche Gesù c'è una situazione difficile. Lascia molto chiaro che Lui è figlio di Dio. Quelli lì non vogliono accettare questo, non vogliono accettare che Gesù sia il figlio di Dio. Gesù spiega, Gesù chiarisce, ma loro non vogliono. E che cosa fa Gesù? Gesù in quel momento consegna anche lui, senza dire nulla qui, ma noi sappiamo, Gesù consegna nella mano del Padre l'occasione. Dio sa, il Padre sa quello che deve fare. E Gesù ricomincia a fare la sua missione. Come ho detto, non è fermarsi lì, c'è una difficoltà, dico al Dio quello che occorre e dopo non faccio più nulla. No, bisogna sempre ricominciare. Bisogna fare quello che deve essere fatto. E è questo che Gesù fa. Torna lì, vicino al Giordano, e ricomincia la missione, ricomincia ad annunciare il regno di Dio, ricomincia a fare le opere del Padre che Lui dice che sta facendo. E lì tanti credettero in Lui. Noi bisogniamo imparare questo, questa fiducia totale nel Dio che non ci mancherà mai. In questo Dio annunciato da Gesù, questo Dio che è il proprio Gesù. Bisogna nei momenti difficili sapere consegnare a Lui tutto quello che occorre nella nostra vita e dopo fare quello che bisogna essere fatto, quello che posso fare, quello che non sono capace, lascia con Dio, quello che sono totalmente incapace, non so nemmeno qual è il cammino da prendere, lascia nella mano di Dio. Lui ti illuminerà. Lui sa il momento giusto per venire incontro a noi con la soluzione, con il suo conforto, con il suo aiuto. Non possiamo volere che Dio faccia nel momento che vogliamo noi. La fede ci insegna che bisogna fidarsi totalmente dal Padre. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli il Signore. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli il Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio
a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Donaci, Dio misericordioso, di servire degnamente al tuo altare e di ricevere salvezza dall'assidua partecipazione alla tua mensa. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo. A te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua gloria, le dominazioni ti adorano, le potenze ti venerano con tremore. A te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini uniti in eterna esultanza. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente, santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Fabio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi,
e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donnale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento dell'altare. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che io abbia mai a separarmi da te.
Preghiamo. Non ci abbandoni, o Signore, la continua protezione del sacrificio che abbiamo ricevuto e allontani sempre da noi ogni male. Per Cristo nostro Signore. Accendiamo ora la lampada a segno della nostra preghiera che arderà davanti all'immagine della Vergine. Maria, Madre della Chiesa, che in questa santa casa con il tuo sì hai accolto il Dio della vita, aiuta i giovani e le famiglie a seguire il tuo Figlio Gesù e ad accogliere e custodire la vita in tutte le sue stagioni. Madre della Divina Grazia, donaci di vivere in comunione tra di noi e di testimoniare l'amore fedele di Dio nella semplicità del quotidiano. Madre della tenerezza, che conosci il cuore di ogni persona, ottienici per mezzo di Gesù lo spirito della verità e dell'amore e portaci nel cuore del Padre. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Abbiamo trasmesso dalla Santa Casa di Loreto la Santa Messa quotidiana. Grazie per aver pregato insieme con noi. Continua la tua preghiera con l'offerta di una candela. Quella fiamma sarà il segno della tua fede, della tua preghiera e del tuo ringraziamento alla Vergine Lauretana.
Da sempre l'uomo è attratto dalla possibilità di guardare il mondo dall'alto e spesso si spinge in imprese pericolose, ad esempio per raggiungere una vetta alpina e godere dei panorami che lo circondano. In un rapporto del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino, però, si legge che sulle nostre montagne italiane nell'ultimo anno ci sono state ben 458 vittime tra gli scalatori e gli escursionisti. Ora però voglio condividere con voi l'escursione che ho fatto oggi sul monte Mataiur e che chiunque può fare senza correre alcun rischio. Ciononostante vi garantisco che quando si arriva in vetta si ha veramente la sensazione di essere in cima al mondo.
Stoccata di Ursula von der Leyen prima del suo viaggio a Pechino, la Cina sfrutta l'attuale debolezza della Russia per aumentare la sua influenza. 4 dipendenti di Gazprom Bank Svizzera sono stati condannati a Zurigo per non aver controllato un conto corrente sospetto legato a Putin. Continua la resistenza ucraina a Bakhmut, il presidente Zelensky conferma la grande importanza simbolica della battaglia. L'Unione Europea deve essere più rigida nei confronti di una Cina sempre più repressiva in patria e più assertiva all'estero. Questo è il messaggio della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen, in vista del viaggio a Pechino che farà insieme al Presidente francese Emmanuel Macron. I believe it is neither viable nor in Europe's interest to decouple from China. Our relations are not black or white, and our response cannot be either. And this is why we need to focus on de-risk, not decouple. L'incontro con Xi Jinping segue quello avvenuto tra il presidente cinese e Vladimir Putin. La Russia è il convitato di pietra nelle relazioni tra Pechino e Bruxelles, che teme un sostegno militare cinese a Mosca nella guerra in Ucraina. Which would in effect consolidate Russian annexations, is simply not a viable plan. We have to be frank on this point. How China continues to interact with Putin's war will be a determining factor for EU-China relations going forward. Secondo la Presidente della Commissione, la Cina vuole sfruttare la debolezza attuale della Russia per accrescere il suo peso geopolitico e la sua influenza a livello globale. It is clear from this visit that China sees Putin's weakness as a way to increase its leverage over Russia. And it is clear that the power balance in that relationship, which for most of the last century favored Russia, has now reversed. L'Unione Europea dovrebbe invece cominciare ad adattarsi a un mondo bipolare, secondo l'opinione di Mikko Wotari del Mercator Institute for China Studies. We cannot have a trusted and deep relationship with a China that would support and continue to support the Russian war machine. So better than being pushed around by others to tell us what we need to do in this space, it's better for us to define the terms of our engagement. Do we have time? Well, it's a very urgent business indeed. There are risks that will probably increase. Our dependence is extremely high in certain aspects. And the geopolitical tensions around China are increasing. So it's an urgent business, but at the same time, let's do it properly and not overreact. L'Unione Europea inoltre è chiamata a rivalutare un accordo commerciale con la Cina, concordato alla fine del 2020, ma non ancora ratificato dal Parlamento e dagli Stati membri. Quattro dipendenti della filiale svizzera di Gazprom Bank, importante banca russa a maggioranza statale, sono stati giudicati colpevoli in tribunale a Zurigo per non aver controllato adeguatamente i conti aperti a nome di un violoncellista russo, Sergei Roldugin, con legami di lunga data con il presidente Vladimir Putin. Il sospetto era su 2 conti aperti nel 2014 gestiti dalla banca fino al 2016, cioè quando la Russia aveva già annesso la Crimea, con 50 milioni di franchi svizzeri depositati a nome del musicista, ma che in realtà provenivano dall'establishment russo.
I 4 imputati sono stati condannati in prima istanza a pene detentive con la condizionale, hanno negato le accuse, che include la violazione della legge svizzera contro il riciclaggio di denaro. Il verdetto del Tribunale di Zurigo segue un processo sulla base di informazioni sui flussi finanziari segreti rivelate nelle fughe di notizie dei Panama Papers nel 2016 che coinvolgevano proprio Roldugin. Continua la resistenza ucraina nella città di Bakhmut, da mesi ormai assediata dalle truppe russe. La battaglia per il controllo del centro urbano sta mettendo a dura prova entrambi gli eserciti, e ciò benché, secondo numerosi analisti, il valore strategico della località da un punto di vista militare non appaia così importante. A pesare è piuttosto la natura simbolica, anche per il morale delle truppe. He will sell this victory to West, to his society, to China, to Iran, to all the countries. He will sell it to his society. That was the first step. Now, wait a minute. I will have this issue with Ukraine. Then another step. Martedì 28 marzo il leader ucraino ha visitato la linea del fronte per sostenere le proprie truppe. In un'intervista concessa durante il viaggio in treno ha ribadito di voler tentare di convincere la Cina ad abbandonare la propria posizione attendista. Of course, I gave all the diplomatic and not public to President of China, to leader of China, and I want to speak with him because I had contact with him before full-scale war, but during all this year, more than 1 year, I didn't have, and I really wait when our teams will find the solution. But no plan Yes. at the moment. Yes. Okay. Yes. Would you invite him here to Ukraine? Oh yes, we are ready. We are ready to see him here. Secondo Kiev, un intervento diplomatico diretto da parte di Pechino potrebbe infatti aiutare a trovare una soluzione al conflitto. Determinati a resistere, i monaci ortodossi espulsi dal monastero di Kiev Pechersk Lavra si rifiutano di andarsene. Il governo ucraino li ha accusati di sostenere Mosca e mantenere legami con la Chiesa ortodossa russa e aveva ordinato ai religiosi di lasciare il monastero entro mercoledì. Але немає права вигнати братів, це вчора ми отримали лист від ООН, що ми лишаємося влади до того часу, поки не пройдуть суди, не буде рішення суду. І тоді ми, якщо буде в нашу сторону, або в нашу сторону, або в їхню сторону, подається апеляція до повного закінчення суду. Giovedì i monaci ortodossi non hanno permesso l'ingresso ai membri di una commissione del Ministero ucraino della Cultura che avrebbero dovuto condurre un inventario della proprietà del monastero. Le autorità hanno inviato sul posto poliziotti armati, ma per ora la situazione è di calma apparente. Spavento per Papa Francesco. Il pontefice, 86 anni, ha passato la notte al Gemelli di Roma dopo essere stato ricoverato nel pomeriggio di mercoledì in seguito a un malore al torace. Già nei giorni scorsi il Papa avrebbe avvertito difficoltà respiratorie a cui è generalmente più esposto a causa dei problemi polmonari avuti in gioventù. Sottoposto a tutti gli esami, a Bergoglio è stata diagnosticata un'infezione respiratoria, mentre sono stati esclusi problemi cardiaci e il Covid-19. La situazione non desta particolare preoccupazione, ma l'improvviso ricovero ha spaventato i fedeli. Preoccupazione e anche tristezza, perché questo Papa è molto umano, è molto vicino anche a noi giovani, quindi è un Papa diverso da quelli che ci sono stati. E, diciamo, sì, preoccupazione e anche tristezza. A me il Papa sta a cuore perché sono credente, sono cattolica e lui rappresenta Dio sceso in terra. Che cosa possiamo dire? Speriamo che gli accertamenti diano esiti positivi e speriamo che non succeda niente di grave. Il pontefice dovrà trattenersi per alcuni giorni in ospedale, una notizia che mette a rischio la fitta programmazione per la Pasqua cristiana.
La guerra in Ucraina ha rappresentato il cuore del discorso tenuto da Carlo III al Bundestag, la Camera Bassa del Parlamento tedesco. Nel corso della sua prima visita all'estero come monarca, Carlo ha esaltato i valori democratici e ha elogiato il fatto che la Germania, paese pacifista a partire dal secondo dopoguerra, si sia fortemente impegnata nel sostenere lo sforzo bellico di Kiev. Als größter europäischer Geber für die Ukraine haben wir entschlossen reagiert und Entscheidungen getroffen, die früher vielleicht unvorstellbar gewesen wären. Der Entschluss Deutschlands, der Ukraine so große militärische Unterstützung zukommen zu lassen, ist überaus mutig, wichtig und willkommen. Carlo III ha voluto iniziare il proprio regno con un tour in Europa al fine di riallacciare le relazioni diplomatiche incrinate dalla Brexit. La prima meta prevista era Parigi, ma la visita è stata procrastinata per via delle proteste contro la riforma delle pensioni. In Italia la carne coltivata potrebbe atterrare ancora prima di decollare. Infatti il governo è sul punto di approvare una legge per vietare i cosiddetti cibi sintetici prodotti in laboratorio. Una mossa, secondo il ministro delle politiche agricole e della sovranità alimentare, volta a tutelare la salute degli italiani. Prodotti da laboratorio non garantiscono, a nostro avviso, qualità, non garantiscono benessere, non garantiscono quella tutela anche, diciamolo con orgoglio, della nostra cultura e della nostra tradizione, che anche all'enogastronomia, alle nostre produzioni agricole, lega un pezzo della nostra civiltà e del nostro modello. I sostenitori del cibo coltivato in laboratorio sottolineano invece come sia benefico per l'ambiente, poiché prodotto da cellule animali senza uccidere il bestiame. Diverse start-up in tutto il mondo hanno coltivato di tutto, dai filetti di salmone a una polpetta ricavata dalla carne di un animale estinto come il mammut. We wanted to get people excited about the future of food being different to potentially what we had before. That there are things that are unique and better than the meats that we're necessarily eating now. And we thought the mammoth would be a conversation starter and get people excited about this new future. Gli agricoltori italiani difendono il veto imposto, che potrebbe portare a multe sino a 60.000 euro per i trasgressori. Sinora Singapore è l'unico paese ad aver approvato il consumo di carne derivante da cellule. Bentrovati in aggiornamento, la prima tendenza per questo weekend di Pasqua. Diamo un possibile scenario anche se l'attendibilità è bassa, perché come possiamo vedere ci saranno due attori contrapposti proprio sull'Italia, due attori, due figure bariche, un'alta pressione ad ovest tra la Francia, il Mediterraneo occidentale e la Spagna, un'alta pressione in rinforzo qui, mentre più ad est dell'Italia una circolazione di bassa pressione in quota a carattere freddo, quindi posizionata sui paesi orientali del vecchio continente, con clima qui ancora invernale. Cosa succederà sull'Italia? La situazione vedrà proprio il nostro paese terra di mezzo tra l'alta pressione in rinforzo da ovest e questa circolazione di aria fredda in allontanamento verso est. La situazione quindi probabilmente sarà ancora di variabilità, con dei fenomeni non esclusi più probabili sulle Adriatiche a sud, ma rimane ancora parecchia incertezza. Rimanete aggiornati perché appunto nei prossimi giorni ci saranno novità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Trasmettiamo il Santo Rosario e preghiamo con i fedeli che sono qui presenti, ma siamo in comunione anche con tutti coloro che ci seguono e che vivono con noi questo momento di preghiera attraverso
TV 2000. Intenzione di preghiera, tutti quanti ne portiamo nel cuore, li affidiamo a Maria, ma presentiamo alla Madonna anche tutte le intenzioni di preghiera di coloro che sono in comunione con noi, mentre invochiamo Maria sotto il bellissimo titolo di Maria che scioglie i nodi. E questa sera meditiamo i misteri del dolore del Santo Rosario. Primo mistero del dolore, Gesù prega nel Getsemani. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua preghiera nel Getsemani. Donaci, per intercessione di Maria, l'abbandono fiducioso nelle mani del Padre. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero del dolore, Gesù è flagellato. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua flagellazione. Donaci, per intercessione di Maria, di sentire nostre le sofferenze dei fratelli. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero del dolore. Gesù è coronato di spine. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua coronazione di spine. Donaci, per intercessione di Maria, il rispetto per la dignità di ogni uomo. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero del dolore, Gesù porta la croce. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero del tuo cammino verso il Calvario. Donaci, per intercessione di Maria, di accettare ogni giorno la nostra croce. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero del dolore. Gesù è crocifisso. Ti contempliamo, Gesù, nel mistero della tua crocifissione e morte. Donaci, per intercessione di Maria, di condividere la tua passione e di partecipare al tuo regno. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Per il nostro Papa Francesco, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricordiamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, l'orata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi, e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Preghiera a Maria che scioglie i nodi. Vergine Maria, Madre che non hai mai abbandonato un figliolo che grida aiuto, Madre le cui mani lavorano senza sosta per i tuoi figli tanto amati, perché sono spinte dall'amore divino e dall'infinita misericordia che esce dal tuo cuore, volgi verso di me il tuo sguardo pieno di compassione. Guarda il cumulo di nodi che soffocano la mia vita. Tu conosci la mia disperazione e il mio dolore. Sai quanto mi paralizzano questi nodi e li ripongo tutti nelle tue mani. Nessuno, neanche il demonio, può sottrarmi dal tuo aiuto misericordioso. Nelle tue mani non c'è un nodo che non sia sciolto. Vergine Madre, con la grazia e il tuo potere di intercessione presso tuo Figlio Gesù, mio Salvatore, ricevi oggi questo nodo. Per la gloria di Dio ti chiedo di scioglierlo e di scioglierlo per sempre. Spero in te. Sei l'unica consolatrice che il Padre mi ha dato. Sei la fortezza delle mie deboli forze, la ricchezza delle mie miserie, la liberazione da tutto ciò che mi impedisce di essere con Cristo. Accogli la mia richiesta, preservami, guidami, proteggimi, sii il mio rifugio. Maria che scioglie i nodi, prega per noi. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre sia lodato. Si tu esca suta cretis, la che lor manso terra, aleus blas splendis de lutis, dal mio sangue stat bagnat. Segnalo necrosute, ies colpite vita cre, fratis stelli
Di fronte a casa mia ho fatto amicizia con le mie 70 vicine di casa che scorazzano nel cortile antistante. Mi fanno sentire davvero importante, eppure per me anche loro sono importanti. Appena apro la porta di casa si mettono appresso alla rete di rimpetto e mi parlano. Io mi avvicino alla rete e loro continuano a parlarmi. Dono loro degli avanzi, mangiano contente e poi si rimettono a chiacchierare lungo la rete fissandomi. Allora mi reco sul mio prato, raccolgo dell'erbetta e gliela dono con amore e rispetto. Quando la vedono fanno tutte una grande festa e si dimostrano davvero molto grate. Ognuna ha un modo particolare di manifestare la propria gratitudine nei miei confronti. Queste mie amiche fanno molte uova ed anch'io a volte ne usufruisco. Sono molto riconoscente a loro e al Signore che le ha create e che mi ha dato l'opportunità di fare amicizia con esseri così teneri e socievoli. Anche se non le possiedo personalmente, mi hanno conquistato il cuore. Per questo, quando parlo con loro, ringrazio interiormente il Signore ed invito anche loro a lodarlo. Spesso ho l'impressione che intuiscono anche questo. Mi rendo conto che è una grande fortuna conversare ogni giorno con ben 70 amiche, tutte vicine di casa.
noi ti adoriamo di fronte a questo mare che tu anche per noi hai creato. Ti ringraziamo per averci donato con la vita la passione per le cose buone, belle e vere. Ti offriamo ancora le nostre giornate di lavoro, di riposo, di servizio. Dirigi tu, o Signore, i nostri passi, difendi il nostro cammino, benedici tutte le ore della nostra giornata. L'aiuto della tua grazia ci renda vittoriosi in tutti i corpi del corpo, in tutti i pericoli del corpo e dell'anima. A noi dona, o Signore, un cuore semplice, che non si ripieghi ad assaporare le proprie tristezze, un cuore fedele, generoso, che non dimentichi alcun bene e non servi a raccogliere alcun male, un cuore grande, che nessuna ingratitudine possa chiudere e che nessuna indifferenza possa stancare. Fa, o Signore, che nella visione serena di una laguna tranquilla noi sentiamo un anelito verso il cielo, nello sconfinato orizzonte del nostro mare, che noi vediamo lo splendore della tua bellezza ed onnipotenza. Fa, o Signore, che nella solitudine della notte noi sentiamo la tua presenza. Amen. Parti attenti! Alza bandiera! Grazie a tutti veramente della presenza, possa essere l'inizio di una tradizione in questo santuario, e l'augurio a tutti coloro che qui lavorano di essere accoglienti verso tutti. Buona giornata e buona festa a tutti. Grazie. A mezzogiorno parte il traghetto. Dove si mangia? Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti. Per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie.
è un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti e questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. Bentrovati a un aggiornamento con il TG di 3B. Oggi partiamo con la cronaca, quello che si è verificato durante lo scorso fine settimana proprio sul Mississippi e l'Alabama, dove diversi tornado hanno arrecato oltre 1500 case distrutte, ma soprattutto una ventina di vittime. Possiamo vedere uno di questi violenti tornado che si è abbattuto proprio vicino al Mississippi. La furia del vento difatti ha arrecato morte e distruzione, d'altronde è iniziata anche la stagione dei tornado per l'America centrale. Quello che succede invece sull'Italia è una situazione decisamente più tranquilla, perché qua abbiamo l'alta pressione, anche se numerosi fronti perturbati si muovono da ovest verso est, complice una zona di bassa pressione a largo delle isole britanniche. Andiamo a vedere quindi quello che succederà per quanto riguarda i prossimi giorni, con una rapida perturbazione giovedì che arrecherà qualche pioggia sull'area alpina e la Liguria, e poi una seconda venerdì che interesserà maggiormente Alpi, Prealpi e questa volta un po' tutto il nord-est con delle piogge, anche qualche locale temporale. Per il centro-sud invece dominio anticiclonico. Tra l'altro al sud le temperature aumenteranno venerdì per il Libeccio e lo Scirocco, tanto da toccare punte fino a 24-25 gradi. E poi il weekend delle palme. Ritroveremo l'alta pressione messa in difficoltà da un minimo di bassa pressione in quota, via via alimentato da aria più fredda, e specie domenica c'è il rischio di alcune piogge sull'Italia centro-settentrionale e parte della Campania. Rimanete aggiornati scaricando l'app di 3B Meteo, visitate gli articoli di approfondimento sul nostro sito web.
C'era una volta, tanto tempo fa, un pirata genovese che per scappare alla legge si nascose in un bosco. Qui conobbe alcuni artigiani che in Germania avevano imparato a costruire dei bellissimi orologi a cucù. Si innamorò del posto, vi si stabilì, aprì una fabbrica di orologi e divenne ricchissimo. Sembra una favola, ma è successo davvero nel 1725 in Val Pesarina, quindi oggi si va in Carnia. Siamo a Prato Carnico, dove la carne è ancora viva in tutti gli aspetti della vita di tutti i giorni. A cominciare dagli orti, presenti in moltissime case, rigorosamente concimati con cenere di legna e stallatico. Qui sì che si coltiva tutto biologico. La Val Pesarina ha degli ottimi fagioli che per tradizione vanno coltivati vicino alle patate. Ed infatti vedo moltissime piante di fagiolo, praticamente ovunque. Ma andiamo a visitare Pesaris, dove il nostro pirata ha fondato la sua fabbrica. Voglio subito visitare il Museo dell'Orologio. Ci sono pezzi rarissimi del 1400. Mai visto tanti orologi diversi, orologi da torre, vecchi timbracartellini ed anche il famoso Cifra 5, realizzato negli anni 60 ed attualmente esposto al Museo di Arte Moderna MoMA di New York. Il museo ha anche una sua sede esterna, una bellissima idea, quella di realizzare il percorso dell'orologeria monumentale. Orologio a palette giganti. I tabelloni di stazioni d'aeroporti sono la conseguenza di questa rivoluzionaria invenzione degli anni 40, realizzata ovviamente a Pesaris. Orologio a vasche d'acqua. Prende spunto dalle clessidre ad acqua degli antichi egiziani. Che fortuna! Ora che è mezzogiorno tutte le vasche si stanno svuotando per ricominciare il ciclo. Meridiana e l'ognomone sono io. Per leggere l'ora devo mettere i piedi così, una a destra e una a sinistra della linea centrale all'altezza del mese in corso. Orologio dei pianeti ti mostra la posizione di tutti i pianeti del sistema solare. Incredibile! Mentre questo ti mostra la posizione di tutte le stelle in questo preciso momento. Cosa vedo? Un mega carillon! 11 campane che suonano allo scoccare dell'ora la melodia Un saluti a Maria. Orologio a scacchiera. Anche questo inventato a Pesaris negli anni 30. È il padre dell'orologio a LED. Ce ne sono ancora tanti da scoprire, ma dovrete farlo da soli perché io ho un appuntamento. A Pieria, nell'ex caseificio sociale, mi aspetta il signor Gonano, che ha creato un museo di antiche macchine fotografiche e cinematografiche. Sono affascinata. Mi dicono che devo andare a Osais perché c'è una chiesetta con degli affreschi interessanti. Beh, non serve dire nulla. Sono tra i più belli che abbia mai visto. La chiesa è dedicata a San Leonardo ed è del 1500. Dovete vivere i borghi di Prato Carnico a piedi. Ci sono delle case seicentesche straordinarie, come questa, la vecchia Pesa. Da qui si passava nel Bellunese e le merci dovevano pagare il pedaggio. Il nostro amico pirata aveva trovato casa nell'edificio accanto. Sembra infatti che quella sia stata la sua abitazione. La chiamano la casa dell'orologio. Nella casa di fianco, nello stesso periodo, viveva una coppia il cui figlio fece grandi cose.
diventò papa. Ebbene sì, Pesaris conta l'unico papa carnico, Gregorio XVI. Mi invitano a visitare le malghe. Ce ne sono parecchie e bisogna salire ad almeno 1600 metri. Dalla notte dei tempi, nel mese di maggio, le mandrie salgono in quota dove c'è un buon foraggio, per poi scendere a settembre. In questi mesi i formaggi che vengono prodotti dai casari sono quelli più buoni perché si sente spiccatamente il gusto delle erbe di montagna. Morena e Boris vivono qui tutta l'estate e i loro bambini non potrebbero essere più liberi e felici. Tra le loro mucche ci sono alcune grigio alpine, una razza in estinzione, ma che fanno un latte particolarmente buono. Il formaggio non ha precisamente un nome, lo chiamano semplicemente formadi di mont, cioè formaggio di montagna. E assaggiare la ricotta fatta 2 ore prima non ha prezzo. Alla Malga San Giacomo è possibile anche pernottare. Se avessi tempo, vi giuro che sarei qui per un bel po'. In un'altra malga vedo fare la ricotta affumicata, proprio come la facevano i nonni dei nonni dei nonni. Dentro ad una stanza viene acceso il fuoco e sopra si mettono le ricotte a stagionare. Fino agli anni 50, quando le mandrie dal fondovalle partivano per le casere, a metà percorso i pastori usavano delle abitazioni temporanee per sostare e far pascolare gli animali. Il viaggio era lungo. Di solito queste costruzioni, chiamati stavoli, si trovano sparsi e mai vicini. Orias è un'eccezione ed è un vero e proprio borgo di stavoli. Ora che non vengono più usati, sono diventati delle casette di vacanza. Il borgo più antico della Val Pesarina è Truria, a 900 metri di quota. Sembrerebbe che i primi abitanti siano venuti qui perché in epoca remota c'era una miniera d'argento. Ma chissà dove sarà e soprattutto l'avranno trovato l'argento? È venuto il momento di tornare a casa e mentre esco dal paese non ci posso credere. È come la Torre di Pisa! Il campanile pendente di Prato Carnico è una delle attrattive del posto ed io non posso fare a meno di fare una foto così. Faccio rifornimento d'acqua alla fontana del Vescovo e sulla via del ritorno mi vengono in mente tutti i momenti magici di oggi. La Valle del Tempo mi è rimasta proprio nel cuore. Voltiamo pagina. Antiche mura venerate da secoli. Secondo la tradizione sarebbero le pareti della casa di Maria, la madre di Gesù. Ma è davvero possibile che dalla Palestina siano arrivate proprio in Italia e più precisamente a Loreto? E quali potrebbero essere gli artefici di questo prodigio? La leggenda ci racconta di angeli o forse i cavalieri templari legati a quel tempo a Papa Celestino. Quindi guardiamo insieme. A Loreto, antiche mura alimentano da secoli una profonda devozione. La tradizione dice che sono le pareti della casa di Maria. È vero? Cosa dice la scienza? Ma la casa si trovava a Nazareth, in Palestina.
Chi le ha portate fin qui? La tradizione dice gli angeli. Moderni studiosi dicono i crociati. Un affascinante viaggio alle radici più sacre della cristianità. Da almeno 700 anni, la città di Loreto attrae i devoti di Maria. Su questo colle milioni di pellegrini arrivano da ogni angolo del mondo per pregare e rendere omaggio alla Madonna all'interno della casa dove, ancora fanciulla, avrebbe ricevuto l'annuncio dell'arcangelo Gabriele, accettando il disegno divino. Queste pietre inviolabili ed eterne, le mura che avrebbero visto Gesù crescere, sono da sempre al centro di fatti straordinari che l'uomo non arriva a spiegare. Così Loreto è divenuta nei secoli una città cosmopolita, nata e sviluppata intorno al santuario, come in un abbraccio a difesa della sacra dimora di Maria. Qui tutto parla di lei. La casa si trova al centro dell'immensa basilica, sotto la cupola dipinta dal Maccari. È come una perla, incastonata dentro un magnifico scrigno in marmo, progettato dal Bramante. Tutta la basilica è un vero capolavoro. I migliori artisti del Rinascimento italiano hanno lavorato per la gloria di quella che si ritiene sia la casa di Maria. Ma com'era fatta la casa di Maria a Nazareth? Le pareti che troviamo a Loreto sono veramente quelle della casa dell'Annunciazione che ebbe luogo più di 2000 anni fa. Da molti secoli studiosi di diverse discipline tentano di trovare delle risposte sull'autenticità delle 3 pareti venerate a Loreto. Le indagini condotte inizialmente attraverso l'analisi dei molti documenti presenti negli archivi di tutta Italia si sono arricchite il secolo scorso, nel XX secolo, con gli studi archeologici, geologici e architettonici. Secondo la lunga tradizione lauretana, queste 3 pareti che troviamo a Loreto sono proprio quelle della casa in cui nacque e visse Maria a Nazareth. Esse furono portate su questo colle, che a quell'epoca apparteneva alla città di Recanati, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre del 1294 e posate al suolo senza fondamenta sopra quella che era un'antica strada pubblica. A Loreto gli scavi hanno confermato ciò che dice la tradizione. La casa di Loreto non ha fondamenta proprie e questo è un fatto straordinario. Dicono gli esperti di edilizia che nelle Marche non si costruisce mai una casa senza fondamenta. Perché così? Perché senza fondamenta su una pubblica strada? Non solo, ma l'archeologia ha fatto emergere che la parte settentrionale della casa è stata collocata in parte sopra un fosso, probabilmente il fosso di scolo della strada. Ecco perché subito, nel XIII secolo, fu necessario inserire, al di sotto della parete, degli archetti di sostegno. E ancora. La porta originaria, che si trovava nella parete nord, è stata successivamente murata qui a Loreto, per rendere, con l'apertura di altri varchi, più agevole il passaggio dei tanti fedeli che entravano nella Santa Casa. La collocazione della porta originale era nel lato lungo e non su quello corto, come si usava normalmente in Italia. Se trasportiamo idealmente le 3 pareti di Loreto davanti alla grotta di Nazareth, ogni dimensione, ogni misura e proporzione combaciano perfettamente e il risultato è quello di una tipica abitazione della Palestina del I secolo. Le conferme più importanti sull'origine palestinese della casa che si trova a Loreto derivano tuttavia dall'analisi delle mura. Nella parte originale, fino a 3 metri circa dal suolo, le pareti sono formate da pietre risultate identiche a quelle utilizzate dai palestinesi all'epoca di Gesù. Come emerge anche dall'inserimento delle pietre a spina di pesce e dalle piccole scanalature che si possono osservare, frutto di uno stile di lavorazione ben noto. La finitura delle pietre è di stile nabateo. Ebbene, questi nabatei, lavorando queste pietre e esportando l'arte anche in regioni lontane, hanno fatto giungere fino a Nazareth questo stile particolare di lavorazione ornamentale della facciata delle pietre.
se ne trovano bellissime nella Grotta dei Pastori di Betlemme, se ne trovano al Santo Sepolcro di Gerusalemme e quindi abbiamo dei raffronti sicuri. Anche l'altare degli Apostoli, dopo essere stato a lungo trascurato dagli studiosi, ad una recente analisi è risultato formato da pietre di origine palestinese, rifinite con la stessa tecnica nabatea delle pietre della Santa Casa. Probabilmente fu un altare utilizzato dai primi discepoli di Gesù, che subito dopo la resurrezione trasformarono la casa di Maria a Nazareth in luogo di culto. Siamo quindi in presenza di uno degli altari più antichi della cristianità. Non solo, ma c'è un'altra prova circa l'autenticità della Santa Casa. Nelle pietre si vedono come dei marchi incisi. Si tratta di circa 60 graffiti, databili tra il I e il III secolo d.C. Tutti simboli che troviamo anche in Terra Santa, come le croci a doppio corno, le croci cosmiche e le iniziali di Gesù in ebraico. Inoltre abbiamo trovato dei resti di un uovo di struzzo, che qui è del tutto estraneo, mentre era frequente in Palestina perché gli uovi di struzzo si appendevano nelle chiese a ornamento. Ce ne sono diversi. Ma come hanno fatto queste pareti così antiche a restare intatte fino ai giorni nostri? Ebbene, questa casa a Nazareth è stata difesa gelosamente, prima dai giudeo-cristiani nel II-III secolo. Poi nel V secolo i bizantini hanno edificato una basilica più bella, artistica, che ha sostituito quella dei giudeo-cristiani. E infine nel secolo XI-XII i crociati francesi hanno costruito una monumentale basilica per cui la casa, fin dal II-III secolo, è stata sempre protetta all'interno di un altro edificio sacro. L'archeologia e gli studi edilizi, dunque, avrebbero fatto luce sull'autenticità della casa, dando sostegno alla devozione secolare che la circonda. Ma c'è ancora un altro mistero che non trova soluzione, un mistero antico e affascinante. Come hanno fatto queste pareti ad arrivare dalla Terra Santa fino a qui in Italia, nelle Marche? Chi le avrebbe portate? Per ben 7 secoli la Chiesa ha creduto che la Santa Casa fosse stata trasportata grazie all'intercessione divina. Nella notte tra il 9 e il 10 maggio 1291 il Signore operò uno dei miracoli più grandi. Fece trasportare la casa di Maria dagli angeli celesti, che in volo e per lunghi tratti di aria e di mare la portarono da Nazareth ad una località della Croazia. Dopo circa 3 anni, gli angeli spostarono di nuovo la casa, portandola sull'altro lato dell'Adriatico, in Italia. Qui la dimora di Maria fu posta prima su una collina vicino al mare, poi, dopo 8 mesi, fu posata in una selva di Recanati. Dopo qualche tempo gli angeli, ancora, portarono in volo la casa di Maria sul Monte Prodo, l'attuale Colle di Loreto, presso un campo che apparteneva a 2 fratelli. Infine, nella notte tra il 9 e il 10 dicembre 1294, gli stessi messaggeri di Dio spostarono la Santa Dimora, posandola a pochi metri fuori dal campo dei 2 fratelli, nella sua collocazione attuale, che rimaneva sopra un'antica strada pubblica. È questo il miracolo delle cosiddette traslazioni angeliche, venerate per secoli dal cristianesimo. Buona giornata, ben ritrovati a un aggiornamento con le previsioni per questo fine settimana. Tornano le piogge sul Mediterraneo, difatti l'alta pressione
verrà cacciata via proprio nei primissimi giorni di aprile da una zona di bassa pressione che invierà correnti instabili e più fredde dal nord Europa verso tutta l'Europa centro-orientale, anche l'Italia. Quindi ci attendiamo il ritorno di qualche precipitazione ed un calo delle temperature per venti più freddi di tramontana e grecale. Ulteriori dettagli e approfondimenti scaricando l'app gratuita di Trebi Meteo. Cari amici, pace e bene a tutti. Vogliamo riprendere un discorso molto bello, molto fecondo sulle parabole raccontate da Gesù e per la seconda volta lo facciamo con il professor carissimo Pasquale Giustiniani, con la professoressa Brunella De Carlo che, come vedete, c'ha anche un berretto e una chitarra, perché durante la trasmissione ci farà sentire anche, ci darà un saggio delle sue capacità anche canore, compositrice, perché è composto tu, è vero? Sì. No, questa non è una canzone che ho scritto io, è un canto della Comunità Maria a suo tempo. Attualmente anche la Comunità Gesù Risorto del Rinnovamento Carismatico la usa nel suo repertorio. Però tu la usi, la canti. È così pertinente a questo tema che oggi hai scelto nell'invito. Al momento opportuno ti inviteremo a parlarne. Professore, lei è professore di filosofia teoretica. Filosofia teoretica. Abbiamo già detto che c'entri poco con la... diciamo con i racconti per i bambini, no? Sembra un racconto. Basta ricordare il grande filosofo Platone, accanto ai ragionamenti presenta i miti, i racconti, per cui non c'è filosofia che non sia piena di racconti. E tanti racconti sono pieni di filosofia, è vero? Certo. Perché i racconti di Gesù sono pieni di filosofia e di teologia. E tu, Brunella, tu racconti le parabole nella scuola? Sì, la scuola elementare. Sono un insegnante di religione nella scuola elementare, nella scuola primaria. In un quartiere che conoscono in tutto il mondo, un quartiere di Napoli, Scampia, che è un quartiere ma che è più grande di Napoli, perché so quanti abitanti fa? Pare 60.000 abitanti. Sicuramente, in continua espansione. Un po' malfamato, però è bellissimo dal punto di vista, non so, topografico. Io quando vado lì mi sento bene, so, dei viali molto ampi, piante.
Peccato poi che è la gente malfamato. ha un buon cuore. La gente ha un buon cuore, e poi ci sono mille iniziative, l'abbiamo detto l'altra volta, mille iniziative meravigliose di volontariato, molto belle veramente. Va bene, non perdiamo tempo per parlare di Gesù e delle sue parabole. Stiamo parlando, cari amici in ascolto, in modo particolare, l'abbiamo già fatto con la parabola del seminatore. Gesù ti raccontò che il seminatore esce a seminare, ma parte del seme cade lungo la strada, parte tra le pietre, parte tra le spine, parte soltanto nel terreno buono. E poi ha detto che il regno di Dio è simile anche a un seme che viene gettato nella terra e con la sua forza cresce. Il contadino non sa neanche come, perché, ma cresce. La forza della parola di Dio, che se ti penetra nel cuore te lo spacca, o fai quello che vuole Dio oppure soffri, è vero? Perché Dio ti perseguita con il suo amore. E poi infine abbiamo parlato dell'ultima parabola, perché sono tre che si susseguono, dove Gesù parla del granello di senape che è piccolissimo, è gettato nella terra, ma dopo un po' comincia a uscire fuori dalla zolla, cresce, diventa un albero e gli uccelli del cielo vanno a cinguettare tra i suoi rami. Adesso andiamo oltre e parliamo di altre due parabole che ugualmente si somigliano, quello della perla preziosa e quello del tesoro nascosto nel campo. Quello della perla preziosa dice Gesù che il regno dei cieli è simile a un mercante che va in cerca di perle preziose, ma ne trova una veramente preziosa e cosa fa? Vende tutto quello che ha per comprare questa perla veramente preziosa. E l'altra invece è quella del regno dei cieli, è simile a un tesoro nascosto nel campo. Se uno trova questo tesoro, compra il campo per diventare padrone del tesoro. E ne vogliamo parlare con il professor Giustiniani e con la professoressa Brunella De Carlo, in arte Bruna Girasole. Bruna Girasole, ecco. Professore, allora, bisogna essere dei cercatori, come mi pare che voglia dire la prima cosa Gesù, cercatore di perle, cercatore di tesori. Sì, non Qua solo. c'è tanto pessimismo intorno a noi che sembra che ci sia solo monnezza intorno a noi, invece sono anche le perle, come dice Gesù. Cercatori, E uno più prezioso dell'altro. cercatori anche in grado di avere un buon patrimonio che bisogna comprare. Entrambe le parabole ci dicono che il protagonista compra qualcosa per avere il E la tesoro. grazia di Dio penso che sì, sia, che è sì. infinita. E no? quindi Che- bisogna avere una buona borsa di denaro, materiali nel caso dell'acquisto del campo oppure dell'acquisto della perla, oppure spirituali, che significa la ricchezza, la capacità di attingere alle proprie risorse mentali, intellettuali, culturali per acquistare. O anche rinunziare a se stessi, rinunziare alla propria vita, rinunziare per acquistare questo tesoro, che poi diremo che è il Cristo praticamente, no? Quindi allora, professore, non ci sta soltanto la monnezza intorno a noi, ma ci sono tante perle, tanti valori, è vero? E Ma il più spesso- prezioso di questi valori è Gesù, è una persona, no? Ne parleremo abbondantemente, è vero, professoressa, che è Gesù il più grande valore, la più grande perla, che vale la pena Anche San Paolo lo dice nella lettera ai Filippesi, no? Considerato spazzatura tutto quello che non era Gesù Cristo, no? Ecco, e quindi bisogna essere disposti a rinunziare, Gesù ha detto, finanche alla vita, per conquistare Lui, che è la perla più preziosa. Non vorrei tanto fermarmi però su questo fatto della perla, vorrei andare oltre e andare al tesoro. Il tesoro forse è ancora più di una perla, è un tesoro che è nascosto in un campo. Professore, mi tolgo una difficoltà, ma Gesù poteva direttamente dire: il regno dei cieli è simile a un tesoro, bisogna trovarlo, bisogna comprarlo, no, non dice così. Dice: il regno dei cieli è simile a un campo dove c'è il tesoro. Allora, professore, mi sono chiesto cos'è questo campo che io devo acquistare per trovare il tesoro. E se non compro questo campo non trovo il tesoro che è Gesù. Allora io mi sono chiesto, ho pensato cosa poteva dire, cosa poteva significare Gesù con questo campo. E la prima risposta che ho trovato, ho detto: il primo campo dove è nascosto il tesoro è proprio Lui, la sua umanità. Molti hanno difficoltà ad accettare Gesù come figlio di Dio, lo accettano come uomo, no? Lo accettano come uomo, come Jesus Christ Superstar. Altri lo rifiutano,
dicendo ma è mai possibile in un uomo c'è Dio, che un uomo sia Dio? Lo rifiutano. E invece bisogna proprio accettare questo, la teologia dal basso, cioè accettare Gesù, perfetto uomo, no? Ed è perfetto Dio. Se io non riconosco Gesù come vero uomo, e ci fu un'eresia all'inizio del cristianesimo, non una, ma che dicevano che Gesù era un essere apparente. Il docetismo. Esatto, Gesù che camminava per le vie della Palestina sembrava che camminasse, sembrava un uomo, non era uomo. Chi si comportava così non diventava padrone del tesoro, del campo e quindi del tesoro che è Gesù. È esatto questa mia interpretazione. Ma io direi che lei ha colto nel segno, perché il problema di questa parabola non è quello di invogliarci a una caccia al tesoro, ecco, ma di invogliarci all'acquisto di un campo. Di un campo, dove c'è il tesoro, dove che è c'è lui, il tesoro, che è sempre lui. Figlio di Dio. Sì, è il campo e il tesoro, potremmo dire la sua terrestrità, la sua umanità è il campo. La sua divinità, che sta dentro il campo, non toglie di mezzo il campo, lo mantiene, la sua divinità, per cui egli è un tutt'uno di campo e di tesoro. Chi ha trovato il tesoro non acquista solamente il Dio, acquista il campo in cui c'è il Dio. Quindi in questo Gesù, in quel Gesù c'è non solamente il figlio di Maria, l'essere umano, ma in quel Gesù c'è veramente il figlio di Dio eterno. E mi ricordo di quelle parole di Gesù. Gesù una volta ha detto agli ebrei: se io non fossi venuto sulla terra non avreste nessuna colpa, ma dal momento che sono venuto, se non mi riconoscete, se non mi accettate come uomo Dio, non entrerete nel regno dei cieli. Quindi, cari amici, dobbiamo accettare Gesù per quello che è. Che cosa è Gesù? Uomo perfetto, Dio perfetto. Uomo, Dio. Professoressa, è un po' difficile per i bambini della scuola elementare forse spiegare questo. Sì, ma però lo possono, ragazzi, dovete accettare Gesù. Gesù era bello, Gesù era meraviglioso, Gesù era potente, Gesù alzava il braccio e fermava i venti, alzava il braccio e fermava le acque, prendeva il pane. Io immagino il bambino che forse prima si è dispiaciuto un po' che ha dato i pani a Gesù, no? Gliel'ha torto. Io dico che Gesù è stato un po' crudele a chiedere i 5 pani al bambino, no? Ma poi il bambino si è divertito, perché il bambino vedeva che il pane si moltiplicava e mangiavano tutti, una cosa. Questo è Gesù, è meraviglioso, come uomo. Dici che non lo poteva neanche guardare in faccia perché era luminoso, era bello Gesù. Pensate quando si è trasfigurato sulla montagna del Tabor, fisicamente era bello, si presentava in una maniera straordinariamente bella Gesù. Perché dentro, quello era uomo Dio, è il verbo fatto carne, quindi è uomo Dio. Allora noi riconoscendo Gesù, come diceva San Francesco, a Natale noi celebriamo Gesù uomo, ma che è anche figlio di Dio. Non possiamo fermarci all'uomo, perché in quell'uomo c'è il figlio di Dio. Non è che c'è, è il figlio di Dio. Quell'uomo lì è il figlio di Dio. E andiamo oltre, professore, e qui vorrei fare un altro passo del gigante. Sempre domandandoci che cos'è questo campo che dobbiamo acquistare, perché altrimenti perdiamo il tesoro. Per caso sia la Chiesa, quel campo, molti dicono Gesù sì, la Chiesa no, Gesù sì, i preti no. Si può fare questa operazione? No, è un'operazione indebita, perché è come se negassimo l'umanità di Gesù. Chi disprezza voi disprezza me. Sì, di fatto Gesù ha le sue terminazioni corporee. Le sue terminazioni, che vuol dire, professore? Vuol dire che le sue mani, i suoi piedi per 33 anni circa sono stati quelli lì di quell'uomo che è nato da Maria. Sì. Ma dopo i 33 siamo anni, noi. fino agli anni nostri, fino al secolo XXI, siamo la Chiesa, il corpo di Cristo. Quindi lui continua a dare il pane agli affamati, ma attraverso di me e attraverso di te. Per cui il campo continua a predicare in Africa, in Brasile, eccetera, mandando noi. Sì. Ecco, un'antica canzone medievale ricordava: Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani per fare il suo lavoro oggi. Non ha piedi, ai piedi di tutti quelli che vanno ad annunciarlo oggi. Quindi la continuazione fisica del corpo di Cristo è la Chiesa, che noi chiamiamo anche corpo di Cristo. Corpo di Cristo. Brunella, allora tu hai fatto pure abbiamo parlato già di un canto, è vero, sì, intonato, molto attinente a queste parabole
di cui parliamo oggi. Sei disposto a farcelo sentire? Sì, perché no? Dai. Sì, dai. Parlami, Signore, rispondimi a che cosa è simile il regno tuo. Io ascolterò la tua parola e l'accoglierò dentro il mio cuore, nella mia mente, essa mi insegnerà la verità. Il regno dei cieli è simile ad un tesoro nascosto in un campo. Un uomo lo trova e lo nasconde di nuovo, e poi va, pieno di gioia va, e vende tutto quello che ha per acquistare quel campo. La 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 la, la 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 la, la 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 la. La 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 la, la 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 la. Parlami, Signore, rispondimi a che cosa è simile il regno tuo. Io ascolterò la tua parola e l'accoglierò dentro il mio cuore, nella mia mente, essa mi insegnerà la tua volontà. Il regno dei cieli è simile ad un mercante in cerca di perle. Trovatane una più bella e di grande valore. Lui va, pieno di gioia va, e vende tutto quello che ha per acquistare la perla. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Grazie, ma tu ti esibisci anche in, non so, in altri luoghi, non soltanto qui in Sì, televisione. vabbè, io animo in parrocchia, prima di tutto la messa domenicale, e però faccio anche piano bar, quindi... E comunichi la gioia sì, di cui hai parlato in questa canzone. Vogliamo continuare con il professore Giustiniani a commentare, a continuare a chiederci che cos'è questo campo, perché secondo me è fondamentale. Sì. Se ne ha parlato Gesù, vuol dire che è importante. Importantissimo. E dicevamo che il campo è Gesù stesso, certamente. La Chiesa. La Chiesa nella linea della fisicità di Gesù, perché il campo è Gesù in quanto essere umano, il tesoro è Gesù in quanto essere divino. E quindi nella linea della fisicità la Chiesa, nella quale abbiamo gli aspetti esterni, e cioè predicazione, sacramenti, opere di carità, che però sono l'aspetto esterno di un interno. La
soprannaturalità della Chiesa in quanto... Quindi non si può dire, professore, io credo in Gesù, ma non nei preti, non nella Chiesa. No, non si può dire perché... È la Chiesa che ti dà Gesù, è la Chiesa che ti dà i sacramenti. E appunto, a proposito dei sacramenti, io penso che il campo siano anche i sacramenti, no? Perché uno dice, ma perché devo andare in chiesa? Ma perché devo fare la comunione? Ma perché mi devo confessare? Eccetera. Alcuni non fanno battezzare i bambini. Bene, cari amici, noi possiamo dire che i sacramenti sono il campo di cui parla Gesù. Da acquistare. Il campo da acquistare, cioè da praticare, da fare, da accettare. Se non accetto e non pratico i sacramenti, Gesù non passa a me. Sembra complicare le cose, ma purtroppo Gesù ha stabilito così. Stabilito così la possiamo chiamare tecnicamente la dinamica dell'incarnazione. Il Dio avrebbe potuto salvarci senza mandare il figlio nella carne? Avrebbe potuto. Però l'ha mandato. Se onnipotente avrebbe potuto tutto, Non ma l'ha mandato. Non c'era bisogno che morisse per noi, però è morto per noi. Non c'era bisogno dei sacramenti, ma li ha stabiliti. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue ha la vita eterna, se no no. Sì. E poi nella linea dei sacramenti, le azioni cosiddette buone, le opere. Esatto. Il beato Giacomo Cusmano, un beato della fine dell'Ottocento siciliano, diceva: i poveri sono l'8º sacramento. Quindi noi alcune volte siamo portati a semplificare troppo la cosa, invece è un po' più complessa, cioè mano a mano che noi entriamo nella mentalità di Cristo ci accorgiamo che Cristo è esigente, che Cristo ci ha chiesto parecchie cose: credere nel Padre, credere nel Figlio e credere nello Spirito Santo, credere in Gesù, il Figlio di Dio, Dio e uomo, credere nei sacramenti attraverso i quali Lui comunica con noi, credere nella Chiesa che Lui ha istituita. La cosa è più complessa di quanto si possa pensare. Sì. Non si può mai ridurre il cristianesimo a una semplice traccia per una caccia al tesoro. Ecco, non è una caccia al tesoro, ma è una caccia al campo, e nel campo c'è il tesoro, e il campo è tutto ciò che nella linea della storia, della cultura, del quotidiano. Sembra complicare la cosa, ma è complessa la cosa. Professoressa, se gli alunni facessero questa domanda, professoressa, ma veramente è così difficile essere cristiani? No, io risponderei con semplicità, direi il tesoro prezioso è in un cuore buono, in un cuore semplice. Del resto noi siamo a immagine di Dio, quindi l'importante è non perdere quell'immagine di Dio che i bambini hanno ancora viva, vera, no? Ma io direi ancora di più. Di conservare quell'immagine di Dio e di prenderne coscienza. Questa è secondo me la ricchezza più grande. E io direi, allora, direi ancora di più. E cioè, se noi partiamo dalla Chiesa, dai sacramenti, dalle cose da fare, diventa veramente pesante e complicato. Se partiamo invece dal centro, cioè Gesù, e lo pensiamo così com'è, meraviglioso, e lo amiamo, ma viene spontaneo fare tutto quello che ci ha chiesto, anche perdere la vita, anche morire per lui, no? Assolutamente. Cioè, ma è possibile che devo perdere la vita per lui? Ma se lo ami, canti, non ci pensi del resto proprio. Nel cuore dell'uomo c'è questa sete di infinito, questo desiderio di bellezza, no? Secondo me Gesù perciò ha usato questa immagine della perla, che è preziosa e bella al tempo stesso. Ecco. Ma è vero pure che la perla è frutto di una ferita, no? L'ostrica, in effetti, viene fuori da una ferita dell'ostrica. Quindi potremmo dire che un cuore che vuole cercare Dio, un cuore che anche nella sua sofferenza può incontrare Dio, anche nel dolore si può incontrare Dio, anche da un momento difficile della propria vita, si può scoprire l'incontro con Dio, Sì. anche questo. Professore, ripeteci quella cosa che ha detto ultimamente di quel santo. Beato Giacomo Cusmano. Cusmano. È un santo del secondo Ottocento siciliano, diremmo contemporaneo del nostro più noto in Campania, padre Lodovico da Casoria. Sì. Ha detto che il povero è l'8º sacramento, testuale, per cui diversi studiosi, tra cui io stesso, che stanno reindagando a tappeto questo beato Cusmano, pensano che egli sia il dottore dei poveri. Però, professore, c'è qualche santo più santo di questo qui che dice che tutti gli uomini sono l'8º sacramento anziché solo i poveri? Sicuramente, ci sta Gesù di Nazareth, il Santissimo, il quale ha detto beati i poveri, quindi ha, diciamo,
tolto dall'immaginazione che chi più ha più conta davanti a Dio. No, io volevo dire un'altra cosa invece, cioè che noi spesso parliamo dei poveri, no? Come se fosse l'unico oggetto della nostra attenzione. Invece no, io penso che le perle di cui parla Gesù, le perle preziose, le tante perle preziose di cui parla Gesù, di cui lui è la perla più preziosa, perché è uomo Dio, noi invece siamo solo uomini, ma siamo perle, tutti, poveri, ricchi, siamo perle. Tutti coloro i quali sono capaci e sono in grado di non attaccarsi eccessivamente a un aspetto dell'esistenza. E dobbiamo considerare tutti gli uomini, in modo particolare i peccatori più che i poveri, i peccatori come l'oggetto del nostro amore, come Dio. Sì. Quindi proprio i ricchi, proprio i delinquenti devono essere oggetto del nostro amore, come Dio li preferisce. Noi diciamo preferisce i poveri, lo diciamo troppo spesso questo. Cioè Dio ama tutti, Dio è il padre di tutti, ha detto che preferisce i peccatori più che i poveri. Tutti coloro che stanno nel catalogo delle beatitudini. Ecco, sono tutte condizioni di emarginazione, di situazione sociale. Ecco, noi ci stiamo interrogando, cari amici, cos'è questo campo? Il campo sono gli uomini. E Gesù vive negli uomini, nei singoli uomini. Ciò che avrete fatto al più piccolo dei miei fratelli, cioè a qualunque uomo, l'avete fatto a me. Se io voglio conquistare Cristo, devo amare ogni uomo, non solo i poveri, non solo i ricchi, non solo i peccatori, ma ogni uomo, perché in ogni uomo c'è Cristo. Questo è il campo vero in cui c'è la perla delle perle, il tesoro dei tesori, che è Gesù. Grazie professore di aver partecipato a questa trasmissione, grazie professoressa che ci ha cantato anche questo bel canto, grazie anche a voi cari amici, a risentirci nella prossima trasmissione. Pace e bene a tutti. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Amici Trebi Meteo, bentornati a questa nuova edizione del TG di Trebi. Partiamo dall'immagine del satellite, tanto questa elaborazione è proprio nostra di Trebi Meteo, molto bella, e ci mostra questa perturbazione che sta attraversando al momento l'Italia centrale. Vedete, la nuvolosità è più estesa nelle regioni centrali, ma si sta muovendo anche rapidamente verso il sud dell'Italia. In effetti per le prossime ore ci attendiamo l'arrivo di questa perturbazione anche nelle regioni meridionali, perturbazione che porterà degli acquazzoni, dei piovaschi e che è seguita da aria più freddina e da parecchio vento, quindi attenzione anche al vento che si farà sentire nelle prossime ore e anche per buona parte della giornata di domani. Nei giorni successivi comunque alta pressione che rimonta poi sul Mediterraneo e sull'Italia, quindi la primavera tornerà protagonista un po' dappertutto rapidamente, con dei sistemi nuvolosi che per il momento rimangono sopra l'arco alpino ma sfioreranno nei prossimi giorni un po' le regioni settentrionali, però ancora una volta purtroppo senza grandi precipitazioni. Chiudiamo con le temperature
temperature. Vi dicevo che la perturbazione che sta transitando sull'Italia è seguita da aria più frizzantina, anche parecchio vento e quindi temperature in calo. Di giorno in realtà si starà abbastanza bene, anche se per questo martedì vedete comunque massime per lo più al di sotto dei 20 gradi, ma al primo mattino ci sarà bisogno di coprirsi bene. Al centro-nord scenderemo anche sotto i 5 gradi. Con questo è tutto, ma per maggiori dettagli sulle vostre località consultate l'app di Trebi Meteo. Amici Trebi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di martedì, che vedrà una rimonta dell'alta pressione sul Mediterraneo e su Italia. Si allontana definitivamente verso il Mediterraneo orientale e la Grecia la perturbazione transitata dalle nostre parti. E così, se controlliamo la nuvolosità prevista sull'Italia, vedete che resisteranno ampie zone di sereno, un minimo di variabilità nelle estreme regioni meridionali, per il resto poco da segnalare, qualche velatura poi si avvicina al nord Italia. Per quanto riguarda le precipitazioni, anche lì poco o nulla, qualche residuo piovasco nelle prime ore del giorno all'estremo sud, per il resto bella giornata di sole. Quindi in definitiva ci attende un martedì soleggiato in Italia, però vi devo segnalare intanto un po' di vento che si farà sentire stavolta soprattutto nelle regioni meridionali e diciamo anche un minimo di variabilità al sud, con qualche piovasco a inizio giornata in Puglia, sulla Bassa Calabria, poi sull'Appennino meridionale, ma sole che torna piano piano protagonista. E come temperatura, attenzione, al primo mattino valori molto frizzantini, al centro-nord anche sotto i 5 gradi e anche le massime non saranno particolarmente alte, rimaniamo ben al di sotto dei 20 gradi. Per tutti i dettagli e comunque per le vostre località consultate l'app gratuita di Trebi Meteo.
Ciao, mi chiamo Sophie e fino a qualche mese fa vivevo a Hong Kong, una metropoli di 7 milioni di abitanti. Mi sono sposata con Max, un italiano che ho conosciuto 3 anni fa mentre girava un documentario proprio qui a Hong Kong, e dopo il matrimonio, via, sono partita per l'Italia. È tutto così diverso qui. Per questo ho capito che devo viaggiare un po' per conoscere la mia nuova terra. Una mia amica per lavoro conosce un sacco di bei posti e così ogni weekend partiamo alla scoperta dei paesi del Friuli Venezia Giulia, divertendoci tra l'altro un mondo. Una cosa importante, questa non è la mia voce. Così la mia amica mi presterà la sua voce. Che bello! Sarà una gita speciale e quindi con me ho portato Lu, una mia amica di Shanghai. Grazie agli amici dell'Associazione Friulana Appassionati Carrozze, visiteremo questo paese in carrozza. Siamo in un comune che si chiama Campolongo Tapogliano. La verità è che fino a qualche anno fa erano 2 paesi ben distinti. Per una complicata serie di eredità, Campolongo fin dal 1420 faceva parte della Serenissima, mentre Tapogliano era sotto il dominio dell'imperatore d'Austria. Quindi qui c'era un confine tra 2 stati. Per anni, di notte gli abitanti si sono spostati l'un l'altro le croci dei confini e spesso arrivavano alle mani. La questione arrivò alle alte sfere dei 2 stati, ma solo nella seconda metà del 1700 si definì una chiara linea di frontiera con un trattato che pose fine alle questioni. Per ricordare la vecchia Repubblica Veneta, il leone di San Marco qui a Campolongo lo troviamo un po' ovunque. Sulla facciata del municipio, alla base del campanile della chiesa di San Giorgio, sullo stemma comunale, approvato solo 20 anni fa. Mentre a Tapogliano il tipico campanile a cipolla ci ricorda che questo era territorio dell'imperatore austriaco. Entrambi gli stati si contesero per moltissimi anni la chiesetta di San Leonardo e i suoi terreni. Così gli affittuari di questi campi non sapevano mai se dovevano pagare le tasse a Venezia o a Vienna. Un bel problema. Dovevano rispettare i proclami di quale stato? Cari amici, benvenuti sul mio canale. Dove vi porto oggi? Ho pensato di portarvi in uno dei borghi caratteristici del Friuli, che ha fatto parte anche della lista dei borghi più belli d'Italia. Parlo di Valvasone, che è in provincia di Pordenone, è un centro che conta oggi poco più di 2200 abitanti. Si trova lungo il fiume Tagliamento, al confine tra la provincia di Udine e quella di Pordenone. È un borgo medievale costruito attorno a un castello, le cui prime testimonianze risalgono al 1206, anche se le sue origini si dice che risalgono all'età romana. Il suo nome deriva dal casato Valvason Cucagna,
che ha gestito il castello a partire dalla seconda metà del 1200. È stato danneggiato, ristrutturato più volte e oggi appare come un bel palazzo rinascimentale. Nel corso dei secoli ha ospitato varie persone note e importanti, come ad esempio Papa Gregorio XII nel 1409, Papa Pio VI nel 1782 e anche Napoleone Bonaparte nel 1797. Per le riprese volevo portare anche il mio drone Mavic Mini, ma andando su YouTube ho visto che il collega Adolfo Melilli ne aveva già fatte di belle, per cui ho pensato che non ne valeva la pena. E quindi ho deciso di utilizzare queste riprese e fare pubblicità al mio collega. Mi dimenticavo, per la musica ho deciso di dare spazio a due youtuber che a me piacciono tantissimo, gli Overdrive Duo. Andiamo! Durante le recenti fasi di restauro di alcune case sono venuti alla luce antichi e preziosi affreschi. Nell'edificio del mulino, oltre a un trittico e un leone marzano, si è rinvenuta la data di costruzione del vecchio mulino e della ruota Irma. Questo manufatto antico, dal mio punto di vista, sono una caratteristica di questo borgo molto interessante.
Amici di Trebi Meteo, ben ritrovati ad un nuovo appuntamento previsionale da IM Parigi, giornata di lunedì con una certa variabilità e instabilità sull'Italia centro-meridionale, poiché attraversata da un fronte freddo, il quale sarà poi in graduale allontanamento entro fine giornata verso est. In dettaglio osserviamo le precipitazioni che tale perturbazione favorirà. Ebbene, saranno nevose sull'arco alpino, quote medio-alte. Si tratta invece di piogge e rovesci al centro-sud a carattere sparso, fenomeni localmente anche a sfondo temporalesco, principalmente sulla fascia adriatica, ma si tratta di precipitazioni di breve durata, ma saranno accompagnate da una forte ventilazione. In definitiva, ci attende un lunedì con molta variabilità e instabilità al centro-sud, come osserviamo precipitazioni sparse, a tratti anche fenomeni temporaleschi. Addensamenti anche sull'arco alpino con deboli nevicate, soleggiate invece altrove, attenzione solo alla ventilazione poiché soffierà a tratti anche intensa, le temperature massime di conseguenza perderanno qualche grado. Per il momento è tutto, maggiori dettagli come sempre vi attendono sull'app di Trebi Meteo. Carissimi amici, pace e bene a tutti, abbiamo dedicato una trasmissione alle apparizioni della Madonna a Ischia, Zaro, un paesino dell'isola di Ischia nel Golfo di Napoli. Penso che abbiate sentito parlare, forse non tanto delle apparizioni della Madonna, ma di Ischia avrete sentito parlare. Lì dicono, per chi ci crede, che da 21 anni appare la Madonna. Prima erano un gruppetto, tra loro c'era anche un ragazzo che poi è diventato sacerdote, e adesso sono praticamente due giovani spose, una si chiama Simona, un'altra si chiama Angela, alle quali periodicamente appare la Madonna e vanno tante persone anche dall'estero per assistere a questa estasi in cui entrano tutte e due mentre appare la Madonna. Nella precedente trasmissione abbiamo avuto in studio Anna Maria Baratto e Stefano Petrazzuolo. Oggi abbiamo invece Anna Patrizia Alfieri. Buonasera. Sei anche tu poeta? No. No, non sei poeta, però sei parente di Vittorio Alfieri. Sì, c'è un legame e reale. Allora, sei fantasioso forse un po' anche tu, va bene. E poi abbiamo anche Maria Lauro, anche Lauro è un nome ridondante a Napoli, vero? Lauro, quante cose richiama Lauro. Benvenuti nei nostri studi. Cara Patrizia, Anna Patrizia, senti, ci vuoi descrivere un po' che cosa avviene là? Perché si parla di un bosco, si parla di centinaia di giovani, di persone che vanno in questo bosco, si parla dei messaggi della Madonna e qualche volta si dice che sono anche preoccupanti, si dice che addirittura la Madonna fece vedere l'abbattimento delle torri di New York, ma prima ancora che succedesse. Insomma, che cosa succede lì a Zaro? Dunque, da quando la Madonna appare nel bosco di Zaro, all'incirca intorno alle 15, 15:30. Di ogni giorno? No, del 26 di ogni mese ci si raduna in preghiera in questo bosco. Naturalmente le persone che adesso frequentano il bosco arrivano prima anche per preparare, no? il cuore, l'anima al momento di preghiera. C'è qualcuno che spiega un po' la storia, una persona, eccetera. Sì, che spiega. E poi arrivano... poi arrivano le ragazze, Angela, le signore ragazze, Angela e Simona, che anche loro si soffermano prima un momento in una loro preghiera personale. Dopo, cari amici in ascolto, dopo fra pochi minuti vedremo Angela e Simona in un piccolo filmato che abbiamo realizzato. Sì. Dunque loro un momento prima si soffermano in preghiera personale insieme al sacerdote, Don Ciro Vespoli, dopodiché insieme iniziamo, con tutte le persone presenti, si inizia la recita del Santo Rosario.
durante la recita del Santo Rosario a loro è dato di ricevere per grazia. Si interrompe perché mi pare verso Loro il terzo, vanno in estasi, verso il terzo mistero, ma verso il terzo, verso il quarto, quando arriva la Madonna. Cioè cadono in ginocchio. Loro già sono in ginocchio perché sono solite pregare in ginocchio, quindi hanno questo momento di estasi. Vivono quindi per il momento e la durata che... Ma è vero questo fatto, come dicevo, no? Che alcuni messaggi sono preoccupanti, fanno un po' di paura. Veramente i messaggi Per esempio, non sono assolutamente preoccupanti, nel senso che non infondono timore. Per modo di dire, perché uno degli ultimi messaggi faceva vedere che c'era il Papa vestito solennemente davanti a San Pietro e la cupola di San Pietro che scoppia. Uno ha paura, no? Allora, sicuramente loro oltre al messaggio, la Madonna oltre a dare un messaggio, in alcune situazioni loro hanno anche da vedere, hanno delle visioni in cui praticamente a loro è dato di vedere delle cose. Nell'ultimo messaggio, come lei sta facendo ricordo, è stata vista questa visione particolare che in fondo deve essere interpretata. Anche io, Anna Maria, anche io quando ho letto questo messaggio con questa visione, cioè la gente vede la cupola del Vaticano di San Pietro che scoppia, mi sono preoccupata anche io, ma in realtà si tratta di come si interpreta, perché poi continua la visione e la vedente vede come tanti sacerdoti per terra, morti. Alcuni morti, e anche altri che pregano anche questo è brutto, ma poi arriva il bello, e cioè che arriva la Madonna e tutti questi sacerdoti che erano morti si rialzano. E questo è il messaggio, non la cupola che la Madonna con questa apparizione, con questo quadro, direi, ha voluto dire che ci sono delle cose che vanno male, ma la Madonna può risolvere tutto, no? Certo, ma infatti i messaggi che possono sembrare catastrofici, pericolosi, preoccupanti, non devono essere così letti, ma sono degli inviti continui, dei moniti anche a farci ritornare sulla retta strada, perché non è che camminiamo tutti quanti bene. Poi. Certo, Maria Lauro, dicevo che il tuo cognome ci ricorda qualcuno molto ricco, non è a caso che lo dico, perché tu sei la presidente di un'associazione che avete comprato tutto il bosco o una parte, non so, spiega un tantino, l'hai fatto con i soldi tuoi, non so, sei ricca. No, a prescindere dal fatto, non so se lei si vuole riferire ad Achille Lauro, io non so nemmeno se sono una lontana parente. La cosa che posso dire è che quando nell'ottobre del 94, quando sono iniziate le apparizioni, si andava in questo appezzamento di terreno che abbiamo scoperto fosse di proprietà privata. Per tutto il corso del 95, fino a quando nel 2007 si è posto il problema che il proprietario doveva vendere questo pezzo di terreno. E proprio nel 2007, sotto invito della Madonna, abbiamo costituito questa associazione, l'Associazione Madonna di Zaro, che è una Onlus. Abbiamo, sia singolarmente sia con altri amici, abbiamo raccolto soldi, abbiamo chiesto l'aiuto alle persone e nel giro di brevissimo, perché la cifra era piuttosto consistente che ci veniva chiesto per comprarlo, e nel giro di un anno, e per essere precisi, il problema si è creato l'8 dicembre all'Immacolata e l'8 dicembre successivo abbiamo chiuso il compromesso e abbiamo raccolto i soldi. Quindi abbiamo comprato il terreno perché il proprietario era in fin di vita. E il figlio avrebbe venduto tutti gli appezzamenti di terreno, compreso l'appezzamento dove avvenivano le apparizioni. Quindi l'abbiamo comprato. Sì, ho capito bene, quindi anzitutto non l'hai comprato con i soldi tuoi? No, non solo i miei, anche io ho partecipato. Anche tu hai dato 100 euro. Ho partecipato, ma tante persone hanno partecipato a comprare il terreno. Ma sentivo dire, non so quando ci sia vero, che poi lì dovrà sorgere una grande chiesa. Perché quando sono venuto lì una veggente, mi pare che era Angela, mi pare, mi ha indicato anche il posto dove verrà questa grande chiesa. È vero questo? In realtà loro hanno molte indicazioni dunque sul posto.
E in realtà la prima cosa, l'associazione dobbiamo tutelare il posto, accogliere i pellegrini e creare cenacoli di preghiera e nello stesso tempo diffondere i messaggi. Questi sono i principi che noi come associazione ci siamo posti. Poi per quanto riguarda quello che lei dice in particolare, in realtà si parla di un futuro e si parla anche di un eventuale santuario che le stesse veggenti hanno visto, però su questo andiamo molto cauti. E innanzitutto quello che in questo momento è importantissimo è aspettare i lavori della commissione. Parla un po' di questa posizione della Chiesa, di questa commissione, che in che cosa consiste? In realtà la Chiesa ad Ischia, a partire dal 95 con Perché il vescovo, è diocesi Ischia, c'è un vescovo ad Ischia. Con il vescovo che allora ha assistito alle apparizioni, era vescovo durante le prime apparizioni, Monsignor Antonio Pagano, come in seguito padre Filippo Strofaldi, sono stati sempre molto attenti, molto vigili. Hanno assistito alle apparizioni anche loro? Erano vescovi del momento e hanno avuto la possibilità di poter parlare anche con gli stessi veggenti, anche perché a Zaro... No, voglio capire, hanno parlato con i veggenti o stavano lì durante le apparizioni? No. Questo, durante l'apparizione no. Almeno durante l'apparizione Quindi non hanno solo parlato con i veggenti. Che poi possano essere stati in modo privato, questo noi non lo sappiamo. E erano molto attenti, avevano comunque preposto un sacerdote del posto che seguiva i ragazzi e che raccoglieva tutti i messaggi, fino ad arrivare ad oggi, ad agosto del 2014, quando il nuovo vescovo, Monsignor Pietro Lagnese, ha istituito una commissione che sta già lavorando da un anno, anche in modo piuttosto solerte. È una commissione costituita da vari teologi, ma sacerdoti e laici. Anche da due autorevoli docenti in Mariologia come il professor Salvatore Perrella e il professore Alfonso Langella. Quindi noi adesso aspettiamo. Quindi ci aspettiamo un po' il responso, poi vediamo. Stanno lavorando di buona lena, quindi e poi Bene. Quello che sarà il futuro vedremo. Ma è stata la Madonna però a dire di acquistare il bosco, se ho capito bene. La Madonna stessa. E portava molta fretta perché perché il proprietario era in fin di vita, era malato, aveva un Viva Gesù, viva Maria. Cara Anna Patrizia, la Madonna in questi messaggi, l'abbiamo già accennato nella precedente trasmissione, quando appare la Madonna ai veggenti, appare sempre vestita in una maniera diversa, vero? Intanto se ci dici come appare, per esempio, con la corona in testa, non so. La mamma regina del bosco di Zaro precisamente è vestita con un abito bianco, ha un cuore di rose che fuoriesce dal petto, cioè proprio piazzato sul petto, un manto azzurro, sui piedini che sono comunque staccati sempre dal suolo, ha altri boccioli di rose, ha le mani aperte proprio per accogliere noi figli, quindi nello stesso tempo per accogliere le nostre richieste. E dicono che è di una bellezza. Ed è di una bellezza, non è molto chiara, di carnagione, degli occhi azzurro-verdi che sono indescrivibili a quello che dicono le veggenti. È di una bellezza indescrivibile, qualunque bellezza sulla terra non è paragonabile. Ecco, allora la Madonna appare sempre vestita in una maniera diversa. Io mi ricordo che quando cominciò ad apparire la Madonna, cari amici, questo non dovete ridere perché quando cominciò ad apparire la Madonna a Medjugorje, io feci io ero all'inizio di queste trasmissioni televisive, 30 anni fa, e intervistai un giornalista di un giornale che non vi nomino, di Napoli, il quale fece l'obiezione intelligentissima, guarda, veramente straordinaria. Dice, ma che la Madonna c'ha un armadio in paradiso? No, non è così. È intelligentissimo questo, come no? La Vergine Santa... Cari amici, non è questione di armadio, il Dio è spirito, la Madonna
è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Anche Gesù è andato in cielo con il suo corpo, ma è spiritualizzato. Cioè, come dice San Paolo, noi non sappiamo adesso come saremo in cielo. Saremo dei raggi di luce, non abbiamo l'armadio, per amor di Dio. Non è che ci mettiamo una veste, però il modo di vestirsi della Madonna annuncia qualcosa. Annuncia, esatto. Se è vestita di nero vuol dire che dirà qualche cosa. Allora, è così. Lei me lo insegna, Padre Fiorenzo, cioè la Madonna non trasmette il messaggio solo a parole, ma lei trasmette il messaggio anche nel modo in cui appare. In tutte le altre apparizioni anche già riconosciute dalla Chiesa, vedi quella di Lourdes, vedi quella di Guadalupe, è comunque circoscritta al luogo, al momento storico, alla cultura del luogo. Nello specifico Azzaro parla all'umanità intera e non è soltanto relativa all'Italia o all'isola di Ischia, ma è comunque un messaggio rivolto all'umanità. E lei ogni volta nell'esprimere anche a parole, a noi uomini, esprime anche ai nostri, alle nostre sensibilità, ai nostri cuori, al nostro animo, che noi stessi, poi grazie all'azione dello Spirito Santo, dobbiamo cogliere un messaggio che si identifica nella tipologia, proprio nella tipicità del vestito, del modo in cui si presenta. Il 26 ottobre 2015 la Madonna apparve con una corona regale sul capo. Perché? Perché stava per dire nel messaggio poi: io sono la madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Quindi quella corona, quel modo di vestire splendido, voleva significare con i gesti, con i colori, quello che lei era, la regina del cielo e della terra. Così come è anche importante il fatto delle rose, perché la Madonna appare con le rose, perché ci riporta alla preghiera del Santo Rosario. La rosa e appunto ci io su questo ti volevo un po' chiedere. La Madonna ha chiesto di recitare il Rosario della Pace e il Rosario della Risurrezione. Che differenza c'è? Il Rosario canonico, la Vergine Santa Azzaro ha chiesto di recitare ogni mercoledì il Rosario della Pace e mentre nell'occasione della ricorrenza dell'Immacolata, del Santo Natale e della Santa Pasqua, il Rosario della Risurrezione, che è strettamente legato alla croce mistica. Ecco, di questo vorrei che mi parlasse un po' Maria. Cos'è questa croce mistica? La croce mistica è una croce reale che sta lì, di legno. Una croce reale che noi portiamo in processione in queste occasioni di cui ha parlato Anna Patrizia ed è legata a diverse apparizioni che Don Ciro Vespoli ha avuto. La vedeva spesso durante alcune apparizioni e in un'apparizione specifica gli è chiesto di andare a Fatima perché lì l'avrebbe trovata senza ulteriori spiegazioni. Don Ciro si reca a Fatima con la famiglia e cercava di capire dove potesse trovarla. In realtà aveva pensato anche di trovarla in negozi di souvenir come un oggetto. Si reca alla cappellina della Madonna di Fatima, ha la visione e riceve il messaggio. Subito dopo la mamma lo chiama per indicargli una fiaccolata. La fiaccolata si avvicinava al luogo, alla cappellina, e c'era una persona che guidava la fiaccolata con questa croce che lui aveva visto in visione e resta molto colpito di questa cosa. Per avere ulteriori spiegazioni chiede al sacerdote del gruppo la sera stessa in albergo dove avesse potuto prendere quella croce. Il sacerdote spiega che l'aveva trovata in un ripostiglio, l'aveva ripulita e l'aveva usata per quella fiaccolata. E adesso sta nel bosco, vero? Adesso l'ha riprodotta, no, quella l'ha riprodotta? L'ha riprodotta perché l'ha ripresa il sacerdote, ma noi l'abbiamo riprodotta. Sta nel bosco e la Madonna dice che chi prega davanti a quella croce ha delle particolari grazie, mi pare. Sì, è particolare ed è legato e soprattutto durante le apparizioni in vari momenti viene dettato a Don Ciro il Rosario della Resurrezione, quindi sono strettamente legati, anche nelle stesse litanie
c'è la litania Santa Croce Mistica. Meraviglioso. Cari amici, abbiamo ascoltato Anna Patrizia Alfieri e Maria Lauro su queste cose prodigiose, straordinarie, belle, di ciò che avvengono nel bosco di Zaro, nell'isola di Ischia, e abbiamo parlato dei messaggi della Madonna e delle apparizioni. Io vorrei pregare la regia di mandare in onda il filmato che abbiamo visto già nella precedente trasmissione, lo vogliamo vedere anche adesso. Intanto saluto Anna Patrizia e Maria Lauro, perché subito dopo il filmato, cari amici, avremo due altre persone, sono quelle di cui vi ha parlato un ospite della precedente trasmissione. Si parlava di un uomo che era andato in coma, era quasi morto, e che invece attraverso le preghiere riprese vita, e li conoscerete questo signore, la sua signora, eccetera, subito dopo il filmato. Intanto prego la regia di mandarlo in onda. Ricordo quest'uomo durante il mistero glorioso della nascita di Gesù. Ave Maria, piena di grazia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Gesù. Ho visto mamma, aveva un velo bianco sul capo, con la corona da regina, sulle spalle un manto rosso e un vestito verde, in vita una cintura d'oro. I suoi piedi scalzi poggiavano sul mondo. Tra le braccia aveva Gesù bambino, vestito con una tunica rossa, sul capo una corona da re, e tra le sue piccole manine stringeva un piccolo globo del mondo. Sia lodato Gesù Cristo. Oggi e sempre, sia lodato. Cari figli, vengo a voi come madre di tutti i popoli, regina dei cieli e della terra. Figli miei, io sono la porta, il mezzo e non il fine. Io vengo per portarvi tutti al mio amato figlio Gesù. Egli, figli, vi ama immensamente e ha dato la sua vita per ciascuno di voi, per salvarvi. Figli miei, io vi amo, vi chiedo ancora preghiera. Figli miei, come una madre veglia sul suo neonato che dorme nella culla, così io veglio su ciascuno di voi. Ma, ahimè, figli miei, troppe volte voi non ascoltate la mia voce, e fuggite lontani da me, così lontani che io non riesco più a proteggervi come vorrei. Figli miei, il Signore Dio Padre, nel suo immenso amore, vi ha creati liberi anche di non amarlo, di allontanarvi da Lui. Figli miei, vi prego, ascoltatevi, lasciatevi amare, lasciatevi cullare tra le mie braccia. Figli miei, vi amo e ancora una volta vi chiedo preghiera per la mia amata Chiesa, per i miei figli prediletti, che sono i più tentati e che spesso cadono, trascinando con sé tante anime. Figli miei, vi amo e sono felice di vedervi qui riuniti nel mio bosco benedetto, luogo di grandi grazie. Passo in mezzo a voi e vi accarezzo, accolgo le vostre preghiere e le pongo ai piedi di Dio Padre. Vi amo, figli. Adesso vi do la mia santa benedizione. Grazie per essere accorsi a me. Questo pomeriggio mamma si è presentata come regina e madre di tutti i popoli. Era avvolta in una luce bianchissima, era completamente vestita di bianco, i bordi del suo vestito erano dorati. La mamma aveva il mondo sotto i suoi piedi scalzi, nelle mani giunte in preghiera una lunga corona di luce del Santo Rosario. Alla destra di mamma c'era San Michele Arcangelo, era grandissimo, come un grande condottiero, aveva la spada sguainata e scintillante. La teneva ferma, puntata verso il basso, sopra l'Italia.
La mamma era triste, una lacrima scendeva sul suo volto. Sia lodato Gesù Cristo. Cari figli, grazie che anche quest'oggi avete risposto a questa mia chiamata. Vi amo figli, vi amo immensamente e vedervi qui numerosi a riempire il mio bosco benedetto mi riempie il cuore di gioia. Figli miei, anche quest'oggi vengo ad implorare preghiera. Vi prego figli, pregate, apritemi i vostri cuori e fatemi entrare. Figli amatissimi, tempi duri vi attendono, ma voi non temete. Io vi sono accanto e prego e imploro misericordia per ciascuno di voi. Figli miei, vi prego di non giudicare, ma di perdonare. Il giudizio non spetta a voi, ma a Dio. Uno dei peccati più gravi è quello di pensare di non essere perdonati da Dio. Non pensate questo, figlioli. Non c'è nessun peccato così grave da non poter essere perdonato. Chiedete perdono, affidatevi al mio cuore immacolato e così vi farò passare per la sorgente d'amore che porta a mio figlio Gesù. Figlioli miei, ancora una volta vi chiedo di confessarvi e di restare davanti a mio figlio presente nel Santissimo Sacramento dell'altare almeno 10 minuti al giorno. Pregate figli, pregate per la salvezza dell'intera umanità e pregate San Michele Arcangelo che protegga l'Europa. Pregate e non temete, io vi amo e vi tengo tutti nella culla del mio cuore. Voi siete i miei bambini e io tengo a ciascuno di voi, tengo a voi come a mio figlio Gesù. Pregate ancora per la Santa Chiesa e per tutti i miei figli prescelti. Benedico tutti, in modo particolare, e benedico tutti i sacerdoti qui presenti, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ecco, cari amici, abbiamo voluto farvi rivedere questo breve filmato realizzato a Zaro, nell'isola di Ischia, il 26 ottobre 2015. Abbiamo assistito, per chi ci crede sempre, all'estasi delle due veggenti che poi ci hanno fatto anche sentire uno dei due messaggi dati dalla Madonna. Come vi promisi, non abbiamo mai accennato, cari amici, che anche a Zaro, come a Medjugorje, ci sono 10 segreti dati dalla Madonna, che essendo segreti ovviamente non li conosciamo. Basta sapere che ci sono anche questi 10 segreti che la Madonna dà come prova, che in modo che quando si avverano si possa dire allora veramente, ecco, la Madonna ci è apparsa, veramente la Madonna ha detto delle cose vere. Vi promisi che avrei fatto venire in studio, ecco, i due coniugi, Maria e Giuseppe Castaldo, ai quali do il benvenuto. Grazie. Perché nella precedente trasmissione si parlò di un signore che stava in coma, ed eccolo qua, il signor Giuseppe Castaldo, e si parlò di una signora che aveva il glaucoma, ma invece di pregare per la sua guarigione, pregò per la guarigione del signor Giuseppe, e poi la Madonna fece il miracolo a tutte e due, perché guarirono tutte e due. Vogliamo sentire un po' la storia dalla signora Maria, che è la sposa di Giuseppe. Dobbiamo sempre dire grazie a Liliana che ci ha dato l'opportunità di conoscere la Madonna di Zaro attraverso quello che dico io, un vero e proprio miracolo. Tu allora conoscevi Zaro, le apparizioni? No, me l'ha fatto conoscere Liliana. E ti ha dato un'immaginetta? Mi diede un'immaginetta e la portai in ospedale passandola sul torace a mio marito, perché i medici mi avevano detto: signora, 3 sono le opzioni, o le ridiamo un vegetale su una sedia a rotelle, o suo marito finisce i suoi giorni qui in rianimazione, o ci vuole un miracolo. Un miracolo. In quel momento mi sentii persa, abbandonata da tutti e diedi spazio al mistero. Sinceramente mi aggrappai a quell'immaginetta, entrai in rianimazione, gliela passai sul torace, perché i medici dicevano: stiamo provando a stubarlo, ma non respira autonomamente. Signora, facilmente suo marito non ce la fa. Ha i suoi 72 anni, i suoi acciacchi legati all'età, per cui si metta tranquilla. Ma chiaramente mi aggrappai a questa immaginetta, pregavo disperatamente e la lasciai sotto al materasso in rianimazione. Questo il giorno 27. Il 26 settembre Liliana era stata nel boschetto a pregare. Il giorno dopo andai a colloquio con i sanitari e mi ricevette una dottoressa con un sorriso radioso e disse ai miei figli: ragazzi, papà ce l'ha fatta, sta avendo cenni di ripresa.
Infatti entrammo e lui biascicava qualche parola, diceva qualcosa. Ma voi attribuite questa cosa alla Madonna semplicemente perché avete messo l'immaginetta della Madonna? No, c'è da dire questo anche, in onor del vero. Un grande applauso va anche alla sanità, perché bisogna dire Beh, è che chiaro. c'è la buona sanità, Certo, esiste, ci dobbiamo credere. Però, padre, quando... Ma lui ha avvertito qualcosa? Tu di questo fatto dell'immaginetta non ricordi niente? Lui non sa niente, né del ricovero, né dell'intervento, né del coma. Quando si è risvegliato poi mi ha detto cose che mi ha lasciato stupita. Questo Ecco vorrei perché sentire. ci credo. Questo vorrei sentire. Che cosa? Lo vuol dire lui? Ho visto un bosco pieno di luce. Mi è sembrato proprio come stare in un limbo, sospeso, e vedere questo bosco con luce forte, bella, che non ho mai visto. E da allora ha cominciato a prendere coscienza? Sì, dopo ho incominciato a prendere coscienza perché la mia signora mi teneva la mano, mi stringeva per sentirmi come per dire sei vivo, mi stringeva e mi parlava per farmi essere cosciente. E siete mai andate poi nel bosco di Ischia e corrispondeva un po' a quello visto? Liliana mi ha portato, lui per motivi di salute non è mai venuto? no. Però Liliana mi portò a pregare e feci la mia testimonianza, perché io ci credo, io l'ho vissuto sulla mia pelle, io l'ho respirata questa... E quanto tempo fa è avvenuto questo fatto? 3 anni fa, a settembre del bene. 2012, Adesso non ha riportato esiti, niente, sta benissimo, forse si può dire pure meglio di prima. Voi siete cattolici tutte e due, Sì. praticanti? Sì, praticanti, Sono sì. stato anche nelle comunità, sono fatto che capo comunità Neocatecumenale. nella chiesa di Sant'Anna in Afragola. Ma continuando una vita precedente così religiosa oppure prima Sì, non sempre, era? Sempre. Già mio padre Adesso era di più. presidente dell'Associazione Cattolica dei Sacri Adesso un Cuori. poco in più. Poi io sono stato nell'Associazione della chiesa di Sant'Anna, poi sono partito in polizia e ho fatto 40 anni fra fuori e dentro. Insomma. Quindi lei è un ex poliziotto? Un ex maresciallo della polizia. Bene, cari amici, ringraziamo i coniugi Castaldo che Grazie ci hanno a lei. portato questa bellissima testimonianza. Ripeto, noi a queste cose siamo liberi di crederci o no finché non si pronunzia la Chiesa, no? Siamo liberi di crederci o no, però è sempre meglio, quando non abbiamo niente in contrario, è sempre meglio credere, quando abbiamo niente in contrario. Perché se la Madonna appare, molti dicono che sono inutili le apparizioni della Madonna. Allora io mi domando, le apparizioni di Lourdes, di Fatima, che sono approvate dalla Chiesa, quindi sono vere, sono cose inutili? Assolutamente no. Se la Madonna è apparsa a Fatima, a Lourdes, vuol dire che è utile, almeno utile, non so se sia necessario, ma utile all'umanità, il fatto che appare. E poi a me mi commuove in un modo particolare il fatto che la Madonna ogni volta che appare, mi ricordo quando chiedeva alle veggenti di Fatima, di Lourdes, puoi venire, puoi farmi il favore di venire qui, c'è la Madonna, la regina, che chiede il favore. Grandioso. E poi alla fine che ringrazia, grazie che siete venuti. Cioè la Madonna è contenta che noi andiamo. Non ci scarichiamo facilmente dicendo, va buoni, ci crederà, Maronna, non c'è bisogno che io vada. La Madonna è contenta se noi andiamo. E ripeto, se appare vuol dire che è almeno utile all'umanità. Cari amici, grazie. Io ci credo moltissimo perché, come mi diceva la mia signora, che io avevo 41 di febbre, avevo una broncopolmonite. E la broncopolmonite, il primario disse, come si fa in un giorno a non apprezzare più niente? Quindi per me è stato un miracolo. Cose che solo Dio e la Madonna sanno fare. Cari amici, grazie agli ospiti, grazie a voi per averci seguiti fino a questo momento, a risentirci nella prossima trasmissione. Un bacione, a risentirci nella prossima trasmissione. Pace e bene a tutti. Pace e bene. Pace e bene.
Benvenuto al pubblico di Confini del Sacro per questa puntata speciale dedicata a padre Gabriele Amort, forse l'esorcista più noto al mondo. Tutta la sua vita è stata all'insegna di questo delicato ministero e noi che lo abbiamo conosciuto sappiamo con quanta dedizione lo faceva. Da quel lontano 1985, anno in cui è stato nominato esorcista ufficiale della diocesi di Roma, sono stati migliaia gli esorcismi da lui fatti, con oltre 600 richieste al giorno. Solo qualche tempo fa era stato insignito della medaglia della liberazione dal prefetto di Roma e dal ministro della difesa per il suo ruolo svolto nella lotta partigiana in Emilia. Noi in passato ci siamo occupati di esorcismi e preghiere di liberazione e ovviamente padre Amort è stata una voce indispensabile. Padre Amort, lo ricordiamo, ha fondato anche l'Associazione Internazionale degli Esorcisti, riconosciuta nel 2014 dalla Santa Sede. Il presidente dell'Associazione degli Esorcisti oggi è padre Francesco Bamonte, esorcista anche lui. Ecco cosa ci ha detto. Noi sacerdoti esorcisti di tutto il mondo siamo immensamente grati a Don Gabriele Amort per tutto quello che ha fatto riproponendo e valorizzando nella Chiesa il ministero degli esorcismi. Apparentemente burbero, in realtà era schietto e sincero con tutti e noi esorcisti siamo rimasti sempre profondamente ammirati per la sua grande spiritualità incarnata nell'intensa vita di preghiera. In particolare abbiamo ammirato il suo prodigarsi nell'accompagnare con grande umiltà, con grande fede e carità, coloro che erano tormentati dal maligno. Ci hanno edificati la premura e l'amore con cui sosteneva questi fratelli e queste sorelle sofferenti e come li incoraggiasse nel duro cammino della liberazione, così che essi ritrovavano fiducia in Dio e forza nella sua grazia. Eravamo ammirati per la sua capacità di sdrammatizzare le situazioni più critiche e creare un ambiente sereno durante gli esorcismi, comunicando calma in tutti e consolando i cuori più sofferenti. Ci ha anche colpiti nei momenti di relax e nei suoi colloqui amichevoli il suo personale senso di humor, la sua capacità di raccontare qualche aneddoto che si concludeva con una sonora risata che risollevava lo spirito dei presenti. Nei giorni successivi alle dimissioni di Benedetto XVI, padre Amort è venuto da noi in studio, qui a TV2000. Con lui abbiamo fatto il punto sulla situazione del Ministero dell'Esorcismo. Ci sono certe realtà, certi argomenti fondamentali nella vita umana di cui non si può non trattare, anche se il mondo d'oggi vorrebbe non parlarne. E infatti del diavolo si parla pochissimo. Si parla pochissimo. Perché secondo lei se ne parla troppo poco del diavolo? Se ne parla poco perché dà fastidio, se ne parla poco perché non ci si crede, se ne parla poco perché si pensa che sia inutile parlare del diavolo, mentre invece è straordinariamente utile, direi è assolutamente necessario. Io, Dio piacendo, in questi pochi minuti in cui siamo insieme cercheremo di darne anche i motivi. Cosa sono gli esorcismi? Sono quei poteri, quelle preghiere potenti che il Papa ci ha dato, e lui è Gesù Cristo che ha dato la potenza a questa preghiera, a queste preghiere, il potere di vincere Satana, di cacciare via Satana. Quando ha detto, Marco 16, 17, coloro che credono in me, occorre fede in Gesù Cristo, se no non conta niente, nel mio nome cacceranno demoni. Con la forza del nome di Gesù, ognuno di noi ha il potere di cacciare i demoni. Aggiungo, sottolineo, ognuno di noi, non soltanto gli esorcisti. Allora, qual è la differenza però
Padre Amort, perché lei può fare come sacerdote, esorcista delle cose e io laico, che non sono consacrato, non ho fatto il voto, non ho ricevuto il sacramento dell'ordine, non posso fare delle altre? Qual è la differenza? Anche lei ateo può cacciare demoni. La differenza è questa, che quando la Chiesa nel IV secolo in pratica ha istituito il sacramentale dell'esorcistato, che prima non esisteva, e tutti, uomini, donne, giovani, adulti, se la sentivano, cacciavano i demoni. E ancora adesso gli ortodossi non hanno mai accettato il sacramentale dell'esorcistato, ritengono che chi se la sente lo ritengono un carisma personale, chi se la sente può cacciare demoni, anche se in pratica la gente, quando ha bisogno di un esorcista di cacciare demoni, si rivolge ai conventi. Tutti i conventi, tutti i monasteri hanno almeno un esorcista, e nella Chiesa ortodossa cercare un esorcista è come da noi andare in un santuario mariano e suonare il campanello per chiamare un confessore. È una cosa semplicissima, mentre da noi, purtroppo, per motivi che diremo, per secoli e secoli di abbandono, è diventato un problema di Stato. Quando uno ha bisogno di un esorcista, è diventato un problema di Stato andarlo a trovare. Pochi e molte volte mal preparati. Satana non ha solo il potere di cui si era tenuto conto prima, il potere di possedere le persone, il possesso di una persona, cosa straordinaria, che non è neppure l'attività principale del demonio. L'attività principale del demonio è tentare l'uomo al peccato, portarlo lontano da Dio e tirarselo all'inferno. Questa è l'opera principale del demonio, a cui tutti siamo soggetti. Tante volte mi hanno chiesto la mia memoria e la mariologia se anche la Madonna è stata tentata dal demonio. Certo, quando? Dalla nascita alla morte. È diverso dal peccato originale, ovviamente, la tentazione del demonio. Questa è l'azione ordinaria del demonio. Però il demonio ha anche questa azione straordinaria, eccezionale, di poter possedere le persone, e si era fermato il rituale degli esorcismi a liberare le persone che venivano possedute dal demonio, ossia in cui il demonio entrava con la sua forza spirituale. Il demonio è un essere spirituale, non è corporeo come noi, quindi non è un uomo che entra dentro un altro uomo, è una forza spirituale che entra dentro un uomo e lo comanda, perché quando il demonio possiede una persona, si serve delle membra della persona che va in trance, non è più padrona di sé, si serve della sua bocca per parlare. Ecco che può essere poliglotta, può dire le cose nascoste, segrete, si serve delle sue membra, ecco perché può acquistare una forza immensa, una forza assolutamente inumana, può fare cose che nessun altro potrebbe fare, per esempio camminare sui muri, per esempio strisciare per terra come una biscia. Lei le ha viste queste cose, Don Amort? Le ha viste queste cose? Le ho viste e le vedo da 27 anni. Sono 27 anni che a tempo pieno faccio esorcismi e queste cose le ho viste, anche se, ripeto, rare. La possessione totale del demonio su una persona è un fatto raro, che può dipendere da vari fattori che volendo potremmo anche dire. Però ci si era dimenticati che il demonio ha delle azioni
immensamente più vaste e che può esercitare su un sacco di persone, quindi non più solo la possessione diabolica, ma il disturbo diabolico, quello che noi chiamiamo la vessazione diabolica. Il demonio può disturbare sotto 1000 aspetti, da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista del lavoro, da un punto di vista della salute, da un punto di vista sentimentale, può rompere matrimoni, può combinarne altri, eccetera. Da un punto di vista degli affari, anche dello stato di casa, può disturbare una costruzione, una casa, un animale, un oggetto. Ha tanti altri poteri che non sono soltanto il potere di possedere la persona. Oggi la gente non crede al diavolo, ma questi disturbi altro che se ci crede. Perché? Perché se li va a cercare e quindi sono diventati comunissimi. E la gente allora cosa fa? Va dai maghi, va dai cartomanti, da coloro che si autodefiniscono esorcisti o si autodefiniscono carismatici, mentre non hanno nessun carisma e nessun potere, dai fanfaroni, dai ciarlatani. E aggiungo, in mezzo a questa assemblea ci sono anche quelli veramente schiavi di Satana, ci sono maghi, cartomanti, eccetera, veramente schiavi di Satana che ottengono questi effetti negativi sulle persone. Tante persone hanno collaborato con Padre Amorth, ma forse quella che gli è stata più vicina è una signora, la signora Rosa, che per 25 anni è stata la sua assistente. Insieme a lei vediamo adesso la stanza degli esorcismi di Padre Amorth. Signora, buonasera. Grazie per averci ricevuto. Prego. Allora, signora Rosa, lei è la segretaria storica di Padre Gabriele Amorth, l'esorcista più famoso, insomma, nel mondo, se si parla di esorcismi, anche grazie all'intervento di Padre Amorth, sia personalmente che ovviamente tramite anche i suoi libri. Da quanti anni lei è stata segretaria di Padre Amorth? 27. Per 27 anni chi voleva andare da Padre Amorth passava inevitabilmente. Non tutte le volte. Però insomma, grosso modo, quante persone sono entrate da questa porta? Tante. Un numero? 5.000, 10.000? Non ne so dire il conto proprio perché sono state tantissime. Tantissime. E ad impatto, no? La prima volta che lei ricordi, no? La prima volta che ha scelto, poi vedremo perché ha scelto di fare questo mestiere, insomma di aiutare, di essere l'angelo custode di Padre Amorth, nonché anche la sua memoria storica. Spesso Padre Amorth a me personalmente ricordava il suo nome quando dimenticava qualcosa, gli devo chiedere alla signora Rosa perché me lo sono dimenticato. Le persone che venivano qui entravano in che modo? Parliamo di persone che pensavano... persone che avevano dei problemi, volevano incontrare Don Gabriele. Giovani, vecchi e bambini? Di tutti. Tutti i tipi? Di tutti i tipi. Anche tutti i sessi, donne e uomini? E insieme vogliamo percorrere un po' questo viale, che è un po' un viale della speranza, no? Insieme per... Ma non è che era solo qui, abbiamo cambiato tantissimi posti, abbiamo iniziato qui. Questa è quindi la stanza di Don Amorth, no? Sì. Dove qua continua a ricevere, appunto diciamo prima, le persone. Ce la illustra? Sì. Cioè, lì chi si siede? Lì si siede il paziente. Il paziente si siede qui? Qui. Questa sedia? Noi che preghiamo, fratello Francesco che è il suo assiduo aiutante, si mette lì e noi
qui. Quindi la persona che ha disturbi che è in cura è sempre seduta qui. Sì. Prima di cominciare come avviene? Cioè, Padre Amort dove scende? Viene da lì, da questa porta, entra, la sua stanza scende. Sì, si inchina alla Madonnina, gli dice per 3 volte Ave Maria e poi inizia. Comincia con la persona interessata. Padre Amort ha vissuto quasi tutta la sua vita in uno stabile di Roma Sud, sede della congregazione della Società San Paolo. Viveva al secondo piano in una piccola stanza. Le nostre immagini in esclusiva. Migliaia sono state le persone sofferenti che sono state guarite grazie agli esorcismi di Padre Amort. Vi facciamo adesso sentire una breve testimonianza raccolta da noi per Vade Retro. Per 22 anni tu sei dovuta andare in modo costante dall'esorcista. L'esorcista, lo diciamo, è Don Gabriele Amort, sei stata una dei suoi primi casi, anche forse uno dei casi più forti, più violenti che Don Gabriele Amort ricorda. Ecco, Gabriella, ma la tua possessione diabolica ormai è finita, insomma, alla fine ce l'hai fatta ad uscire da questo tunnel. Sì. Cosa ricordi? Cosa ricordi con maggiore, con maggiore sensibilità? Cos'è che più ti ha dato fastidio? Cos'è che più ti ha pesato in questi numerosi anni di possessione diabolica? Beh, c'è da dire innanzitutto una grandissima sofferenza psicologica. Avevo sempre pensieri suicidi, quindi ero anche anoressica, non mangiavo nulla, potevo passare anche settimane senza toccare cibo e stranamente riuscivo a rimanerne in vita. Pesavo 35 kg. E quando ti sei accorta che comunque il tuo non era un disturbo fisico o psichico, ma un disturbo di altra natura, qual è stato il tuo primo pensiero? Insomma, credo che non sia bello pensare e sapere di essere posseduti dal diavolo. Beh, è cominciata questa situazione, ho cominciato a prendere coscienza quando sono stata a Medjugorje, sono andata in un pellegrinaggio a Medjugorje e a un certo punto ho sentito parlare nel 1987, e ho sentito parlare di padre Iozo e dissero che lui era un esorcista. E allora io sentii come dentro di me un qualcosa che mi diceva che avevo bisogno di questo sacerdote, ma mi fu impedito di andarci perché diciamo che in quel periodo viveva una situazione in cui non poteva essere facilmente raggiungibile, avvicinabile. Ma questo è l'inizio, no? Poi c'è l'incontro con Don Gabriele Amort. Molti anni, cioè molto tempo dopo, ecco. Ma quando c'è stato l'incontro con Don Gabriele Amort e c'è stato l'interrogatorio durante il rito esorcistico, no? E quando Don Amort ha chiesto e ordinato al diavolo chi eri, qual è stata la risposta che ricordi? Io ho detto sono Satana. Quindi Satana. Lo spirito che era in me ha detto sono Satana. Quindi Satana in persona possedeva momentaneamente il tuo corpo. Sì, ma io non mi rendevo conto effettivamente che io avevo questa possessione. Quando io ho chiesto appunto a Don Amort se era una possessione, lui mi ha detto sempre, me lo ha negato, perché giustamente non voleva farti preoccupare, non voleva perfetto. che ti angosciassi di più. Quindi è stato molto delicato. Moltissimo. Nel dirti, guarda, c'è un problema come un altro, insomma, no? Sì. Quindi non ti preoccupare, è un'infestazione.
C'era un legame profondo che univa padre Amort e Giovanni Paolo II e il Papa polacco era sensibile al ministero esorcistico. Ce lo racconta lui stesso. C'era una ragazza del nord che veniva tutti i mesi a Roma per una settimana a ricevere esorcismi da me e da un altro esorcista di pomeriggio. Quindi per quella settimana tutti i pomeriggi noi la esorcizzavamo. Un mercoledì, essendo che noi la esorcizzavamo al pomeriggio, aveva il mattino libero, ha pensato di andare all'udienza generale in piazza San Pietro. È andato, hanno visto le guardie che si comportava in maniera un po' strana, hanno pensato, beh, forse un po' malata, l'hanno messa in prima fila tra i malati. Quando il Papa è uscito ed è entrato in piazza San Pietro, questa qui si è messa a urlare con una forza che io conoscevo bene, molto bene, e va sicuro una forza tremenda. Allora immediatamente sono corso da lei per bloccarla e portarla fuori. Ma Giovanni Paolo II se n'era accorto e allora ha detto: portatemela fuori, ma tenetemela, perché io dopo l'udienza pubblica le voglio parlare. Ha fatto l'udienza pubblica, poi è andato dalla Porta delle Campane in questa stanza riservata, in poche battute ha capito che tipo era, le ha fatto la diagnosi e la benedetta l'ha esorcitata. Padre Amort non aveva peli sulla lingua, lo avevamo intervistato a seguito dei numerosi casi in cui donne nigeriane erano costrette a prostituirsi perché minacciate da riti voodoo. Il voodoo, penso che la gente ormai lo sappia, dal momento che purtroppo sta entrando anche in Italia, è una delle forme peggiori di maleficio diabolico dato in Africa. E quando c'è stato quell'orrendo episodio, forse il più orrendo episodio della storia umana, della tratta dei negri, proprio una cosa orribile, ecco che anche queste due forme di magia, la macumba e il voodoo, sono state importate in America, specie in America Latina, per cui macumba e voodoo in Brasile, in Argentina sono molto diffuse. Adesso purtroppo stanno entrando anche in Italia. Cos'è il voodoo? È una magia che attraverso Satana, perché lì c'è indirettamente o direttamente l'invocazione di Satana, si vuol fare del male agli altri. È per fare del male agli altri. Questo è il voodoo. Lei ha avuto mai casi di persone che si sono rivolte a lei perché erano... Purtroppo qualcuno comincia ad averne, ancora pochi, perché in Italia sta entrando appena adesso. Non c'era, non esisteva, solo in questi ultimi anni ne ho avuto qualche caso. In passato, sono 27 anni che io faccio l'esorcista a tempo pieno, in passato non ne avevo mai avuti, ho fatto migliaia di esorcismi, non ne avevo mai avuti di casi di macumba e di voodoo, adesso se ne ho qualcuno. E da cosa si differenziano rispetto agli altri malefici? Sono malefici tremendi che uno fa col gusto di fare del male agli altri e siccome adesso c'è di moda, venuto anche dal Giappone, ma soprattutto che si è sviluppato negli Stati Uniti, la lotta per depravare i bambini, ma c'è proprio veramente, ci sono dei giornaletti, dei fumetti, delle carte. I genitori li prendono pensando sono per ragazzi, sono per bambini, saranno cose buone, e invece insegnano il satanismo.
insegnano il satanismo e anche questi qui sono direttamente oggetti per praticare il satanismo. Quindi sono cose orrende che dovrebbe lo Stato impedirle. Dovrebbe lo Stato impedirle, cioè che nello Stato queste cose non si sanno. Ci sono addirittura dei maghi che hanno le targhe, io faccio magia nera. Magia nera è fare del male agli altri. La magia è sempre il ricorso a Satana, quindi anche la cosiddetta magia bianca è sempre magia nera perché è sempre il ricorso a Satana. Però di per sé la magia bianca sarebbe diretta a togliere i mali. La magia nera a fare dei mali. E hanno tanto di targa, io faccio magia nera. Magia nera che può arrivare anche a fare la magia nera con fatture, con malefici mortali che portano le persone al suicidio. Questa è la forma a cui arriva anche la magia nera, di portare le persone al suicidio. Questa che stiamo per vedere è l'ultima sua intervista, era già provato dalla sofferenza. Non l'abbiamo mai mandato in onda e secondo noi rappresenta un po' il suo testamento spirituale. Il diavolo c'è, che è il nemico numero 1 di Dio. Dio ci vuole tutti in paradiso, il diavolo ci vuole tutti all'inferno. Quelli che dicono, e questa frase toccherà molti, quelli che dicono ad esempio io credo ma non sono praticante, sono con Satana. Sono con Satana e vorrei che una volta a un convegno di vescovi ci fosse il coraggio di un cardinale che lo presiede e che dica alzi la mano chi di voi ha fatto esorcismi, e di mani alzate ce ne sarebbero ben poche, mentre invece dovrebbero essere tutte alzate, perché dato che il vescovo ha il potere unico, esclusivo di nominare gli esorcisti, dovrebbero essere praticissimi. Questo è il suo testamento. Desidero che questa frase, o con Cristo o con Satana, senza possibilità di via di mezzo, resti impresso a quanti hanno avuto la pazienza di ascoltare questa chiacchierata. Siate con Gesù e tenetevi conto che non c'è un'altra via, se non si è con Gesù, che quella di essere con Satana. Questo speciale di Indagini ai confini del sacro, dedicato all'ultimo esorcista, dedicato a padre Gabriele Amort, finisce qui. Vi ricordo il nostro appuntamento ogni lunedì in seconda serata. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. Nonostante il terreno e le temperature difficili, la Valle del Kelt ha ospitato il primo incontro preparatorio della 32esima marcia francescana in Terra Santa, dal titolo Ai piedi del crocifisso. Oltre 80 giovani, provenienti da diverse città e villaggi della Terra Santa, si sono ritrovati per un cammino di fede e scoperta di sé. Abbiamo un messaggio molto importante per i giovani cristiani che vivono in Terra Santa, un messaggio che riflette la nostra identità. La marcia francescana ci aiuta a gettare il seme nel cuore dei giovani affinché conoscano il loro compito e la loro vocazione. Cerchiamo di farli uscire dalla routine della vita quotidiana per vivere un'esperienza totalmente nuova con Gesù, che portano con loro dopo la marcia, un'esperienza di speranza e di preghiera, un'esperienza di vita e un'esperienza sociale.
I partecipanti hanno vissuto un'esperienza che li ha aiutati a entrare in una relazione più profonda con se stessi e con Dio, attraverso la preghiera e la meditazione sulle parole di Cristo sulla croce. بالفعل شعور مختلط يعني متضارب. Qui nel deserto viviamo un clima di preghiera e meditazione. Se in futuro avrò l'opportunità di partecipare a questa marcia, lo farò sicuramente. Noi cristiani siamo pochi in questo paese, ma è bello conoscere i cristiani che vengono da Nazareth, da Betlemme e da tutte le parti. المسيحيين في الناصرة في بيت لحم في كل المناطق. كان نشاط خارج عن المألوف يعني احنا أبعدنا عن الحياة التكنولوجية. È un'attività fuori dal comune, camminare nel deserto, lontano dalla routine quotidiana e dalla vita tecnologica. Ci sono poche attività simili a Jenin che mettono in evidenza la nostra presenza cristiana. È stata un'esperienza fantastica, con 7 fasi di meditazione e spiegazione di ogni parola che Gesù disse sulla croce. تشرح لنا عن كلمة حكاها السيد المسيح على خشبة الصليب. تجربة كتير حلوة بتذكرنا كيف. Un'esperienza molto bella. Ci ricorda come Gesù visse e digiunò 40 giorni nel deserto e noi non resistiamo a 3 ore di caldo. Questo ci insegna la pazienza e la forza e che tra 1000 difficoltà e le prove che viviamo possiamo superare qualsiasi cosa con la forza di Dio. هاي أول مرة لإلي بالمسيرة. Questa è stata la prima volta che ho partecipato alla marcia ed è stata un'esperienza che ha superato tutte le aspettative, con tante persone amichevoli, e credo che la meditazione spirituale in un gruppo sia molto importante, in particolare per la nostra generazione. وخاصة من هذا الجيل لها أهمية كتير كبيرة. Nonostante le sfide che la custodia di Terra Santa ha vissuto per secoli, i francescani continuano la loro missione per l'uomo. Con questa marcia accompagnano i giovani cristiani nella ricerca della propria identità, a trovare Dio e ricchezze spirituali che illuminano la vita. Chi posso amare più di te, se non te che ti vivo immensamente per la tua grandezza spirituale? Dove posso incontrare tanta bontà ed umiltà se non in te che mi illumini d'infinita luce? O meraviglioso Maestro, nel pensarti, nel sognarti e nel crederti a volte piango di felicità. O meraviglioso Spirito, quanto fibrilla il cuor mio per il gran bene che ci trasmetti. A volte soffrendo son contento perché ritrovo finalmente la fede per affrontare la vita. E così vorrei rimanerti vicino con quella luce che esplorai oltre i confini terreni. Tornato indietro mi sentii diverso, troppo diverso, perché avrei preferito restare immerso in quella luce vera come tuo servo, o mio Signore.
Chi può spiegare il vero silenzio? Facciamolo prima e poi lo capiremo, lo sentiremo nella sua essenza. Il silenzio è un puro stato di osservazione personale. Non è rimanere muti a riempire di concetti la nostra mente. Se comincio a fare considerazioni, costruendo concetti su diverse idee, genero immagini che sono condizionate dalle mie esperienze del passato, fissate nella mia memoria e nei comportamenti acquisiti. Questo non è silenzio interiore, è far migrare il chiasso esterno in me. Ciò inquina le mie genuine capacità di osservazione. Ottenere del silenzio interiore non è un esercizio facile se non siamo abituati a farlo. Inizialmente implica una forma di violenza su noi stessi, la quale genera uno sforzo che sottrae energia mentale. Quando notiamo che riusciamo ad essere osservatori passivi senza sforzo, allora comincia lo stato meditativo. Osservo il flusso dei pensieri, lascio che scorrano in me senza emettere un giudizio, che consiste nell'affermare se un pensiero è buono o cattivo, se è utile o inutile, eccetera. In questo silenzio interiore non solo riesco a staccarmi dai contenuti mentali, ma imparo ad osservare come funziona realmente la mia mente. Questo fatto è molto importante perché mi consente di continuare l'esplorazione con estremo interesse. Se riesco a comprendere gradualmente i miei meccanismi mentali, comprendo anche l'intera umanità alla quale appartengo, proprio perché ognuno di noi è il precipitato dell'intero universo. Attraversando il tagliamento sul ponte di Brawlings e guardando verso la parete rocciosa del Monte Brancott, si può vedere la chiesetta di San Michele, ben individuabile anche grazie alla sua colorazione rossastra. Datata intorno al XIII secolo, la tradizione vuole che sia stata edificata sui resti di un tempio pagano di epoca longobarda. È facilmente raggiungibile attraverso un sentiero che parte dal paese di Brawlings e si inerpica sul Monte Brancott. Lungo il percorso si incontrano i resti del castello di Bragolino, che nel 1335 passò sotto la dominazione del conte di Gorizia, nemico del patriarcato di Aquileia. È per questo motivo che il 23 agosto 1336 il castello venne espugnato e distrutto dalle truppe del patriarca Bertrando di Aquileia. Il sentiero è ben indicato ed è facilmente praticabile. Alcuni tratti però è bene percorrerli con attenzione, soprattutto se ci sono bambini.
Dopo 15-20 minuti a piedi e un dislivello di un centinaio di metri, si arriva sul naturale terrazzamento roccioso che fa da base alla chiesa e che offre una meravigliosa vista sulla valle del Tagliamento. A seguito di un lungo periodo di abbandono e i danni subiti dal terremoto del 1928, nel 1929 la chiesetta è stata ristrutturata e consacrata in onore ai caduti della Grande Guerra. È uno dei pochi edifici di valore artistico e architettonico della zona che si sono salvati dalla violenza del terremoto del 1976. Nell'abside c'è un affresco della Santissima Trinità del XVI secolo e sulla parete un altro affresco risalente al XIII secolo e raffigurante San Michele intento a pesare con una bilancia le anime dei defunti. Il culto di San Michele conferma la derivazione longobarda della Chiesa. Questo popolo, infatti, si convertì al cristianesimo attribuendo a San Michele le virtù guerriere che prima venivano riconosciute al dio pagano Odino. Vi siete mai chiesti da dove deriva il toponimo Farra di Sonzo? Beh, Farra deriva da Fara, una denominazione generica di origine longobarda con la quale si indicava un presidio militare composto da famiglie nobili per il controllo del proprio territorio. Dunque i Longobardi hanno lasciato in eredità il nome, ma anche i Romani, non credete, hanno lasciato in eredità una cosa molto importante, perché nella località della Mainizza avevano una stazio. Allora cosa fecero? Come posizione strategica costruirono un ponte che permetteva loro appunto di collegarsi con le terre dell'est. Di recente sono state rinvenute, grazie proprio agli abitanti della zona della località, queste pietre che ora sono esposte vicino alla chiesa della Mainizza. Passeggiando per il centro del paese si trova la settecentesca parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta, distrutta durante la Prima Guerra Mondiale e riedificata nel 1923. Conserva affreschi del primo Novecento. Accanto alla chiesa rimangono i resti dell'antica pieve medievale, all'interno della quale è stato restaurato di recente un affresco con Madonna con Bambino della seconda metà del Cinquecento. Se venite in località Colmello di Grotta vi troverete davanti a questo borgo rurale, un borgo antico risalente al 1700, dalla classica struttura a cortina chiusa. Questo edificio, questa struttura che vedete, è stata adibita a museo di documentazione della civiltà contadina friulana. All'interno del museo abbiamo una ricostruzione di un'antica cucina friulana con il classico fogolar, quindi l'ambiente dove si ritrovava la famiglia, ma abbiamo anche un'altra cucina dove troviamo invece la cucina in muratura ed era questo uno spazio che veniva utilizzato non solo per cucinare e per mangiare, era il cuore della casa, era il momento in cui la famiglia socializzava, si ritrovava la sera
appunto per mangiare assieme, ma era anche il posto, soprattutto d'inverno, essendo l'unico luogo caldo della casa, riscaldato dal fuoco, dove si facevano anche altre attività. In questo caso noi abbiamo collocato un angolo dedicato al calzolaio e vediamo appunto che abbiamo Ivaldi al lavoro che ci fa vedere quello che era un'attività degli uomini di un tempo, mentre da questa parte abbiamo l'impagliatura delle sedie, che era invece un lavoro delle donne. Tra le altre 1000 incombenze avevano anche questa attività. All'interno del museo ci sono altre ricostruzioni d'ambiente come la camera da letto, la cantina, oppure alcune botteghe artigiane, quindi mestieri legati direttamente al mondo contadino. Possono essere il bottaio, ad esempio il carraio o il fabbro. E altre sezioni che invece riguardano lavori che comunque venivano fatti all'interno della casa, come l'allevamento del bacco da seta. Farra si estende tra pianura e collina, sorge sulle ultime propaggini del Coglio, quindi è un territorio privilegiato per la produzione di vino. Quali sono le proprietà di questo terreno che consentono di dare un vino così buono? A Farra di Isonzo ci sono due tipologie di DOC, denominazione di origine controllata. Il Friuli Isonzo, quindi la zona pianeggiante, e il Coglio invece, che è la collina, quindi un terreno totalmente diverso. Il primo terreno, quello dell'Isonzo, è un terreno sciolto, noi usiamo questa terminologia, di origine alluvionale con molta presenza di sassi, di molto sassoso. Invece questo in collina è un terreno ricco di marne, arenarie, un terreno anche molto più antico perché si fa risalire a 30-40 milioni di anni fa. Granato con riflessi rubini, soprattutto io li vedo qui nel fondo del bicchiere, però non manca anche un qualcosa di porpora, cioè veramente, io ho messo solo un pochino, ma però cioè denota che pur essendo un vino che indubbiamente ha avuto un certo invecchiamento, però ha già dal colore vivace, limpido, trasparente, che ci si legge attraverso, perché io lo vedo le mani, quindi indica già che ha anche una buona freschezza. Una delle particolarità che Farra offre è sicuramente il CAF, il Circolo Culturale Astronomico di Farra. Siamo tutti dei volontari e la nostra principale attività è divisa in due parti. La prima è la divulgazione astronomica rivolta alle scuole di tutti i tipi, dagli asili alle scuole medie superiori e dal pubblico che viene come curiosi o come gruppi più o meno organizzati ad ascoltare le conferenze, consultare biblioteche o per avere qualche informazione o sfruttare qualche osservazione particolare. La seconda attività è l'astrometria dei corpi minori del sistema solare, che equivale a dire misurare la posizione di asteroidi e comete, inviarli ad un centro negli Stati Uniti che li coordina con quelli degli altri osservatori mondiali e li pubblica e li mette a disposizione della comunità scientifica. Molte strutture del paese sono dedicate a Riccardo Pitteri, poeta triestino che trascorse i suoi ultimi anni a Farra. Mio padre qui ospitava il poeta Riccardo Pitteri perché aveva anche la moglie che era una brava cantante, una brava soprano e l'accompagnava al pianoforte. Mio padre, che è stato allievo di Franz Lehár, ha messo su una piccola accademia. Venivano qui in questa stanza gli allievi delle scuole magistrali di Gradisca e facevano bella musica, chi con mio padre col pianoforte, chi col flauto, chi col clarinetto, chi con il violino e il violoncello, una piccola accademia.
Le patate vengono logicamente bollite, spellate, schiacciate. Nel frattempo abbiamo preparato le susine tagliate in 4 e marinate con della cannella e dello zucchero. Questa è la dose per 4 persone. Mettiamo un uovo, sono circa 300 grammi di patate, un uovo, farina. Abbiamo potuto scoprire anche una cittadina così graziosa, ma purtroppo, ahimè, il tempo a nostra disposizione è concluso. E allora io vi aspetto la prossima settimana da un'altra bella località. Non c'è niente di più bello e gratificante che essere il vero poeta della terra e della sua essenza. È il contadino il vero custode ed il saggio filosofo per il continuo arricchimento del serbatoio della vita. È il sommo guardiano, il cultore del quotidian pane dell'universo, il suo vero cuore ed anima spirituale. È il più sacro servitore della terra, il primo e più importante figlio per quel mirabile giardino da preservare, la terra, qual dono è più bello dello stare a contatto fino al tramonto con gli altri esseri viventi. E lui viene ripagato con le soddisfazioni più belle e pure, perché è frutto di sacrifici, di sudore e a volte di un gran dolore. Ma l'universo sa che quell'uomo è il suo primo interlocutore, il vero custode del giardino del Signore. На небесima, svetsko ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh nas svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Amen. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda i vijeke vjekova. Amen.
Abbiamo ascoltato Lode. La Vergine se n'è andata. I veggenti si preparano ad entrare nella chiesa, dove il popolo, questa volta, ha già terminato la recita del Rosario e come tutte le sere, insieme a tutti i pellegrini, reciteranno 7 volte Padre Nostro, Ave Maria e Gloria al Padre. È come per la nostra mentalità un po' efficientistica, a parte che è difficile accettare così in modo immediato un avvenimento soprannaturale, ma soprattutto è difficile anche perché noi pensiamo che è l'uomo che fa, mentre qui abbiamo assistito al fatto che tutto viene dall'alto, abbiamo avuto come la coscienza di una presenza superiore. Ecco, volevo chiederle, questo fatto che Dio interviene, che cosa vuole, attraverso la Vergine, che cosa vuole insegnarci? Il messaggio principale di queste apparizioni è la pace all'umanità e tutti i messaggi praticamente ruotano attorno alla pace, la conversione, la preghiera e la conversione, il digiuno, la vita sacramentale sono proprio indirizzati in questo senso per raggiungere la pace. E i veggenti dicono che la Madonna disse il mondo con queste tensioni cammina sull'orlo delle catastrofi. Se vuole essere salvato deve prendere la strada della pace, però la pace avrà soltanto se troverà Dio. Io sono venuto per dire al mondo Dio esiste, in Dio è la vita e quelli i quali troveranno Dio troveranno la vita e troveranno la pace. Perciò spesso ripete questo messaggio della pace, il messaggio della conversione. A proposito di quello che tu dici che è difficile accettare questo fatto soprannaturale, ci si vuole la grazia. A padre Tomislav, che segue da vicino questi veggenti, io vorrei chiedere innanzitutto cosa ha detto la Vergine Maria ai veggenti questa sera. Questa sera a Vitska, quella alla quale ha parlato di più, la Madonna ha continuato a raccontare la sua vita. Difatti da 7 gennaio di quest'anno la Madonna sta raccontando la sua vita a Vitska ogni sera. Agli altri ha raccontato alcuni episodi fino adesso. Altri 3 questa sera hanno fatto diverse domande per gli ammalati e hanno raccomandato gli ammalati. Non c'era niente di particolare. Durante l'apparizione avete sentito che i veggenti hanno pregato Padre Nostro e Gloria al Padre. Difatti la Madonna ha cominciato questa preghiera Padre Nostro e noi abbiamo sentito che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, eccetera.
immagini che ora vedremo riprendono l'apparizione dell'8 dicembre, festa dell'Immacolata Concezione. In questa circostanza la Vergine rivela a una veggente il nono segreto. Ancora più evidente diventa l'estasi dei ragazzi, specie del piccolo Jacob, i cui occhi alla fine accompagnano la Vergine che si eleva davanti a lui. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja. Na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svakdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. Amen.
9 dicembre, l'ultima di cui disponiamo le immagini, sono presenti alcuni medici che controllano il battito del polso e verificano le condizioni dei veggenti. Spesse volte, anche in passato, sono stati esaminati e interrogati da medici di diverso orientamento ideologico, ma non è mai stato riscontrato in essi nulla di anormale. U ime Otca, istina i Duha Svetog, amin. Oče naš koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja. Koji jesi na nebesima, svet se ime Tvoje, dođi kraljestvo Tvoje, budi volja Tvoja, kako na nebu, tako i na zemlji. Kruh naš svagdanji daj nam danas i otpusti nama duge naše, kako i mi otpuštamo dužnicima našim. Ne uvedi nas u napast, nego izbavi nas od zla. Slava Otcu i Sinu i Duhu Svetom, kako bijaše na početku, tako i sada i vazda vijeke vjekova. La fede dunque e la conversione, da chiedere con preghiera assidua e con la penitenza, è il messaggio principale che la Madonna continua a ripetere in straordinaria consonanza con le esigenze dell'anno santo della Redenzione. Ma cosa significa convertirsi? Che cosa questo ha implicato per i molti pellegrini che si sono recati a Medjugorje? Innanzitutto e fondamentalmente la ripresa di coscienza che il cristianesimo è un fatto, è la presenza nella storia del destino reso incontrabile. Noi in fondo siamo cresciuti in un ambiente intellettualistico, ci ha detto un pellegrino, nel quale siamo stati abituati a valutare e a prendere le distanze di fronte ad ogni fatto, invece che a lasciarci interpellare. E anche Cristo può restare un argomento di discorso più che rapporto personale, più che presenza nelle cui braccia ci si abbandona. Non meravigliatevi, ma voi siete proprio deboli perché pregate troppo poco. Al minimo ogni mattina e ogni sera pregate per mezz'ora. Altro tempo cercate durante la giornata e vi raccomando ogni giorno assistere alla messa quotidiana. A quelle persone le quali frequentano la scuola e vanno al lavoro, la Madonna disse al minimo di mattina e di sera per mezz'ora pregare. Durante la giornata non spegnete lo spirito della preghiera, cercate di trovare il tempo libero e in modo particolare di ritirarvi
per qualche minuto nelle pause per mettervi in contatto con Dio. Una volta, quando siamo stati in raduno, ci disse: bene, avete cominciato a pregare 3 ore, però tutti guardate sugli orologi. Quando finire i vostri obblighi, come finirli? Ma vi dico subito, mai li finirete così bene. Offrite il vostro tempo a Dio. Lasciate le vostre preoccupazioni, abbandonatevi a Dio e lasciatevi guidare dallo Spirito. E dopo tutti i vostri doveri saranno fatti bene e nel tempo ne avrete di più. Infatti il gruppo si è accorto presto che dopo c'è il tempo di più, perché prima perdevano il tempo, lo sciupavano. In modo particolare in quest'anno ha chiesto di pregare per il nostro Vescovo, per le autorità della Chiesa, perché lo Spirito Santo discenda sulla Chiesa in quest'anno giubilare. Per moltissimi il pellegrinaggio in Jugoslavia ha rappresentato una novità. Meglio un approfondimento e una maggiore coscienza della strada su cui già siamo. Anzi, ha messo a nudo la nostra posizione di fronte alla fede, facendo scoprire superficialità, entusiasmi effimeri, mancanze di fedeltà, deviazioni dal cuore dell'esperienza, verso particolari non determinanti. Quei volti, quella chiesa, quella croce, ci ricordano un fatto, sono memoria di un fatto, il fatto decisivo della vita del mondo e della storia degli uomini. 2000 anni fa il mistero si è fatto visibile in Cristo, Redentore dell'uomo. Ancora oggi, dopo 2000 anni, Maria si assume il compito di ricordare agli uomini distratti e infelici del nostro tempo quell'avvenimento. Spirito del Signore, Spirito di Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, Santissima Trinità, Vergine Immacolata, angeli, arcangeli, santi del Paradiso,
scendete su di loro. O se c'è una persona sola, scendete su di cui nome mettiamo che si possa chiamare Camilla. Scendete su Camilla. Fondila, Signore, plasmala, riempila di te, usala, caccia via da lei tutte le forze del male, annientali, distruggile, perché Camilla possa stare bene e operare il bene. Caccia via da lei i malefici, le stregonerie, la magia nera, le messe nere, le fatture, le legature, le maledizioni, il malocchio, la macumba, il voodoo, i riti satanici, i culti satanici, le consacrazioni a Satana. Spezza ogni legame con Satana e con tutte le persone legate a Satana, vive o defunte. Caccia via da lei tutto ciò che è male, peccato, invidia, gelosia, perfidia, la malattia fisica, psichica, morale, spirituale, diabolica. Brucia tutti questi mali nell'inferno perché non abbiano mai più a toccare Camilla e nessun'altra creatura al mondo. Ordino e comando con la forza di Dio Onnipotente, nel nome di Gesù Cristo Salvatore, per intercessione di Maria Santissima, col potere che dà la Chiesa, benché indegno, a tutti gli spiriti immondi, a tutte le presenze che molestano voi o una persona singola, di lasciarla immediatamente, di lasciarla definitivamente e di andare nell'inferno eterno, incatenati da San Michele Arcangelo, da San Gabriele, da San Raffaele, dai nostri angeli custodi, schiacciati sotto il calcagno della Vergine Santissima Immacolata. E io la faccio sempre, la trovo molto efficace. Notate, non è un esorcismo, è una semplice preghiera di liberazione, però ha delle forme che hanno una grande efficacia, perché quando si fa la serie dei possibili casi di vessazione diabolica, molte volte chi è colpito da qualcuno di quei casi ha delle forti agitazioni e allora poi magari si passa a fargli degli esorcismi, quindi può essere un controllo anche per vedere se uno ha bisogno o no di esorcismi. Molte volte bastano le preghiere di liberazione. Ecco, comincia subito. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù ci ha manifestato l'amore del Padre suo. In quest'ora in cui noi lo contempliamo sulla croce, diciamo: O Gesù, tu sei appena morto, e una sorgente di vita è sgorgata per le nostre anime. O sorgente di vita incomprensibile, misericordia di Dio, avvolgi il mondo intero e riversati su di noi. O sangue ed acqua che scaturisti dal cuore di Gesù, come sorgente di misericordia per noi, confido in te. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi ripetiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Io credo in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitato notte, salì al cielo, siede alla destra Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero, per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Per la sua dolorosa passione, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero. Santo Dio, Santo forte, Santo immortale, abbi pietà di noi e del mondo intero.
consacrazione del mondo alla Divina Misericordia di Giovanni Paolo II. Dio Padre misericordioso, che hai rivelato il tuo amore nel Figlio tuo Gesù Cristo e lo hai riversato su di noi nello Spirito Santo Consolatore, ti affidiamo oggi i destini del mondo e di ogni uomo. Chinati su di noi peccatori, risana la nostra debolezza, sconfiggi ogni male. Fa che tutti gli abitanti della terra sperimentino la tua misericordia, affinché in te, Dio unico e trino, trovino sempre la fonte della speranza. Eterno Padre, per la dolorosa passione e la risurrezione del tuo Figlio, abbi misericordia di noi e del mondo intero. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente e Misericordioso, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Pace e bene. Un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia.
presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Salga a te, Signore, al numero 18. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. Signore, che fai passare dalla morte alla vita chi ascolta la tua parola, Kyrie eleison. Cristo, che hai voluto essere innalzato da terra per attirarci a te, Christe eleison. Signore, che ci sottoponi al giudizio della tua croce, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Perdona, Signore, le colpe del tuo popolo e poiché la nostra debolezza ci ha resi schiavi del peccato, la tua misericordia converta a te i nostri cuori. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui, ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, perché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore,
perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori. Parola di Dio. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Ti amo Signore, mia forza, Signore, mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Mio Dio, rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore, degno di lode, e sarò salvato dai miei nemici. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali. Già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Lode, gloria a te, lode, gloria a te, luce del mattino, lode, gloria a te, Lode, gloria a te, lode, gloria a te, luce del mattino, lode, gloria a te. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Lode, gloria a te, lode, gloria a te, luce del mattino, lode, gloria a te. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi? Gli risposero i giudei: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Disse loro Gesù: non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo voi dite: tu bestemmi, perché ho detto sono figlio di Dio. Se non compio le opere del Padre mio non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Per quale di queste opere volete lapidarmi?
non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Quanti prodigi il Signore Gesù ha compiuto mentre era in vita, opere che il popolo poteva vedere e per cui poteva lodare il Signore. Era così visibile quanto l'Antico Testamento diceva a proposito del Messia. Le opere non fanno problema. È il rivelarsi figlio di Dio, è il rivelarsi Dio che costituisce un problema, tanto da essere considerato un bestemmiatore, quindi reo di lapidazione. Quello che abbiamo ascoltato nel brano di oggi può sembrare lontano dalla nostra vita, dal nostro vissuto quotidiano, però dobbiamo chiederci, e lo dobbiamo con tutto noi stessi, se veramente il Signore per noi è Dio. Perché può essere che con il nostro modo di vivere anche noi corriamo il rischio di considerarlo sì una persona buona, una persona che compie opere, una persona che magari compie opere per noi, da piegare forse alla nostra volontà, ma che lo riconosciamo figlio di Dio e Dio, questo significa e implica anche per la nostra vita un vissuto totalmente diverso. Implica la fede, che è l'opera che il Signore ci chiede di fare, implica anche la capacità di seguirlo, implica anche che siamo chiamati a testimoniarlo e a non basarci sulle nostre opere. Perché tante volte quando noi vogliamo testimoniare il Signore, forse ci basiamo più su noi stessi e pensiamo che a fare questo, a fare quest'altro, davvero ci si riveli cristiani. E allora il mondo potrebbe dire benissimo, come i giudei, non ci interessano le opere, o meglio, le opere sì, sono capaci tutti di farle. E ci chiede e ci chiederebbe il mondo e ci giudica il mondo per il nostro essere di Cristo. Una vita cioè totalmente per Lui e per i fratelli. Una vita che si fidi, una vita che si ponga nelle mani di Dio, una vita che dia totalmente il proprio cuore a Dio. E allora vengono ancora buone le parole che Gesù dice e che troviamo nel Vangelo secondo Matteo: vedano le vostre opere e rendano gloria a Dio, come del resto è stato per il Signore Gesù. Vedano sì le opere, ma opere che provengono dal Padre, che Lui ha visto vedere e ha visto fare dal Padre, per quelle parole che ha detto, che vengono e provengono dal Padre. Allora credere nel Signore Gesù non significa semplicemente seguire quanto Egli fa o essere ammirati da quanto Egli fa, ma significa donargli la vita. In fondo questa celebrazione eucaristica ancora una volta si rivela a noi come l'opera di Cristo. Il Signore Gesù che viene a noi, che si dona a noi, che si mette e si consegna nelle nostre mani. Non è una cosa fra le tante, non è neanche una devozione come spesso noi pensiamo essere l'Eucaristia, ma è l'opera con la O maiuscola, potremmo dire, cioè tutto quello che il Signore Gesù poteva fare e ha fatto per noi, la consegna di se stesso, la consegna ai nostri cuori, la consegna alle nostre vite. È per questo allora che siamo chiamati di corrispondere non tanto facendo cose, ma compiendo l'opera, che significa accogliere questa grande grazia e far sì che questa grande grazia diventi vita nella nostra vita. Come Lui si è consegnato, così anche noi ci consegniamo. Allora sarà vita anche per quanti incontriamo nel nostro cammino.
Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Donaci, Dio misericordioso, di servire degnamente al tuo altare e di ricevere salvezza dall'assidua partecipazione alla tua mensa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per la passione salvifica del Tuo Figlio l'intero universo ha riconosciuto il senso della Tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a Te un inno di lode ed esultanti cantiamo. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza
a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, di Antonio e Gioacchino. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore, santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente,
possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Preghiera a Gesù crocifisso, a cui è concessa l'indulgenza plenaria nelle domeniche e nei venerdì di Quaresima. Eccomi, o mio amato e buon Gesù, che alla tua santissima presenza prostrato ti prego, con il fervore più vivo, di stampare nel mio cuore sentimenti di fede, di speranza, di carità, di dolore dei miei peccati e di proponimento di non offenderti più. Mentre io con tutto l'amore e la compassione vado considerando le tue 5 piaghe, cominciando da ciò che disse di te, o mio Gesù, il santo profeta Davide. Hanno trapassato le mie mani e i miei piedi, hanno contato tutte le mie ossa. Preghiamo. Non ci abbandoni, o Signore, la continua protezione del sacrificio che abbiamo ricevuto e allontani sempre da noi ogni male. Per Cristo nostro Signore. Amen. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie. Santa Maria del Cammino, 156. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai. Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria qua giù. Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Benvenuto al pubblico di Confini del Sacro per questa puntata speciale dedicata a padre Gabriele Amort, forse l'esorcista più noto al mondo. Tutta la sua vita è stata all'insegna di questo delicato ministero e noi che lo abbiamo conosciuto sappiamo con quanta dedizione lo faceva. Da quel lontano 1985, anno in cui è stato nominato esorcista ufficiale della diocesi di Roma, sono stati migliaia gli esorcismi da lui fatti, con oltre 600 richieste al giorno. Solo qualche tempo fa era stato insignito della medaglia della liberazione dal prefetto di Roma e dal ministro della difesa per il suo ruolo svolto nella lotta partigiana in Emilia. Noi in passato ci siamo occupati di esorcismi e preghiere di liberazione e ovviamente padre Amort è stata una voce indispensabile. Padre Amort, lo ricordiamo, ha fondato anche l'Associazione Internazionale degli Esorcisti, riconosciuta nel 2014 dalla Santa Sede. Il presidente dell'Associazione degli Esorcisti oggi è padre Francesco Bamonte, esorcista anche lui. Ecco cosa ci ha detto. Noi sacerdoti esorcisti di tutto il mondo siamo immensamente grati a Don Gabriele Amort per tutto quello che ha fatto riproponendo e valorizzando nella Chiesa il ministero degli esorcismi. Apparentemente burbero, in realtà era schietto e sincero con tutti e noi esorcisti siamo rimasti sempre profondamente ammirati per la sua grande spiritualità incarnata nell'intensa vita di preghiera. In particolare abbiamo ammirato il suo prodigarsi nell'accompagnare con grande umiltà, con grande fede e carità, coloro che erano tormentati dal maligno. Ci hanno edificati la premura e l'amore con cui sosteneva questi fratelli e queste sorelle sofferenti e come li incoraggiasse nel duro cammino della liberazione, così che essi ritrovavano fiducia in Dio e forza nella sua grazia. Eravamo ammirati per la sua capacità di sdrammatizzare le situazioni più critiche e creare un ambiente sereno durante gli esorcismi, comunicando calma in tutti e consolando i cuori più sofferenti. Ci ha anche colpiti nei momenti di relax e nei suoi colloqui amichevoli il suo personale senso di humor, la sua capacità di raccontare qualche aneddoto che si concludeva con una sonora risata che risollevava lo spirito dei presenti. Nei giorni successivi alle dimissioni di Benedetto XVI, padre Amort è venuto da noi in studio, qui a TV2000. Con lui abbiamo fatto il punto sulla situazione del Ministero dell'Esorcismo. Ci sono certe realtà, certi argomenti fondamentali nella vita umana di cui non si può non trattare, anche se il mondo d'oggi vorrebbe non parlarne. E infatti del diavolo si parla pochissimo. Si parla pochissimo. Perché secondo lei se ne parla troppo poco del diavolo? Se ne parla poco perché dà fastidio, se ne parla poco perché non ci si crede, se ne parla poco perché si pensa che sia inutile parlare del diavolo, mentre invece è straordinariamente utile, direi è assolutamente necessario. Io, Dio piacendo, in questi pochi minuti in cui siamo insieme cercheremo di darne anche i motivi. Cosa sono gli esorcismi? Sono quei poteri, quelle preghiere potenti che il Papa ci ha dato, e lui è Gesù Cristo che ha dato la potenza a questa preghiera, a queste preghiere, il potere di vincere Satana, di cacciare via Satana. Quando ha detto, Marco 16:17, coloro che credono in me, occorre fede in Gesù Cristo, se no non conta niente, nel mio nome cacceranno demoni. Con la forza del nome di Gesù, ognuno di noi ha il potere di cacciare i demoni. Aggiungo, sottolineo, ognuno di noi, non soltanto gli esorcisti. Allora, qual è la differenza però,
Padre Amort, perché lei può fare come sacerdote, esorcista delle cose e io laico, che non sono consacrato, non ho fatto il voto, non ho ricevuto il sacramento dell'ordine, non posso fare delle altre? Qual è la differenza? Anche lei ateo può cacciare demoni. La differenza è questa, che quando la Chiesa nel IV secolo in pratica ha istituito il sacramentale dell'esorcistato, che prima non esisteva, e tutti, uomini, donne, giovani, adulti, se la sentivano, cacciavano i demoni. E ancora adesso gli ortodossi non hanno mai accettato il sacramentale dell'esorcistato, ritengono che chi se la sente lo ritengono un carisma personale, chi se la sente può cacciare demoni, anche se in pratica la gente, quando ha bisogno di un esorcista di cacciare demoni, si rivolge ai conventi. Tutti i conventi, tutti i monasteri hanno almeno un esorcista, e nella Chiesa ortodossa cercare un esorcista è come da noi andare in un santuario mariano e suonare il campanello per chiamare un confessore. È una cosa semplicissima, mentre da noi, purtroppo, per motivi che diremo, per secoli e secoli di abbandono, è diventato un problema di Stato. Quando uno ha bisogno di un esorcista, è diventato un problema di Stato andarlo a trovare. Pochi e molte volte mal preparati. Satana non ha solo il potere di cui si era tenuto conto prima, il potere di possedere le persone, il possesso di una persona, cosa straordinaria, che non è neppure l'attività principale del demonio. L'attività principale del demonio è tentare l'uomo al peccato, portarlo al peccato, portarlo lontano da Dio e tirarselo all'inferno. Questa è l'opera principale del demonio, a cui tutti siamo soggetti. Tante volte mi hanno chiesto la mia memoria e la mariologia se anche la Madonna è stata tentata dal demonio. Certo, quando? Dalla nascita alla morte. È diverso dal peccato originale, ovviamente, la tentazione del demonio. Questa è l'azione ordinaria del demonio. Però il demonio ha anche questa azione straordinaria, eccezionale, di poter possedere le persone, e si era fermato il rituale degli esorcismi a liberare le persone che venivano possedute dal demonio, ossia in cui il demonio entrava con la sua forza spirituale. Il demonio è un essere spirituale, non è corporeo come noi, quindi non è un uomo che entra dentro un altro uomo, è una forza spirituale che entra dentro un uomo e lo comanda, perché quando il demonio possiede una persona, si serve delle membra della persona che va in trance, non è più padrona di sé, si serve della sua bocca per parlare. Ecco che può essere poliglotta, può dire le cose nascoste, segrete, si serve delle sue membra, ecco perché può acquistare una forza immensa, una forza assolutamente inumana, può fare cose che nessun altro potrebbe fare, per esempio camminare sui muri, per esempio strisciare per terra come una biscia. Lei le ha viste queste cose, Don Amort? Le ha viste queste cose? Le ho viste e le vedo da 27 anni. Sono 27 anni che a tempo pieno faccio esorcismi e queste cose le ho viste, anche se, ripeto, rare. La possessione totale del demonio su una persona è un fatto raro, che può dipendere da vari fattori che volendo potremmo anche dire. Però ci si era dimenticati che il demonio ha delle azioni
immensamente più vaste e che può esercitare su un sacco di persone, quindi non più solo la possessione diabolica, ma il disturbo diabolico, quello che noi chiamiamo la vessazione diabolica. Il demonio può disturbare sotto 1000 aspetti, da un punto di vista intellettuale, da un punto di vista del lavoro, da un punto di vista della salute, da un punto di vista sentimentale, può rompere matrimoni, può combinarne altri, eccetera. Da un punto di vista degli affari, anche dello stato di casa, può disturbare una costruzione, una casa, un animale, un oggetto. Ha tanti altri poteri che non sono soltanto il potere di possedere la persona. Oggi la gente non crede al diavolo, ma questi disturbi altro che se ci crede. Perché? Perché se li va a cercare e quindi sono diventati comunissimi. E la gente allora cosa fa? Va dai maghi, va dai cartomanti, da coloro che si autodefiniscono esorcisti o si autodefiniscono carismatici, mentre non hanno nessun carisma e nessun potere, dai fanfaroni, dai ciarlatani. E aggiungo, in mezzo a questa assemblea ci sono anche quelli veramente schiavi di Satana, ci sono maghi, cartomanti, eccetera, veramente schiavi di Satana che ottengono questi effetti negativi sulle persone. Tante persone hanno collaborato con Padre Amorth, ma forse quella che gli è stata più vicina è una signora, la signora Rosa, che per 25 anni è stata la sua assistente. Insieme a lei vediamo adesso la stanza degli esorcismi di Padre Amorth. Buonasera. Grazie per averci ricevuto. Prego. Allora, signora Rosa, lei è la segretaria storica di Padre Gabriele Amorth, l'esorcista più famoso, insomma, nel mondo, se si parla di esorcismi, anche grazie all'intervento di Padre Amorth, sia personalmente che ovviamente tramite anche i suoi libri. Da quanti anni lei è stata segretaria di Padre Amorth? 27. Per 27 anni chi voleva andare da Padre Amorth passava inevitabilmente. Non tutte le volte. Però insomma, grosso modo, quante persone sono entrate da questa porta? Tante. Un numero? 1.000, 5.000, 10.000? Non ne so dire il conto proprio perché sono state tantissime. Tantissime. E ad impatto, no? La prima volta che lei ricordi, no? La prima volta che ha scelto, poi vedremo perché ha scelto di fare questo mestiere, insomma di aiutare, di essere l'angelo custode di Padre Amorth, nonché anche la sua memoria storica. Spesso Padre Amorth a me personalmente ricordava il suo nome quando dimenticava qualcosa, ti devo chiedere alla signora Rosa perché me lo sono dimenticato. Le persone che venivano qui entravano in che modo? Parliamo di persone che pensavano... persone che avevano dei problemi, volevano incontrare Don Gabriele. Giovani, vecchi e bambini? Di tutti. Tutti i tipi? Di tutti i tipi. Anche tutti i sessi, donne e uomini? E insieme vogliamo percorrere un po' questo viale, che è un po' un viale della speranza, no? Insieme per... Ma non è che era solo qui, abbiamo cambiato tantissimi posti, abbiamo iniziato qui. Questa è quindi la stanza di Don Amorth, no? Sì. Dove qua continua a ricevere, appunto dicevamo prima, le persone. Ce la illustra? Cioè, lì chi si siede? Lì si siede il paziente. Il paziente si siede qui? Qui. Questa sedia? Noi che preghiamo, fratello Francesco che è il suo assiduo aiutante, si mette lì e noi
Siete qui. Quindi la persona che ha disturbi e che è in cura è sempre seduta qui. Sì. Prima di cominciare come avviene? Cioè, parliamo da dove scende? Viene da lì, da questa porta, entra, nella sua stanza scende. Si inchina alla Madonnina, gli dice per 3 volte Ave Maria e poi inizia. Comincia con la persona interessata. Padre Amort ha vissuto quasi tutta la sua vita in uno stabile di Roma Sud, sede della congregazione della Società San Paolo. Viveva al secondo piano, in una piccola stanza. Le nostre immagini, in esclusiva. Migliaia sono state le persone sofferenti che sono state guarite grazie agli esorcismi di Padre Amort. Vi facciamo adesso sentire una breve testimonianza raccolta da noi per Vade Retro. Per 22 anni tu sei dovuta andare in modo costante dall'esorcista. L'esorcista, lo diciamo, è Don Gabriele Amort, sei stata una dei suoi primi casi, anche forse uno dei casi più forti, più violenti che Don Gabriele Amort ricorda. Ecco, Gabriella, ma la tua possessione diabolica ormai è finita, insomma, alla fine ce l'hai fatta ad uscire da questo tunnel. Cosa ricordi? Cosa ricordi con maggiore, con maggiore sensibilità? Cos'è che più ti ha dato fastidio? Cos'è che più ti ha pesato in questi numerosi anni di possessione diabolica? Beh, c'è da dire innanzitutto una grandissima sofferenza psicologica. Avevo sempre pensieri suicidi, quindi ero anche anoressica, non mangiavo nulla, potevo passare anche settimane senza toccare cibo e stranamente riuscivo a rimanerne in vita. Pesavo 35 kg. E quando ti sei accorta che comunque il tuo non era un disturbo fisico o psichico, ma un disturbo di altra natura, qual è stato il tuo primo pensiero? Insomma, credo che non sia bello pensare e sapere di essere posseduti dal diavolo. Beh, è cominciata questa situazione, ho cominciato a prendere coscienza quando sono stata a Medjugorje, sono andata in un pellegrinaggio a Medjugorje e a un certo punto ho sentito parlare nel 1987, e ho sentito parlare di padre Iozo e dissero che lui era un esorcista. E allora io sentii come dentro di me un qualcosa che mi diceva che avevo bisogno di questo sacerdote, ma mi fu impedito di andarci perché diciamo che in quel periodo viveva una situazione in cui non poteva essere facilmente raggiungibile, avvicinabile. Ma questo è l'inizio, no? Poi c'è l'incontro con Don Gabriele Amort. Molti anni, cioè molto tempo dopo, ecco. Ma quando c'è stato l'incontro con Don Gabriele Amort e c'è stato l'interrogatorio durante il rito esorcistico, no? E quando Don Amort ha chiesto e ordinato al diavolo chi eri, qual è stata la risposta che ricordi? Io ho detto sono Satana. Quindi Satana. Lo spirito che era in me ha detto sono Satana. Quindi Satana in persona possedeva momentaneamente il tuo corpo. Ma io non mi rendevo conto effettivamente che io avevo questa possessione. Quando io ho chiesto appunto a Don Amort se era una possessione, lui mi ha detto sempre, me lo ha negato, perché giustamente non voleva farti preoccupare, non voleva perfetto. che ti angosciassi di più. Quindi è stato molto delicato. Moltissimo. Nel dirti, guarda, c'è un problema come un altro, insomma, no? Quindi non ti preoccupare, è un'infestazione.
C'era un legame profondo che univa padre Amort e Giovanni Paolo II e il Papa polacco era sensibile al ministero esorcistico, ce lo racconta lui stesso. C'era una ragazza del nord che veniva tutti i mesi a Roma per una settimana a ricevere esorcismi da me e da un altro esorcista di pomeriggio. Quindi per quella settimana tutti i pomeriggi noi la esorcizzavamo. Un mercoledì, essendo che noi la esorcizzavamo al pomeriggio, aveva il mattino libero, ha pensato di andare all'udienza generale in piazza San Pietro. È andato, hanno visto le guardie che si comportava in maniera un po' strana, hanno pensato, beh, forse un po' malata, l'hanno messa in prima fila tra i malati. Quando il Papa è uscito ed è entrato in piazza San Pietro, questa qui si è messa a urlare con una forza che io conoscevo bene, molto bene, e va sicuro una forza tremenda. Allora immediatamente sono corso da lei per bloccarla e portarla fuori. Ma Giovanni Paolo II se n'era accorto e allora ha detto: portatemela fuori, ma tenetemela, perché io dopo l'udienza pubblica le voglio parlare. Ha fatto l'udienza pubblica, poi è andato dalla Porta delle Campane in questa stanza riservata, in poche battute ha capito che tipo era, le ha fatto la diagnosi e la Benedetta l'ha esorcizzata. Padre Amort non aveva peli sulla lingua, lo avevamo intervistato a seguito dei numerosi casi in cui donne nigeriane erano costrette a prostituirsi perché minacciate da riti voodoo. Il voodoo, penso che la gente ormai lo sappia, dal momento che purtroppo sta entrando anche in Italia, è una delle forme peggiori di maleficio diabolico dato in Africa. E quando c'è stato quell'orrendo episodio, forse il più orrendo episodio della storia umana, della tratta dei negri, proprio una cosa orribile, ecco che anche queste due forme di magia, la macumba e il voodoo, sono state importate in America, specie in America Latina, per cui macumba e voodoo in Brasile, in Argentina sono molto diffuse. Adesso purtroppo stanno entrando anche in Italia. Cos'è il voodoo? È una magia che attraverso Satana, perché lì c'è indirettamente o direttamente l'invocazione di Satana, si vuol fare del male agli altri. È per fare del male agli altri. Questo è il voodoo. Lei ha avuto mai casi di persone che si sono rivolte a lei perché erano... Purtroppo qualcuno comincia ad averne, ancora pochi, perché in Italia sta entrando appena adesso. Non c'era, non esisteva, solo in questi ultimi anni ne ho avuto qualche caso. In passato, sono 27 anni che io faccio l'esorcista a tempo pieno, in passato non ne avevo mai avuti, ho fatto migliaia di esorcismi, non ne avevo mai avuti di casi di macumba e di voodoo, adesso se ne ho qualcuno. E da cosa si differenziano rispetto agli altri malefici? Sono malefici tremendi che uno fa col gusto di fare del male agli altri, e siccome adesso c'è di moda, venuto anche dal Giappone, ma soprattutto che si è sviluppato negli Stati Uniti, la lotta per depravare i bambini, ma c'è proprio veramente, ci sono dei giornaletti, dei fumetti, delle carte. I editori li prendono pensando sono per ragazzi, sono per bambini, saranno cose buone, e invece insegnano il satanismo.
insegnano il satanismo e anche questi qui sono direttamente oggetti per praticare il satanismo. Quindi sono cose orrende che dovrebbe lo Stato impedirle. Dovrebbe lo Stato impedirle, cioè che nello Stato queste cose non si sanno. Ci sono addirittura dei maghi che hanno le targhe, io faccio magia nera è fare del male agli altri. La magia è sempre il ricorso a Satana, quindi anche la cosiddetta magia bianca è sempre magia nera perché è sempre il ricorso a Satana, però di per sé la magia bianca sarebbe diretta a togliere i mali, la magia nera a fare dei mali. E hanno tanto di targa, io faccio magia nera. Magia nera che può arrivare anche a fare la magia nera con fatture, con malefici mortali che portano le persone al suicidio. Questa è la forma a cui arriva anche la magia nera, di portare le persone al suicidio. Questa che stiamo per vedere è l'ultima sua intervista, era già provato dalla sofferenza. Non l'abbiamo mai mandato in onda e secondo noi rappresenta un po' il suo testamento spirituale. Il diavolo c'è, che è il nemico numero 1 di Dio. Dio ci vuole tutti in paradiso, il diavolo ci vuole tutti all'inferno. Quelli che dicono, e questa frase toccherà molti, quelli che dicono ad esempio io credo ma non sono praticante, sono con Satana. Sono con Satana. E vorrei che una volta a un convegno di vescovi ci fosse il coraggio di un cardinale che lo presiede e che dica alzi la mano chi di voi ha fatto esorcismi. E di mani alzate ce ne sarebbero ben poche, mentre invece dovrebbero essere tutte alzate, perché dato che il vescovo ha il potere unico, esclusivo di nominare gli esorcisti, dovrebbero essere praticissimi. Questo è il suo testamento. Desidero che questa frase, o con Cristo o con Satana, senza possibilità di via di mezzo, resti impresso a quanti hanno avuto la pazienza di ascoltare questa chiacchierata. Siate con Gesù e tenetevi conto che non c'è un'altra via, se non si è con Gesù, che quella di essere con Satana. Questo speciale di Indagini ai confini del sacro, dedicato all'ultimo esorcista, dedicato a padre Gabriele Amort, finisce qui. Vi ricordo il nostro appuntamento ogni lunedì in seconda serata. Grazie per averci seguito e buon proseguimento. E splendi ad essi la luce. Anime sante, anime del purgatorio, pregate Dio per me, ch'io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del paradiso. Dal profondo te grido, o Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, e avremo il tuo timore. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle, l'aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia, e grande presso di Lui la redenzione. Egli ridimerà Israele da tutte le sue colpe. Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del purgatorio, gli inauditi tormenti che patisti quando disteso sulla croce il tuo corpo sanguinante.
fosti orribilmente trafitto, con chiodi nelle mani e nei piedi, e innalzato sopra l'ignominioso patibolo. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Anime sante, anime del purgatorio, pregate Dio per me, ch'io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del paradiso. Dal profondo te grido, o Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, e avremo il tuo timore. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle l'aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia, e grande presso di Lui la redenzione. Egli ridimerà Israele da tutte le sue colpe. Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del purgatorio, le angosce e le pene, che per 3 ore continue sopportasti pendente la croce, e gli spasimi che soffristi in tutte le membra, accresciuti dalla presenza della tua dolorata madre, testimone di una simile, straziante agonia. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace.
Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Anime sante, anime del purgatorio, pregate Dio per me, ch'io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del paradiso. Dal profondo te grido, o Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, e avremo il tuo timore. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle, l'aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia, e grande presso di Lui la redenzione. Egli ridimerà Israele da tutte le sue colpe. Ti offro, adorato mio Gesù, per le anime del purgatorio, la desolazione da cui fu oppressa la Vergine Santissima nell'assistere alla tua morte, e lo schianto del suo tenero cuore nell'accoglierti esanime, deposto dalla croce tra le sue braccia. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, e splendi ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Anime sante, anime del purgatorio, pregate Dio per me, ch'io pregherò per voi, perché vi doni la gloria del paradiso. Dal profondo te grido, o Signore, Signore, ascolta la mia voce, siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera. Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, e avremo il tuo timore. Io spero nel Signore, l'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore, più che le sentinelle, l'aurora. Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia, e grande presso di Lui la redenzione. Egli ridimerà Israele da tutte le sue colpe. Preghiamo. Ascolta, o Dio, la preghiera che la comunità dei credenti
innalza te nella fede del Signore risorto e conferma in noi la beata speranza che insieme ai nostri fratelli defunti risorgeremo in Cristo a vita nuova. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Transformatur, corpus verux mox ornatur,
stigmatibus. Cornabria inflammatur, dum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Crucifixi ergo Christi, mors et vita fuit isti, iucis meditatio. Cornabria inflammatur, dum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Huius cordis infervoris, ostendit per membra foris, stigmatum impressio. Cornabria inflammatur, dum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Crucifixe singulari, modo crucis conformari, mente sic et habitus. Cornabria inflammatur, dum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Facut nos in regno lucis, per fruamo fructu crucis, voletemur celitus. Cornabria inflammatur, dum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Collaudetur crucifixus, Franciscus prorsus inixus, super mundi federa. Cornabria inflammatur, dum Francisci celebrantur, stigmatum insignia. Fratelli, Cristo umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce. Per questo Dio l'ha esaltato e gli ha dato il nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi, nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami che Gesù Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre. Iesu Christe crucifixe, per sacrum volnus dextere manus Tuae, miserere nobis. Iesu Christe crucifixe, Iesu Christe crucifixe, per sacrum volnus in extrema manus Tuae, miserere nobis. Iesu Christe crucifixe, miserere nobis. Iesu Christe crucifixe, per sacrum vulnus dexteri pedis Tuae, miserere nobis. Iesu Christe crucifixe, miserere nobis.
Christe crucifixe, per sacrum vulnus sinistri pedis Tui, miserere nobis. Iesum Christe crucifixe, miserere nobis. Iesu Christe crucifixe, per sacrum vulnus dulcissimi pectoris Tui, miserere nobis. Iesum Christe crucifixe, miserere nobis. Iesu Christe crucifixe, perquinque stigmata beati Patris nostri Francisci, miserere nobis. Iesum Christe crucifixe, miserere nobis. Padre nostro, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. hanno forato le mie mani e i miei piedi, Hanno contato tutte le mie ossa, è stato ferito per le nostre iniquità. è stato consumato per i nostri delitti, Soggi Gesù Cristo crocifisso, aiutaci. e liberaci per il tuo nome, Venga la tua misericordia sopra di noi. così come abbiamo sperato in te. Signore, ascolta la mia preghiera. E il mio grido è giunto a te, Il Signore sia con voi. e con il tuo spirito. Preghiamo. Signore Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo, che all'ora sesta per la redenzione del mondo salisti sul patibolo della croce, in remissione dei nostri peccati, versasti il tuo prezioso sangue. Te preghiamo umilmente, concedici dopo la nostra morte di attraversare con gioia le porte del paradiso. Interceda per noi, te ne preghiamo, Signore Gesù Cristo, ora e nell'ora della nostra morte, presso la tua clemenza, la Beata Vergine Maria, Madre tua, la cui santissima anima, nell'ora della tua passione, fu attraversata dalla spada del dolore. Signore Gesù Cristo, che mentre il mondo diventava freddo, per infiammare i nostri cuori con il fuoco del tuo amore, hai rinnovato nella carne del Beatissimo Padre nostro Francesco le sacre stimmate della tua passione. Concedi propizio che per i suoi meriti e le sue preghiere portiamo sempre la croce e facciamo frutti degni di penitenza. Onnipotente eterno Dio, tu che solo fai grandi meraviglie, stendi sui tuoi servi e sulle comunità ad esse affidate lo spirito della grazia che dà salvezza, affinché essi ti siano graditi nella verità e infondi in loro la rugiada perenne della tua benedizione. Dio che non affliggi oltre misura nessuno che in te spera, ma offri ascolto pietoso alle preghiere. Ti ringraziamo per aver esaudito le nostre domande e i nostri voti, supplicandoti piissimamente affinché per la passione del tuo unigenito Figlio, che abbiamo commemorato, meritiamo di essere liberati da tutte le avversità. Per lo stesso Cristo nostro Signore. Amen.
Christus, amor meus, crucifixus est, crucifixus est. Vivat Christus, vivat Iesus, vivat Iesus, amor meus, vivat Iesus, amor meus. Christus, ponsus meus, crucifixus est, crucifixus est. Vivat Christus, vivat Iesus, vivat Iesus, ponsus meus, vivat Iesus, ponsus meus. Christus Nazarenus, crucifixus est, crucifixus est. Vivat Christus, vivat Iesus, vivat Iesus Nazarenus, vivat Iesus Nazarenus. Christus, dilectus meus, crucifixus est, crucifixus est. Vivat Christus, vivat Iesus, vivat Iesus, dilectus meus, vivat Iesus, dilectus meus. Christus, Salvator meus, crucifixus est, crucifixus est. Vivat Christus, vivat Iesus, vivat Iesus, Salvator meus, vivat Iesus, Salvator meus. E adoriamo Cristo e te benediciamo, perché con la tua santa croce hai redento il mondo. Abbi pietà di noi. Rivolgi il tuo sguardo, te ne preghiamo, Signore, su questa tua famiglia, per la quale il Signore nostro Gesù Cristo non esitò a consegnarsi nelle mani di coloro che gli facevano del male e a subire il tormento della croce. Egli vive e regni nei secoli dei secoli. Degna del Signore di benedire. Gesù Cristo crocifisso, si degni di benedirvi
e di aiutarvi. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenderesti la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenderesti la luce perpetua, riposano in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, splenderesti la luce perpetua, riposano in pace. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua maestà, accompagnato da tutti i suoi angeli, allora si siederà sul suo trono di gloria e davanti a lui saranno condotte tutte le genti. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra, i capri invece alla sua sinistra. Allora il re dirà a quelli che stanno alla sua destra: venite, benedetti dal Padre mio, prendete possesso del regno preparato per voi sin dall'origine del mondo, poiché ebbi fame e mi deste da mangiare, ebbi sete e mi deste da bere, ero pellegrino e mi ospitaste, nudo e mi copriste, infermo e mi visitaste, ero in carcere e veniste a trovarmi. Allora i giusti diranno: Signore, quando ti vedemmo affamato e ti demmo da mangiare, assetato e ti demmo da bere? Quando ti vedemmo pellegrino e ti ospitammo, nudo e ti coprimmo? Quando ti vedemmo infermo o in carcere e venimmo a trovarti? E il re risponderà loro: in verità vi dico, tutto quello che avete fatto a uno dei più piccoli di questi miei fratelli, l'avete fatto a me. Quindi dirà a quelli che stanno alla sinistra: andate via da me, o maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi seguaci. Poiché ebbi fame e non mi deste da mangiare, ebbi sete e non mi deste da bere, ero pellegrino e non mi ospitaste. Nudo e non mi copriste, infermo e in carcere e non veniste a trovarmi. Allora risponderanno anche loro dicendo: Signore, quando ti vedemmo aver fame o sete, essere pellegrino o nudo, infermo o in carcere e non ti abbiamo servito? Allora risponderà loro dicendo: in verità vi dico, ciò che non avete fatto a uno di questi più piccoli, non l'avete fatto a me. E questi se ne andranno al castigo eterno, i giusti invece alla vita eterna.
o Signore Gesù. Ci siamo raccolti intorno a te per accompagnarti lungo la tua via dolorosa. Siamo qui per ricordare a noi stessi che la tua passione, da te prevista, accettata, voluta, fu sacrificio, olocausto del sommo eroismo, misura del peccato umano, prezzo alla divina giustizia, prova dell'amore supremo. Siamo venuti ad invocare la tua misericordia. Tu ci puoi, tu ci vuoi perdonare. Tu sei la nostra redenzione. Tu sei la nostra speranza. Signore Gesù, nostro Redentore e Maestro, dà a noi la forza di perdonare agli altri, affinché davvero anche noi siamo perdonati da te. Infondi in noi la capacità di amare, come tu vuoi che sul tuo esempio e con la tua grazia noi amiamo te e quanti ci sono fratelli. Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo, perché hai redento il mondo con la tua santa croce. Benigno ascoltaci e perdonaci, o Padre nostro clemente. Prima stazione. Gesù è condannato a morte. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19. Da quel momento Pilato fece il possibile per liberarlo, ma i giudei continuavano a urlare: se lo mandi libero non sei amico di Cesare. Infatti chi si fa re si mette contro Cesare. A queste ultime parole, Pilato condusse Gesù al cospetto di tutti e sedette in tribunale, in quel luogo chiamato Lastricato, Gabatà in ebraico. Era la parasceve della Pasqua, cioè il venerdì, sul mezzogiorno. Ecco il vostro re, disse Pilato ai giudei. Ma quelli gridarono: via, via, mettilo in croce. E Pilato: debbo crocifiggere il vostro re? E i gran sacerdoti: non abbiamo altro re che Cesare. Così egli lo mise nelle loro mani, perché fosse crocifisso. Seconda stazione. Gesù prende la croce. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19. Presero Gesù e lo condussero via. Ed egli, portando la croce, si avviò lungo la località chiamata Calvario, cioè cranio, Golgota in ebraico. Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 8. Se uno desidera seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la propria croce e mi venga dietro. Poiché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi per amor mio e del Vangelo l'avrà perduta, la salverà. Che giova infatti ad uno guadagnare il mondo intero, ma fare il danno dell'anima propria? Terza stazione. Gesù cade per la prima volta. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 12. In verità vi dico, se il chicco di frumento non cade per terra e non muore, è destinato a restar solo.
Se invece muore, porta molto frutto. Chi ama la propria vita la perde, ma chi in questo mondo odia la propria vita la salverà per la vita eterna. Quarta stazione. Gesù incontra la madre. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 2. Poi Simeone li benedì e disse a Maria sua madre: ecco, egli è destinato ad essere occasione di caduta e di resurrezione per molti in Israele, un vero segno di contraddizione, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. Quanto a te, una spada ti trafiggerà l'anima. Quinta stazione. Simone di Cirene aiuta Gesù a portare la croce. Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 15. E costrinsero un passante che stava tornando dai campi, Simone di Cirene, padre di Alessandro e di Rufo, a portare la croce di Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 10. Il discepolo non è superiore al maestro, né il servitore al padrone. Al discepolo è sufficiente essere come il proprio maestro e al servitore come il proprio padrone. Se hanno avuto il coraggio di chiamare demonio il capofamiglia, tanto più lo diranno di tutti gli altri di casa. Sesta stazione. Veronica asciuga il volto di Gesù. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 10. Chi accoglie voi, accoglie me. E chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Chi accoglie un profeta nella sua qualità di profeta avrà lo stesso merito del profeta, e chi accoglie un giusto in quanto giusto avrà lo stesso merito del giusto. E chiunque avrà offerto da bere anche un solo bicchiere d'acqua fresca ad uno di questi piccoli in quanto mio discepolo, state pur sicuri, non perderà la propria ricompensa. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 63. Perché mai le tue vesti sono rosse e i tuoi vestiti come quelli di uno che sta pigiando nel torchio? Da solo pigiato nel torchio, fra gli uomini del mio popolo non c'era nessuno a farmi compagnia. Settima stazione. Gesù cade per la seconda volta. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 53. Egli ha portato i nostri dolori e si è addossato le nostre sofferenze. Noi lo abbiamo considerato punito da Dio, castigato e umiliato, ma è stato trafitto per le nostre colpe. È stato colpito per i nostri peccati. Il castigo che ci procura la salvezza è ricaduto su di lui. È per le sue piaghe che siamo stati guariti. Andavamo tutti quanti vagando come altrettante pecore. Ognuno andava per la propria strada. E il Signore ha colpito in lui il peccato di noi tutti.
8ª stazione. Gesù incontra le donne di Gerusalemme. Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 23. Lo seguiva una gran moltitudine di gente e un gruppo di donne che si battevano il petto, piangendo su di lui. Allora Gesù si volse ad esse dicendo: «Figlie di Gerusalemme, non piangete per me, piangete per voi stesse e per i vostri figli. Ecco infatti arrivare giorni in cui si dirà: beate le donne sterili, fortunata la donna che non ha generato né allattato. Allora si dirà alle montagne: cadeteci addosso, ed alle colline: copriteci, poiché se viene trattato così il legno verde, cosa ne sarà di quello secco?» Nona stazione. Gesù cade per la 3ª volta. Dal libro delle Lamentazioni del profeta Geremia, capitolo 1. O voi tutti che passate lungo la via, guardate e vedete se esiste un altro dolore simile a quello che mi tormenta. La mia forza mi vien meno. Il Signore mi ha messo sotto un peso da cui non riesco a rialzarmi. Decima stazione. Gesù viene spogliato. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19. Frattanto i soldati, dopo averlo crocifisso, presero le vesti di Gesù e ne fecero 4 parti, una per uno. Poi presero la tunica, ma poiché era senza cuciture, tessuta d'un sol pezzo da cima a fondo, furono tutti d'accordo nel dire: non la stracciamo, ma tiriamo a sorte a chi deve andare, affinché si avverasse la scrittura che dice: si divisero fra loro le mie vesti e gettarono la sorte sulla mia tunica. E i soldati fecero proprio così. 11ª stazione. Gesù viene inchiodato alla croce. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19. E lassù lo crocifissero assieme ad altri 2, uno da una parte e l'altro dall'altra, e Gesù nel mezzo. Sulla croce Pilato fece scrivere e porre questa iscrizione: Gesù Nazareno, re dei Giudei. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 27. I passanti lo insultavano, scotendo il capo e dicendo: «Ve, tu che distruggi il Tempio di Dio e lo ricostruisci in 3 giorni, adesso salva te stesso. Scendi dalla croce se veramente sei il Figlio di Dio». Dodicesima stazione. Gesù muore in croce. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 27. All'improvviso un buio immenso si stese su tutta la terra, cominciando da mezzogiorno fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3, Gesù gridò ad alta voce: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ciò udendo, alcuni fra gli astanti dicevano: «Senti, chiama Elia». E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò nell'aceto, la pose in cima ad una canna
e gli dava da bere. Gli altri invece dicevano: lascia, vediamo se Elia viene a liberarlo. Poi Gesù, dopo aver mandato un altro forte grido, terminò di vivere. Tredicesima stazione. Gesù è deposto dalla croce. Dal Vangelo secondo Giovanni, capitolo 19. Dopo questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, anche se occulto per paura dei giudei, domandò a Pilato di poter staccare dalla croce il corpo di Gesù. E Pilato diede il permesso. Venne anche Nicodemo, quello che da principio si era recato di notte da Gesù, portando con sé un centinaio di libre di una mistura di mirra e di aloe. Entrambi presero il corpo di Gesù e lo avvolsero nelle bende insieme con gli aromi, secondo l'uso giudaico di seppellire i morti. 14ª stazione. Gesù viene deposto nel sepolcro. Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 27. Preso il corpo di Gesù, Giuseppe lo avvolse in una bianca sindone e lo depose in una tomba nuova che si era fatto scavare nella roccia. Poi fece rotolare una grossa pietra sull'ingresso del sepolcro e se ne tornò a casa sua. Preghiamo. Assistici, o Signore Dio nostro. E come ci doni la gioia di onorare la Santa Croce, così difendici con la grazia che eternamente dalla croce deriva. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gesù mio, con dure furi, come Reo, chi ti legò, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Gesù mio, la bella faccia, chi crudele la schiaffeggiò, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Gesù mio, di fango e sputi, chi il bel volto t'imbrattò, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Gesù mio, le sacre membra, chi spietato ti flagellò, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà, sono stati i miei peccati. Gesù
Gesù mio, perdon pietà. Gesù mio, la nobile fronte, chi di spine la coronò, sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Gesù mio, sulle tue spalle chi la croce ti caricò. Sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Gesù mio, la dolce bocca, chi di fiere t'amaricciò. Sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Gesù mio, le sacre mani, chi di chiodi ti trapassò. Sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Gesù mio, gli stanchi piedi, chi alla croce ti inchiodò. Sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà. Sono stati i miei peccati. Gesù mio, perdon pietà.
pagina 95. Dei miei peccati, Signore, pietà, il cor mi monti la tua santità, lo so dolce Cristo che troppo peccai, ma tu non respingermi, Dio d'amor. L'anima mia sede di te, Signore, a te si protende tutto il mio cuore, abbi pietà di me, soccorrimi, Dio di bontà. Dei miei peccati, Signore, pietà, il cor mi monti la tua santità, lo so dolce Cristo che troppo peccai, ma tu non respingermi, Dio d'amor. Offriamo questa Santa Messa per Giuseppe e Carmina, o Carmine, un po' forse non si capisce bene, sapete voi, è stato il Padre Eterno. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo spirito. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, con molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, che in questo tempo concede alla tua Chiesa di imitare la Beata Vergine Maria nella contemplazione della passione di Cristo, donaci per sua intercessione di conformarci sempre più al tuo Figlio unigenito e di giungere alla pienezza della tua grazia. Egli è Dio e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Geremia. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno. Denunciatelo. Sì, lo denunceremo. Tutti i miei amici aspettavano la mia caduta. Forse si lascerà trarre in inganno, così noi prevarremo su di lui. Ci prenderemo la nostra vendetta. Ma il Signore è al mio fianco come un prode valoroso. Per questo i miei persecutori vacilleranno e non potranno prevalere. Arrossiranno perché non avranno successo. Sarà una vergogna eterna e incancellabile. Signore degli eserciti, che provi il giusto, che vedi il cuore e la mente, possa io vedere la tua vendetta su di loro, perché a te ho affidato la mia causa. Cantate inni al Signore, lodate il Signore, perché ha liberato la vita del povero dalle mani dei malfattori.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Ti amo Signore mia forza, Signore mia roccia, mia fortezza, mio liberatore. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Mio Dio, mia rupe in cui mi rifugio, mio scudo, mia potente salvezza e mio baluardo. Invoco il Signore degno di lode e sarò salvato dai miei nemici. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Mi circondavano flutti di morte, mi travolgevano torrenti infernali, già mi avvolgevano i lacci degli inferi, già mi stringevano agguati mortali. Nell'angoscia ti invoco, Signore, salvami Signore. Nell'angoscia invocai il Signore, nell'angoscia gridai al mio Dio. Dal suo tempio ascoltò la mia voce, a lui, ai suoi orecchi, giunse il mio grido. Nell'angoscia ti invoco, salvami Signore. Gloria a te, o Cristo, e di eterna gloria. Gloria a te, o Cristo, e di eterna gloria. Le tue parole, Signore, sono spirito e vita. Tu hai parole di vita eterna. Gloria a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Gloria a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, Signore. In quel tempo i giudei raccolsero delle pietre per lapidare Gesù. Gesù disse loro: vi ho fatto vedere molte opere buone da parte del Padre. Per quale di esse volete lapidarmi? Gli risposero i giudei: non ti lapidiamo per un'opera buona, ma per una bestemmia, perché tu che sei uomo ti fai Dio. Disse loro Gesù: non è forse scritto nella vostra legge, io ho detto voi siete dei? Ora, se essa ha chiamato dei coloro ai quali fu rivolta la parola di Dio, e la scrittura non può essere annullata, a colui che il Padre ha consacrato e mandato nel mondo, voi dite: tu bestemmi perché ho detto sono figlio di Dio? Se non compio le opere del Padre mio, non credetemi, ma se le compio, anche se non credete a me, credete alle opere, perché sappiate e conosciate che il Padre è in me e io nel Padre. Allora cercarono nuovamente di catturarlo, ma egli sfuggì dalle loro mani. Ritornò quindi nuovamente al di là del Giordano, nel luogo dove prima Giovanni battezzava, e qui rimase. Molti andarono da lui e dicevano: Giovanni non ha compiuto nessun segno, ma tutto quello che Giovanni ha detto di costui era vero. E in quel luogo molti credettero in lui. Parola del Signore. Lode a te, Cristo. Mi scuso per il raffreddore, purtroppo ogni tanto capita pure ai preti di raffreddarsi, ai preti e ai frati. Man mano che ci avviciniamo alla Settimana Santa, che di fatto inizia da domani sera con la messa prefestiva della Domenica delle Palme, la liturgia ci mette dinanzi il crescere dell'ostilità verso Gesù e anche i riferimenti profetici a questa ostilità. La prima lettura è tratta
dal libro del profeta Geremia, con queste parole che sembrano ricalcare quella che è stata anche la vicenda personale di Gesù. Sentivo la calunnia di molti, terrore all'intorno, denunciatelo, sì, lo denunceremo, eccetera, eccetera. Perché Geremia è stato profeta di Gesù, profeta del Signore, nel senso che ne ha parlato, ma è stato in qualche modo una figura di Gesù, un'anticipazione di Gesù, lui stesso, soprattutto per quanto riguarda la passione, nella sua vita personale. Della stirpe sacerdotale, Geremia, sin da giovane, venne chiamato dal Signore ad esercitare il ruolo scomodo di profeta e di annunciare disgrazie, anche disgrazie, in un momento in cui a Gerusalemme se la passavano bene, però se la passavano bene ma erano infedeli alla legge divina. Col fatto di stare bene si sentivano sicuri e avevano finito col mettere da parte la fedeltà alla legge mosaica, all'alleanza, soprattutto con il Signore. Un po' come succede a noi qua in Europa, no? Stiamo bene, abbiamo tutto quello che possiamo desiderare, più o meno, e allora pazienza, chi se ne importa della legge divina. Solo che la legge divina ha una sua ragione d'essere e la violazione di questa legge divina prima o poi qualche botta in testa te la porta. Perché violare la legge divina è come usare un elettrodomestico senza rispettare il libro delle istruzioni. Se voi provate a usare un elettrodomestico senza leggere il libro delle istruzioni, prima o poi qualche guaio lo fate e se vi va bene vi ritrovate con l'elettrodomestico rotto. Se vi va male magari ci lasciate pure le penne. Cioè, di questo dobbiamo tenere conto. A Geremia si ritrova costretto, suo malgrado, ad annunciare guai, problemi, eccetera, eccetera, a smascherare ipocrisie, come Gesù, e per questo viene attaccato, malmenato, portato in prigione e addirittura cercheranno di ucciderlo. Gesù alla fine ha avuto lo stesso problema. È stato ucciso, come del resto il suo precursore San Giovanni, per aver detto la verità su se stesso, la verità sul mondo, la verità sull'uomo. Lo hanno ucciso materialmente 2000 anni fa, ma di fatto non hanno mai smesso di ucciderlo Gesù, o meglio, non hanno mai smesso di tentare di ucciderlo Gesù. Perché ogni volta che lo hanno respinto la sua parola, ogni volta che hanno rifiutato coloro che questa parola cercavano di mettere in pratica, hanno ucciso Gesù. Anche noi magari possiamo dire di averlo ucciso Gesù nella nostra anima, ogni volta che abbiamo preferito il peccato mortale alla sua grazia. Però è anche vero che abbiamo un privilegio, che tante volte anche noi siamo stati uccisi con Gesù
ogni volta che per la nostra fedeltà alla sua legge ci siamo presi insulti in famiglia, sul luogo di lavoro, in qualunque posto, oppure addirittura abbiamo avuto problemi veri e propri sul lavoro, rifiuti di avanzamento ingiusti, di carriera, o addirittura abbiamo perso il lavoro. So che c'è della gente, anche qui in Italia, che ha perso il lavoro per aver voluto rimanere fedeli a Cristo. Essere fedeli a Gesù. Questo è quello che dobbiamo cercare di proporci di fare. Gesù è rimasto fedele a se stesso, è rimasto fedele alla verità, anche a costo di morire. Però la sua morte è stata causa di salvezza per molti. Anche la nostra morte, fisica, spirituale, quello che vi pare, potrà essere di salvezza per molti se sapremo viverla a causa di Gesù e in unione con Gesù. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Fratelli e sorelle, Gesù ha compiuto molte opere buone tra i giudei, che sono però rimasti chiusi nella loro incredulità. Chiediamo al Signore il dono della fede attraverso queste nostre preghiere che gli rivolgiamo dicendo: Preghiamo insieme e diciamo: aumenta, Signore, la nostra fede in Te. Aumenta, Signore, la nostra fede in Te. Per la Chiesa, che è madre e maestra, perché tra le contraddizioni, gli sconvolgimenti, le falsità che attraversano la nostra storia, sia segno luminoso della speranza e della pace del Signore, morto e risorto per noi. Preghiamo. Aumenta, Signore, la nostra fede in Te. Per il Papa, i Vescovi, i sacerdoti, perché il loro insegnamento sia sempre illuminato dalla parola autorevole del Vangelo, per orientare i passi dell'uomo a riconoscere e credere alle opere che Gesù compie ogni giorno. Preghiamo. Aumenta, Signore, la nostra fede in Te. Per i capi delle nazioni, perché vivano il loro compito con responsabilità e attenzione verso il popolo loro affidato, non facendo mai prevalere la violenza, gli interessi di parte, l'ingiustizia. Preghiamo. Aumenta, Signore, la nostra fede in Te. Per le persone che nei paesi dominati dalle dittature vengono incarcerate, fatte oggetto di violenza e di ingiustizia, il Signore si ponga al loro fianco come un prode valoroso e tenga accesa in essi la fiamma della fede. Preghiamo. Aumenta, Signore, la nostra fede in Te. Per tutti i defunti, perché il Signore li accolga nel suo regno di pace e faccia gustare loro la gioia della Pasqua senza fine.
Preghiamo. Aumenta, Signore, la nostra fede in te. Signore, nelle nostre paure, nelle nostre incredulità, nelle nostre insicurezza, sostienici con la tua forza e ascolta queste nostre preghiere. Tu che sei Dio e regni con Dio Padre nei secoli dei secoli. Amen. 107. O Cristo, tu regnerai, o croce, tu ci salverai, il Cristo crocifisso, morendo ci riscattò, la croce benedetta, salvezza a noi portò. O Cristo, tu regnerai, o croce, tu ci salverai, estendi sopra il mondo il regno di santità. O croce, sei sorgente di grazia e di bontà. O Cristo, tu regnerai, o croce, tu ci salverai, nei nostri cuori infondi un fuoco di carità. Tu fonte del perdono, rinnova l'umanità. O Cristo, tu regnerai, o croce, tu ci salverai. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'ora e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Donaci, Dio misericordioso, di servire degnamente al tuo altare e di ricevere salvezza dall'assidua partecipazione alla tua mensa, per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per la passione salvifica del tuo Figlio, l'intero universo ha riconosciuto il senso della tua gloria. Nella potenza ineffabile della croce splende il giudizio sul mondo e il potere regale di Cristo crocifisso. E noi, o Signore, uniti agli angeli e a tutti i santi, eleviamo a te un inno di lode, esultanti cantiamo. Santo, 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 il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.
stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice. Di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo